Con un applauso per questa bravissima, questa importante conferenza. Onorevoli colleghi, gentili ospiti, con profondo onore che in qualità di Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Osce, nonché di rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata, vi porgo il mio più sentito benvenuto a questa conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce. Permettetemi, cari amici, cari colleghi, di rivolgere un saluto particolare a tutti voi e alle 33 delegazioni qui presenti, con oltre 140 rappresentanti dei diversi paesi. La vostra numerosa e qualificata partecipazione testimonia non solo l'urgenza del tema che ci accingiamo a discutere, ma anche la volontà condivisa di affrontarlo con determinazione, con responsabilità e spirito di cooperazione. Pertanto vi ringrazio veramente di cuore e sentitamente per la vostra presenza e per il contributo di idee, di esperienze e di buone pratiche che sono certo emergeranno da questi 2 giorni di confronto. Sono grato dell'attenzione e dell'ampia partecipazione che questo tema ha suscitato, perché il contrasto alla criminalità organizzata non può e non deve essere una questione affrontata da un solo paese, da un solo Parlamento, da una sola istituzione. È una sfida che richiede cooperazione concreta, determinazione condivisa e responsabilità collettiva. Ed è proprio questa consapevolezza che ha ispirato l'organizzazione di questa conferenza. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di creare un momento di alto profilo istituzionale e politico capace di generare una rinnovata volontà comune, una piattaforma concreta di dialogo e cooperazione e soprattutto una direzione strategica condivisa per rendere, e guardo la nostra Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i nostri carabinieri, le forze dell'ordine, per rendere ancor più efficace l'azione nella lotta alla criminalità organizzata. In questo spirito si inserisce l'impegno italiano in sede Osce, che non è solo il riflesso della nostra consolidata esperienza nel contrasto alle mafie, ma anche espressione di una volontà politica orientata al bene comune e alla tutela della legalità. A tale riguardo desidero ricordare il mio supplementary item, la mia risoluzione sul contrasto alla diffusione del fentanyl, una sostanza che sta alimentando i profitti delle organizzazioni criminali e causando devastazione in molte delle nostre comunità. Questa risoluzione è stata presentata e approvata anche grazie al vostro sostegno nella sessione annuale dell'Osce di Bucarest dello scorso luglio. E nel solco di questo impegno ho presentato un nuovo supplementary item per la prossima sessione annuale di Porto, volto a promuovere l'utilizzo virtuoso dei beni confiscati alle mafie. Grazie al nostro direttore prefetto Laganà di essere con noi. Un utilizzo virtuoso di questi beni confiscati alla criminalità organizzata affinché ciò che è stato generato da violenza, da corruzione e sopruso possa essere trasformato in strumento di giustizia, legalità e rinascita sociale. Come accennato poc'anzi, queste iniziative non sono frutto di una visione isolata, ma di un impegno politico orientato alla sicurezza dei cittadini dell'intera regione Osce, che conta 57 paesi e 11 stati partner. E chiedo l'applauso dei Paesi membri ai nostri partner, all'Algeria e al Giappone, che sono qui presenti con noi. Grazie. Di fronte alla crescente sofisticazione delle reti criminali, che oggi si avvalgono anche di nuove tecnologie digitali, non possiamo limitarci ad azioni reattive e frammentarie. È necessario costruire una cooperazione internazionale strutturata, efficace e duratura. Solo risposte coordinate e integrate a livello interparlamentare e istituzionale
potranno contrastare fenomeni che evolvono rapidamente e che travalicano i confini nazionali. In tale prospettiva reputo fondamentale integrare gli sforzi che ho promosso con le competenze e le responsabilità degli altri rappresentanti speciali dell'Osce qui presenti. Mi riferisco in particolare all'amico l'onorevole Kyriakos Adianni, che è rappresentante speciale per l'Europa sud-orientale, grazie per essere qui, all'onorevole Irene Karalambides di Cipro, rappresentante speciale per la lotta alla corruzione, e al Comitato Antiterrorismo, presieduto dal mio stimato collega amico Camille Aydin, con la preziosa collaborazione Made in Italy del vicepresidente del Comitato Antiterrorismo dell'Osce, Emanuele Loperfido. Soltanto unendo le competenze, le esperienze e le sensibilità diverse potremo costruire una risposta realmente efficace all'altezza delle sfide del nostro tempo. Consentitemi inoltre di sottolineare proprio oggi, 5 giugno, in occasione della festa dell'Arma dei Carabinieri che celebra il suo 211° anniversario, quanto sia fondamentale il ruolo delle nostre forze dell'ordine, così come delle autorità di polizia di tutti i paesi della regione Osce. Il loro impegno quotidiano, spesso silenzioso ma sempre coraggioso, è baluardo imprescindibile nella difesa della legalità e della sicurezza collettiva. A loro va il nostro più sincero riconoscimento e il nostro dovere morale di sopportarne le attività con strumenti normativi e politici adeguati. Ed è in questo clima di condivisione istituzionale e determinazione politica che mi appresto a dare lettura dei messaggi di benvenuto del Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Lorenzo Fontana, e del Presidente del Senato della Repubblica Italiana, senatore Ignazio La Russa, che ringrazio sentitamente per la loro attenzione e per il loro sostegno convinto a questa iniziativa. È per me un onore poterne dare lettura davanti a voi, stimati colleghi e ospiti. Un ringraziamento davvero speciale va anche rivolto alla presenza oggi del Vice Premier, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, onorevole Matteo Salvini. Grazie di cuore per essere qui, il cui impegno costante sui temi della sicurezza è ben noto e che con la sua partecipazione conferma quanto la lotta alla criminalità organizzata sia al centro dell'agenda politica nazionale e internazionale di questo governo. Un saluto alla Presidente dell'Assemblea dell'Osce e dell'Assemblea parlamentare Osce, onorevole Pia Kauma. Grazie. Grazie al nostro Presidente per tutto quello che hai fatto e che stai facendo nella tua Presidenza. Un saluto ai Sottosegretari di Stato Nicola Molteni e Giorgio Silli. Grazie Nicola, grazie Giorgio per la vostra partecipazione, e al Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare Roberto Montella. Grazie al nostro Segretario. In conclusione vi invito a riflettere su quello che deve essere il nostro obiettivo: impegno comune, risposta efficace al crimine organizzato. Che queste parole possano guidare non solo il lavoro di questi giorni, ma l'intero percorso che ci attende nei prossimi mesi, che diventino il messaggio che rilanciamo con forza alle nostre istituzioni, alle nostre comunità, ai nostri giovani. Perché è solo con unità di intenti, visione strategica e determinazione condivisa che potremo costruire un futuro libero fondato sui valori della giustizia e della legalità. E la diplomazia parlamentare che l'Osce rappresenta, io ne sono convinto e ci credo con tutto il mio cuore, è assolutamente fondamentale. Grazie di cuore. Leggo ora il messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Lorenzo Fontana. Desidero rivolgere il mio saluto più cordiale alle autorità e a tutti i partecipanti alla conferenza odierna. Ringrazio il Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea dell'Osce, Eugenio Zoffili, per aver promosso questo incontro che si propone di approfondire le tematiche legate alla criminalità organizzata, alla corruzione
e al terrorismo internazionale ed elaborare un quadro normativo condiviso di riferimento per prevenire e contrastare tali fenomeni. Nella lotta all'illegalità l'Italia è all'avanguardia, sia dal punto di vista legislativo che delle buone pratiche, anche grazie al prezioso e insostituibile lavoro svolto dalla magistratura e dalle nostre forze dell'ordine. Proprio una di queste buone pratiche è dedicata a una sessione della Conferenza interparlamentare di oggi. La confisca dei beni rappresenta uno degli strumenti più efficaci nel contrasto delle mafie. Colpire i patrimoni illecitamente accumulati significa infatti indebolire il potere economico di queste organizzazioni e sviluppare al contempo un percorso positivo con la creazione di opportunità di crescita per le nostre comunità. Attraverso la confisca lo Stato mette tali beni al servizio della collettività, fornendo sostegno ai settori più deboli della società, trasferendo risorse per i servizi sociali e finanziando il lavoro, l'istruzione e la cultura. In questo modo si rinsalda la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, che non devono mai far mancare la propria vicinanza, dimostrando con gesti concreti e visibili che la legalità prevale sempre su ogni forma di sopraffazione e ingiustizia. Ma la criminalità organizzata, la corruzione e il terrorismo oltrepassano i confini nazionali, imponendo l'adozione di legislazioni convergenti al fine di rafforzare le misure preventive e repressive. A tal fine la cooperazione internazionale svolge una funzione imprescindibile. L'Assemblea parlamentare dell'Osce in particolare ha un ruolo strategico quale piattaforma di confronto, ricerca e risoluzione di questi problemi. È emersa la necessità di sviluppare al suo interno un dialogo più serrato, al fine di perseguire più efficacemente la missione principale dell'organizzazione, che è quella di promuovere la sicurezza in Europa attraverso il dialogo politico, la giustizia e la cooperazione economica. La conferenza di oggi rappresenta dunque un momento importante per sostenere con forza la diplomazia parlamentare, indispensabile per affrontare le sfide globali e regionali e garantire al tempo stesso un approccio alla gestione dei problemi maggiormente sensibile agli interessi dei cittadini. Auguro pertanto buon lavoro a tutti i partecipanti, con l'auspicio di un rapporto sempre più intenso tra i parlamenti dei nostri paesi, nell'intento di accrescere l'efficacia della cooperazione internazionale a tutela della sicurezza e dei valori della nostra società. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati. Leggo ora il messaggio che ci ha inviato il Presidente del Senato della Repubblica, senatore Ignazio La Russa. Grazie Presidente, impegni istituzionali non mi hanno consentito di poter accogliere il suo gradito invito a partecipare alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce, in programma il 5 e 6 giugno prossimi a Roma. Desidero tuttavia inviare a lei e a tutti i partecipanti il mio saluto personale e quello del Senato della Repubblica. Vorrei in particolare congratularmi per l'iniziativa promossa che conferma l'attenzione del nostro Paese per i temi della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, ambiti in cui è di grande rilievo condividere le best practice italiane nelle sedi di confronto internazionale. Per la centralità del tema prescelto rivolgo quindi a lei, gentile Presidente, a tutti i partecipanti e agli altri esperti coinvolti nell'incontro i miei più sentiti auguri di un proficuo e costruttivo lavoro, certo sin da ora del successo che avrà l'iniziativa. Con i miei più cordiali saluti, Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica. Grazie. Do ora la parola al senatore Matteo Salvini, dove preferisce, Ministro e Vicepresidente del Consiglio. Grazie. Grazie, un saluto veloce perché poi ci sono esperienze professionali fondamentali sul contrasto alla criminalità organizzata che
mi fa piacere possiate sentire. Ho fatto per diversi anni il parlamentare europeo e poi, prima di fare il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro dell'Interno. Quindi la testimonianza italiana dell'Agenzia dei beni confiscati alle mafie, con aziende, con ville, con terreni agricoli confiscati che diventano scuole, diventano asili, diventano centri per le famiglie che combattono con l'autismo. Ricordo ad esempio una villa confiscata a un clan a Roma, con diverse sedi aperte sul territorio. Penso che possano essere di interesse per le tante bandiere, le tante esperienze di contrasto al crimine che vedo qua, ovviamente al di là del singolo pensiero politico, perché ciascuno di voi e ciascuno di noi ha un'appartenenza, ha una provenienza culturale, però sul tema del contrasto alla criminalità organizzata, al traffico di droga, al traffico di esseri umani, penso che il confine politico possa e debba essere assolutamente superato. Proprio ieri, peraltro, nel Senato italiano abbiamo approvato un decreto sicurezza che conferisce più tutele legali e più potere di intervento alle forze dell'ordine, fra gli altri temi. Oggi ricorre il 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che per l'Italia, diciamo che da ex ministro dell'Interno, in Italia sono 8.000 comuni, però di questi 8.000 comuni Roma, Milano, Napoli, le grandi città sono un'eccezione, perché noi abbiamo più di 5.000 comuni con meno di 5.000 abitanti, quindi la stragrande maggioranza dei comuni italiani sono borghi di 1.000 e 2.000 anime, dove le certezze sono la parrocchia, l'ufficio postale, il campo di calcio e la stazione dei carabinieri. E quindi è chiaro che il contrasto alla criminalità in un paese come l'Italia deve essere capillare. Per questo sono importanti giornate come quelle di oggi, che mettono a confronto le diverse esperienze, perché il tema, ad esempio, 'ndrangheta è un tema ormai mondiale, non è un tema calabrese, siciliano, è un tema planetario. Più che di eserciti europei e di debiti europei, io penso che sia fondamentale parlare di condivisione di dati europei, perché ormai la criminalità si muove velocissimamente e con l'intelligenza artificiale alle porte è chiaro che occorre condividere conoscenze e competenze fra servizi di sicurezza dei diversi paesi. Chiudo con una riflessione: ovviamente il crimine insegue il denaro. Lo dico da ministro che sta gestendo direttamente 180 miliardi di euro fra strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti. Sono stato settimana scorsa a fare 2 riunioni di contrasto alle infiltrazioni mafiose a Reggio Calabria e a Messina, perché è chiaro che se, come ci siamo prefissi, entro l'estate di quest'anno partono i cantieri per il ponte sullo stretto di Messina, che è la più grande opera pubblica in lavorazione nel continente per 13 miliardi e mezzo di appalti e di lavori, è chiaro che la prevenzione, il controllo, il badge di cantiere, la trasparenza di ogni operazione finanziaria, la white list delle migliaia di aziende coinvolte, il controllo dell'appalto e del subappalto. Noi in Italia abbiamo approvato un nuovo codice degli appalti e dobbiamo essere ancora più rigorosi per verificare fino all'ultima catena dove finiscano questi denari. Stiamo approntando interventi antimafia insieme al Ministero dell'Interno ancora più rigorosi di quelli previsti dal codice. Sono aperti oggi, mentre voi siete qua, a nord, i cantieri per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Anzi, a nome dell'onorevole Zoffili, siete già ora per allora invitati
dal febbraio dell'anno prossimo fra Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali organizza. Sì, facciamo vedere il bello di Roma e il bello di Milano, lo dico da milanese così almeno siamo bilanciati, però anche lì ovviamente con alcuni miliardi di euro di cantieri aperti è chiaro che il contrasto alle infiltrazioni è fondamentale. Ultima riflessione contenuta anche nel decreto sicurezza: traffico di droga, traffico di dati, anche traffico di esseri umani. Quindi per i paesi mediterranei, penso all'Italia, ma penso anche alla Grecia, alla Francia, alla Spagna, Malta, Cipro, Portogallo, la frontiera sud è altrettanto importante della frontiera est. È chiaro che ci sono alcuni paesi molto attenti a quello che è un conflitto alle porte dell'Europa, giustamente. Per quello che ci riguarda, anche i movimenti in Nord Africa, in Libia, in Centrafrica, che vedono protagonisti Russia, Turchia, Cina, la frontiera sud per noi è altrettanto importante della frontiera est, perché contrastare il traffico di esseri umani, di armi e di droga che è legato all'immigrazione clandestina è assolutamente fondamentale. Vi auguro una buona sessione di lavori e soprattutto vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata in una Roma spero accogliente e spero la più sicura possibile. Buon lavoro a tutti voi e grazie. Ciao Nico. Grazie al Ministro Matteo Salvini per il suo intervento di saluto. Ora il nostro Presidente Pia Kauma. Dear friends and colleagues, dear guests, dear Eugenio, voglio iniziare ringraziandovi della opportunità di contribuire a questa interessante conferenza. Il Parlamento italiano ha fatto un grande lavoro nell'organizzare questa conferenza, offrendo l'opportunità di una discussione sostanziale. In particular, I want to thank Eugenio Zoffili for the incredible effort he has put into bringing us all together here in Rome. Eugenio, your leadership in this field is a major contribution to the OSCE Parliamentary Assembly and to the OSCE region more broadly. Grazie mille. I want to also applaud the innovative approach that you have taken to this conference, bringing together multiple themes that are too often treated separately into a single cohesive conversation. Organized crime, terrorism and corruption are three sides of the same wicked web that damage our common security. Thus, 2 weeks ago, when meeting with leading counterterrorism experts in Washington, D.C., the interlinkages between terrorism and organized crime were again highlighted to us as a serious challenge complicating our communal efforts. Increasingly, it is clear that emerging technologies can be misused to facilitate organized crime, corruption, and terrorism. Poorly regulated cryptocurrencies, blockchain technology, and biased or altered algorithms in major platforms all serve as weaknesses that can be exploited by criminal actors. And of course, artificial intelligence is similarly being put to dangerous use. But just as artificial intelligence can be misused, it can also be a powerful tool for authorities in preventing and countering crimes through analysis of vast amounts of data and trends. But as we use these tools as parliamentarians, we must be vigilant to ensure that they are applied appropriately and that frameworks for their use within the rule of law are in place. The OSCE, and particularly our Parliamentary Assembly, is an excellent forum to address these complex issues. Our Assembly includes varied perspectives and interests. For better or worse, geopolitically, socially, and economically, the OSCE is diverse.
Yet I'm confident that we can find unity in our desire and commitment to combat organized crime, root our corruption and counter terrorism. And, dear friends, we have done so too. I am proud of the work of our Assembly to keep these topics high on our agenda, with dedicated special representatives addressing corruption and organized crime, as well as an ad hoc committee looking at countering terrorism. These topics are all standard elements of our Assembly's work. Thank you, Irene, and thank you, Camille, for your dedicated work. These members provide leadership to our work, and I appreciate their dedication and effort. We will soon hear more from each of them, but today's very high-level participation from OSCE parliamentarians is also a clear indication that there is interest and appetite to work further in these fields. The challenges we are discussing today impact all of our societies and require attention from all of our countries. I'm confident that the inclusion within this conference of the Interparliamentary Forum of Southeast Europe delegations will also provide a useful focus and examples of both challenges and successes for us all to consider. Dear colleagues, I think that we all have things to contribute, and we all have things to learn from the discussions in the coming days. This is the true essence of the OSCE Parliamentary Assembly, and I want to thank you again, Eugenio, and the Italian Parliament for providing us with this opportunity. But of course, our work doesn't end here in Rome either. In less than a month, the OSCE Parliamentary Assembly will meet again in annual session, this time in Porto, where all of these aspects will be formally on our agenda and debated in further depth. This will be our opportunity to enact through our declaration some of the issues we discuss in the coming days. Dear colleagues, thank you all for attending and participating in this conference. I look forward to hearing from you all. Grazie mille. Grazie al Presidente Pia Kauma. Ora il saluto dell'onorevole Giorgio Silli, Sottosegretario di Stato alla Farnesina, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un amico, mi permetto, nella scorsa legislatura eravamo insieme nel Comitato parlamentare Schengen, Europol e Immigrazione. Siamo stati insieme a Lampedusa anche, ti siamo ricordi? stati insieme a Lampedusa, ricordo, Ventimiglia e su diversi confini. Ricordo. Prego, Sottosegretario. Grazie mille. Ora scopro che c'è la traduzione simultanea, comunque vado avanti con lo speech in inglese. So first of all, thank you very much everybody to be here. Even if it's always a pleasure to be in Rome. Who does not to be in Rome in spring and in summer? So thank you very much again. Mr. President of the Italian Parliamentary Delegation to OSCE, Onorevole Eugenio Zoffili, my dear friend. Honorable members of parliaments and Generale Sirico, we used to work together at the Ministry of Foreign Affairs very, very often. I'm glad to honored to represent the Ministry of Foreign Affairs in occasion of this important event. I serve as Under-Secretary of State at the Ministry of Foreign Affairs, which is the place people usually think about when they hear the word diplomacy. However, diplomacy is not only the work of Under-Secretaries of diplomats. Parliaments play a crucial role too. They can raise awareness on key issues, connect people from various backgrounds, and be inspirational to governments. I believe that events such as today's conference are a precious tool to share points of view, ideas, and experiences that can become a set of takeaways to bring back to our countries. For this reason, I'd like to thank Honorable Zoffili and the whole Italian delegation for organizing this conference and offering us this opportunity. Today's conference
will delve into one of the main challenges of our countries, the fight against transnational organized crime. It's a challenge that has become more and more complex. Criminal organizations are more and more into sophisticated finance. They use new technologies like artificial intelligence or end-to-end encryption. They take advantage of the opportunities provided by the internet. What is more, they are interconnected. They talk to each other, sign agreements, cooperate with each other. All of this makes them a threat to security of our countries. They erode economic development, affect the principle of the rule of law, spread corruption, weaken institution. Against this backdrop, it's clear that states cannot address alone the challenges posed by organized crime and corruption. Cooperation among states and their institutions is essential. Sharing information and best practices is the key. Moreover, states need to update their toolbox if they want to be effective in the fight against organized crime and corruption. They cannot use the same tools as 30 or 40 years ago. They must stay ahead of the curve, and in this regard, I'm glad that session number 2 is going to focus on the social use of the assets confiscated from the mafias, which is definitely an important tool to dismantle criminal organization. Unfortunately, Italy is very famous all around the world for a lot of things, and unfortunately, mafia is one of these things. But today, we are famous because practically we won against mafia, and we want to share our experience and our instruments to fight against the organized crime all around the world through the cooperation and through a complementary cooperation with all the countries friends of us. Take the example of Italy. Is countering a criminal organization like mafia, 'ndrangheta, or Camorra. These organizations have changed over time the way they operate. They rely more and more on new criminal activities like trafficking in person or migrants smuggling. They have specialized in international finance and are able to move enormous amount of money. Therefore, it's no use looking at a single financial operation. You have to follow the money to have a clear picture of the whole criminal activity. This was the great intuition of a great Italian magistrate, Giovanni Falcone. He understood that the mafia, like other criminal organizations, had become transnational and knows no border. Its intuition lies the basis of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. So the so-called Palermo Convention, because mafia originally was born in south of Italy, in Sicily. That was adopted in the year 2000 and still is the main legal international instruments we have to counter this phenomenon. Let me also express my deep appreciation for the dedicating session number 4 to the issue of the radicalization of youth. It's a very serious issue where more needs to be done to raise awareness and protect our youth. Institutions must work together in a whole of government approach, and states, again, must come together to avoid the spread of violent extremism among youth before it is too late. The OSCE plays an important role in supporting participating states from different regions in fighting organized crime, strengthening good governance and combating corruption. It offers a unique platform to share best practices and valuable experiences to bring together all interested stakeholders at the national and the regional level, and to create opportunities for dialogue and confidence building. Italy has also extensively contributed over the years to a variety of OSCE activities in these areas. Some of these initiatives, as
have benefited extensively from Italian expertise, including from Guardia di Finanza, the Anti-Mafia Directorate of our Ministry of Justice, ANAC, and civil society organizations such as Libera. I'm sure that today's discussion will be very, very rich and will give us several takeaways to bring back home. I do really think that only together we can win. Today, the world is a very small place. After the globalization, after the internet connection, today the world is something really close. Everybody, every single country is practically around the corner. If we want to win, we have to fight together and to build the future, putting brick over brick, just in order to be complementary and to build the future in a complementary way. Grazie. Thank you very much. Grazie al Sottosegretario Silli. Ora un altro amico, Nicola Molteni, deputato, Sottosegretario al Ministero dell'Interno al Viminale, con delega alla PS, alla nostra Polizia di Stato, un comasco come me. Nicola, the floor is yours. Grazie, buongiorno a tutti. Faccio anch'io un breve e rapido saluto e preliminarmente mi unisco ovviamente ai saluti e ai ringraziamenti agli amici dell'Arma dei Carabinieri in una giornata di festa così importante per una delle componenti fondamentali e essenziali dell'eccellente sistema sicurezza nazionale. Ovviamente saluto i presenti e saluto in modo particolare l'amico e collega Eugenio Zoffili per questo invito. L'occasione è sicuramente un'occasione importante e preziosa perché la lotta alla criminalità organizzata vede coinvolto il nostro sistema paese nella sua interezza ormai da molti anni ed è fondamentale non sottovalutare il tema e continuare ad analizzare il fenomeno soprattutto nella mutevolezza e capacità di adeguarsi ai contesti, sempre più globalizzati e sovranazionali. Oggi la criminalità organizzata agisce in modo molto meno violento rispetto agli anni 90, perché si innesta e si infiltra con modalità, permettetemi di dirlo, molto più subdole del mondo dei cosiddetti colletti bianchi. La sua presenza nella società civile è meno evidente, per alcuni versi meno percepita, ed è per questo motivo imprescindibile anticipare la soglia del contrasto in termini di prevenzione e di cultura della legalità. Proprio a partire dalle nostre città è di tutta evidenza che la tutela della sicurezza e il controllo del territorio, soprattutto nelle aree più complicate, difficili e degradate, sono precondizioni per garantire che nessuna forma organizzata di crimine possa sostituirsi alla presenza dello Stato e in questo senso prevenire la possibilità di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale del nostro Paese. L'azione del Governo è molto chiara in tal senso ed è proprio di ieri, lo ricordava prima il Vice Premier Matteo Salvini, l'approvazione del decreto sicurezza, uno strumento storico straordinario da un lato per garantire una maggiore capacità operativa alle nostre forze di polizia, dall'altro lato, proprio nel contrasto alla criminalità organizzata, fornire strumenti ulteriori, più performanti, più resilienti e saluto il prefetto Laganà, direttore dell'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata, proprio all'Agenzia stessa, per rendere l'azione dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata più incisiva, più pervasiva e per aggredire i patrimoni dei mafiosi, sottrarre e spogliare il mafioso dei patrimoni e riconsegnare, rimettere nella disponibilità e nella funzionalità istituzionale e sociale delle comunità e dei territori questi beni ha una doppia valenza di legalità e di socialità. L'altro elemento fondamentale è la costruzione, per contrastare la criminalità organizzata, è la costruzione di un percorso collaborativo e condiviso
di costruzione della cultura della legalità che intendo come un innesto di anticorpi nella società civile, a partire da strumenti concreti come, lo dicevo prima, la riassegnazione alle comunità locali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il modo più efficace per contrastare la criminalità organizzata è privare i gruppi criminali delle loro risorse economiche, follow the money, lo diceva prima Salvini, visto che il loro obiettivo principale è il guadagno, il profitto, l'utile, lucrare per creare ricchezza e profitto. Proprio in quest'ottica leggo il progetto Osce per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali. La partecipazione dell'Italia al progetto ha permesso di valorizzare e promuovere il modello italiano, una best practice mondiale di cui siamo fieri ed orgogliosi, di confisca e di riutilizzo dei beni sequestrati, beneficiando anche di un'intensa collaborazione e coinvolgimento delle istituzioni e della società civile italiana. Frutto di oltre 25 anni di lavoro e innovazioni legislative, il modello italiano si basa proprio sull'efficace collaborazione tra magistratura, che ringrazio, forze di polizia, che ringrazio, amministrazioni locali e società civile. Dal 1982 sono stati confiscati in Italia quasi 40.000 beni immobili che possono essere riutilizzati a fini sociali. Tanti sono gli esempi virtuosi di beni sequestrati e confiscati e poi riassegnati. Ne cito uno, mi è particolarmente caro, è un modello che abbiamo applicato nella mia città, nella provincia di Como, in Lombardia. Lo definirei il modello Cantù, permettimi Eugenio. A Cantù, nella provincia di Como, in Lombardia, sono quasi 2 anni che un compendio sequestrato nel 1996 a seguito della confisca è stato trasferito al comune per finalità istituzionali. Consegnato del tutto il bene, questo bene immobile del tutto in condizioni del tutto fatiscenti e con alcune parti danneggiate da incendi dolosi, l'immobile a vocazione commerciale in un contesto di attività produttiva ha una superficie di 400 metri quadrati. L'edificio è stato interamente ristrutturato grazie a un progetto di riqualificazione di 1 milione di euro e con un contributo importante da parte di Regione Lombardia, ente sempre accanto ai comuni nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata. Il bene è stato poi assegnato ad un'azienda speciale consortile che si occupa di gestione associata di servizi alla persona, servizi sociali, servizi socioassistenziali, servizi educativi, di integrazione sociolavorativa, di formazione, di orientamento, di promozione sociale nei confronti dei cittadini più fragili e vulnerabili. Le attività sviluppate sono in particolar modo rivolte ai minori, agli anziani, ai disabili, agli stranieri, agli adulti in difficoltà e alle famiglie, servizi cioè rivolti a tutela delle fasce più fragili e più deboli. Questa è lotta e contrasto alla criminalità organizzata. Vi ho citato questo esempio e questo modello perché è uno dei tanti, delle tante migliaia di esempi virtuosi di beni sequestrati e riassegnati per fini sociali in una logica di sussidiarietà orizzontale e verticale. Concludo ovviamente ringraziandomi, augurandovi buon lavoro, dicendo che ancora molto si può e si deve fare e sicuramente questi momenti di confronto, di analisi, di riflessioni condivise, di approfondimento e di dibattito allargato sono preziosi per stimolare tutti gli attori coinvolti ad essere sempre più efficaci ed incisivi nelle azioni da intraprendere per contrastare sempre, senza se e senza ma, la criminalità organizzata. Grazie. Grazie al sottosegretario Nicola Molteni. Ora chiuderà questa parte inaugurale il nostro segretario generale Roberto Montella. Grazie Presidente. Chi mi ha preceduto ha detto le cose già più sagge e ha toccato i contenuti più importanti, quindi io mi limito a fare qualche doveroso ringraziamento e a qualche considerazione. Prima di tutto voglio ringraziare i Presidenti della Camera e del Senato per l'ospitalità e per l'iniziativa.
L'Italia ha avuto un ruolo importante nell'Osce, ha espresso un presidente, un vicepresidente, ha espresso numerosi membri del bureau, quindi l'Italia ha un ruolo importante nell'Osce, ha espresso il segretario generale per qualche anno, quindi desidero ringraziare il Parlamento italiano e ovviamente auspicare che magari in futuro si potrà anche tenere qui in Italia una sessione annuale dell'Assemblea parlamentare. Nel 2010 abbiamo tenuto un'importante sessione autunnale a Palermo, però credo che nei prossimi anni, magari nella successiva legislatura, un momento di incontro anche in Italia per la sessione annuale sarebbe importante. Desidero ringraziare il Presidente Zoffili per aver preso questa iniziativa, per il modo in cui la delegazione italiana si muove, diciamo. Io che vivo all'estero e che seguo il dibattito politico italiano dall'estero, devo dire che quando vedo i nostri parlamentari invece operare all'estero in modo importante nei monitoreggi elettorali oppure nei contributi che facciamo nelle sessioni, si vede che il sistema paese e l'Italia lavora in modo, diciamo, gli americani direbbero across the aisle o diciamo in maniera bipartisan, e questo come italiano che vive all'estero mi fa molto piacere. Un grazie anche ai sottosegretari, ma anche al vice premier Salvini per averci onorato con la sua presenza, anche perché poi è una materia che lui conosce abbastanza bene, avendo servito come ministro degli interni in un precedente governo. E poi è doveroso anche che io ringrazi i funzionari del Parlamento italiano, ma anche i miei colleghi al segretariato, Marco Bonabello, Sheriff Abdilli, che hanno lavorato all'organizzazione di questa riunione. Madam President, dear friends, dear colleagues, we are in a very challenging time in international politics. The more and more I see you participating in all our events, I have been watching the amount of events that you have participated in since our last session in February in Vienna. It is incredible on how much you want to contribute into world politics. And this makes me think that it is important to have parliamentarians engaged in world politics, because the challenges we have, including the ones that we are debating here today, the fight against terrorism, the fight against corruption, and the fight against organized crime, these are transnational threats. They cannot be dealt with national politics. You need to have cooperation, collaboration. The OSCE is the organization for cooperation. And I think this you do it at the parliamentary level very well. And I think you prepare the grassroots for eventually when you will be in governments or when you are soliciting your governments in trying to cooperate. Because those threats cannot be stopped at the borders. It's been said with more authority by those who have preceded me. But we need to absolutely understand that the work that you do, some have underlined the nice possibility to spend a few days in Rome and coming here. But I don't think it's just that aspect, which is also beautiful, let's say. But I think it's really the serious work that you do in trying to understand these things, in trying to translate the experience that we will hear today from the Italian authorities, which have really learned and can really showcase. And this is also a very good experience for us to learn from each other, and in this case, for Italy also to share its experience at the international level. So the main points that the factors that are behind these problems, the illegal money flow that supports both crime and terrorism, the misuse of technologies like encrypted apps or unregulated digital currencies, and gaps in cooperation between countries which criminals take advantages of. These are all things that you will be discussing in the next 2 days. I'm really looking forward to the experts that will talk to us today. And I also look forward to seeing you all in Porto in a few weeks' time when we will meet for our annual session. I think this is the year we have a Finnish president here. The Finnish presidency takes the responsibility of this organization in its 50th anniversary. And I think we're really at the crossroad of understanding whether this organization is going to be relaunched for the future. This is an organization that was built to build bridges, to have dialogue, to engage with those who are violating the commitments of this organization. But the more and more I hear ideas of exclusion, ideas of sanctioning members. I think that we have to rethink what we want to do. If we want to make sure that this organization serves its purpose, which is exactly that of creating the possibility
to have those who are at loggerheads, those who are on the opposite side of the aisle, to kind of find a common ground and find a moment where they can talk and solve their disputes in a diplomatic way. I think you, who represent 1 billion citizens, should be the voice that we will hear in Porto very strongly with your Porto Declaration, where you say where this organization should go for the next years. Thank you very much. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie Roberto. Adesso abbiamo una pausa, abbiamo un coffee break, poi avremo la prima sessione, passerò il microfono all'amico Kyriakos per il forum dei paesi del sud-est Osce. Ora vi chiedo per favore, I kindly ask you to remain to your seats for the family photo, okay? Thank you very much. Sotto? Sì, sì.
Good morning, please. Can we start? Thank you. Dear Honorable Host, dear colleagues, dear President Kauma, Secretary General Montella, dear my friend Mrs. Zoffili, it is a pleasure and an honor to be here with all of you in the Italian Parliament in Rome, participate in this important fourth interparlamentary forum of the Southeast Europe delegations to the OSCE Parliamentary Assembly, dedicated to the topic of organized crime in Southeast Europe. In our previous forums, we laid the foundation for important joint efforts. In Tirana, we set out key objectives for our cooperation. In Montenegro, we focus on tourism as a vital sector for economic development in the region. In Kastoria in Greece, we discuss energy, its importance to nearly all spheres of life and economic well-being. Today, we turn to an ongoing threat that undermines every aspect of development, organized crime. While tourism and energy represent potential for progress, organized crime represents a force that destroys the economy, damages public trust, and jeopardizes national and regional stability. It drains national budgets, weakens institutions, and if left unchecked, it can influence policymaking itself. History has shown us how dangerous organized crime can become when it infiltrates state structures. Sadly, in some parts of the world, criminal networks have operated above the law, even above public institutions. Organized crime is highly adaptable with sophisticated operations that evolve constantly. But it is important to remember, these operations cannot succeed without the involvement or at least the complacency of individuals within institutions. In Southeast Europe, we may not see vast criminal empires as in some other regions, but our specific geographic and the number of small neighboring states make us vulnerable to transnational and regional criminal networks. The Balkans remain a key transit route between Europe and Asia, used for both legal and illegal trade. Cooperation between criminal groups of various ethnic backgrounds is often seamless and regrettably highly effective. Let me be clear, this is not an issue unique to the Southeast Europe region. I got to stress it. Organized crime is present within EU member states as well. That is why we are here to strengthen international cooperation in the fight against it. If criminal networks recognize no borders, then our institutions must also work across borders with the highest level of coordination, mutual trust, and shared responsibility. As a politician, I firmly believe that the fight against organized crime cannot be left to institutions alone. Civil society, academia, the media, and the public must all be part of this effort. We must mobilize all segments of society to stand against those who profit at the expense of this public good. I would like to conclude with a quote from Henry Thomas Buckler, which I find particularly relevant. Society prepares a crime. The criminal commits it. Let us reflect on this as we begin our discussions today. I look forward to an open and productive exchange, and I encourage each of you
to contribute your experience and insights to help advance our common goals. I would like to thank all the delegations participate in this interparliamentary forum of the forums of the delegations from Southeast Europe to the OSCE Parliamentary Assembly. You are contributing to long-standing peace in the region and making valuable use of this platform for dialogue provided by the OSCE Parliamentary Assembly. Thank you. So we continue with the first panel. We have excellent speakers, Mrs. Mary Bozis, Mr. Nicola Terzic, Mr. Mayor General Antonio Quintavalle Sere, and Mr. Sasha Stramp. Dear colleagues, honorable host, Madam President, distinguished guests, it is an honor for me to introduce the first session of the Interparliamentary Conference on the fight against organized crime in the OSCE region. This open essential fulfills the kind invitation extended by the Italian Parliament to host the fourth Interparliamentary Forum of Southeast Europe delegations to the OSCE Parliamentary Assembly, an initiative warmly supported by our Italian hosts who are integral members of these regional efforts to enhance cooperation and foster friendly relations in the Western Balkans and beyond, as outlined in the Bucharest Declaration. Special thanks also to my friend Evgenios, who is all the time supporting this initiative and all the events of the Southeast Forum, and of course, all the other members of the Italian and the Secretariat of the Italian Parliament. I take this opportunity to also thank our previous Albanian, Greek, and Montenegrin hosts for the successful forums held in Tirana, Kastoria, and Podgorica. Organized crime operates through intricate and widespread networks that pose a significant threat to our shared security. So, too must our response be equally united and coordinated across borders. Today, we have the pleasure to listen to the insight of renewed experts and prominent figures who boast years of experience in the field of anti-terrorism. The first speaker of the panel is Mary Bozis, professor at the Department of International Relations at the University of Piraeus in Greece. Her research interests focus on issues of international security and terrorism with activities in prestigious think tanks and international organizations. Professor Bozis has also worked as special advisor to the minister in ministries of the Greek government and currently teaches at the School of National Security and the School of National Defense. She is joining us remotely. Dear Professor, thank you for addressing our colleagues and guests. Please, the floor is yours. We are ready. We cannot hear yet. Microphone. Κύριε Μπόσης, μπορείτε να ανάψετε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Δεν σας ακούμε ακόμη. Τώρα? Yes, ναι. Ναι, σας ακούμε. Thank you very much. Good day, ladies and gentlemen. I will begin in the beginning of this short thank the head of the Italian parliamentary delegation of the OSCE, Mr. Eugenio Zoffili, and Mr. Kyriakos Hadjigiannis, the Vice President of the OSCE and Special Representative of Southeast Europe, for the honorary invitation to present to you a few thoughts
of a very big issue. I will touch upon the subject of Western Balkans, terrorism and organized crime. Starting this presentation, I will say a few words on the subject of definitions or not. Certainly, you know them, so I will just remind you. Attempts to develop a universally accepted definition of terrorism have not yet been successful. On the other hand, the UN has given us a definition of organized crime, saying that organized crime functions as a criminal enterprise that rationally works to profit from illicit activities that are often in great public demand, such as trafficking in drugs, firearms, and even persons. In the Western Balkans, the nexus between organized crime and terrorism has been an issue of grave importance. After decades of war and turmoil, with centuries-old rivalries due to its complex history, tensions arose over ethnic, religious, political, and even cultural issues. They even have issues of old and new nationalism that tends to produce territorial clashes. Being part of Southeast Europe, it is often referred to as the powder keg of Europe, a region so rich in history with a constant tendency to transform history into politics. As problems of corruption and organized crime boomed in the 90s, they started to undermine the foundations of the weak new states. Cohesion, either in political, economic, or social basis, was troubled due to the perpetuation of violence and the constant corruption. Problems of corruption and organized crime, or the so-called symbiosis of political power and organized crime, led to permanent corruption networks as they deeply affected the countries. It is known, and at the same time common knowledge, that criminal activity funded political parties. Organized crime and criminal networks continue to have a destabilizing effect as they deal with many commodities and connect with corruption. Consequently, endemic problems of corruption reduced any trust the citizens might have in the economy, the lack of rule of law, or how a society should function as a whole. It ends by spreading violence, magnifying illicit proceeds, and eventually normalizing corruption. In many Western Balkan countries, the relationship between state structures and criminal groups takes the form of joint ventures. The European Commission has told us, regarding the Western Balkans, today the countries show clear elements of state capture, including links with organized crime and corruption at all levels of government and administration, as well as a strong entanglement of public and private interests. All this creates a sentiment of impunity and inequality. In addition, the EU stated that this problem is the biggest obstacle to the integration of Western Balkan countries into the EU. Europol mentions that serious organized crime is not just a threat to public safety, it impacts the very foundation of the EU. It continues adding, criminal networks fuel operations through corruption, money laundering, creating a hidden financial system
that weakens economies and erodes trust in government structures. In other words, organized crime functions as a service model that is closely related to the intensification of violence. This violence is present in public spaces, causing harm to the citizens while instilling fear in society. This criminal activity operates through borders, as most of the criminal members are quite professional actors. Criminal networks have common regional origins, while they operate in EU member states, but maintain close links with the country of origin. This is the case for a number of criminal networks with roots in Western Balkan countries. At the same time, evidence shows that the criminals are adopting new methods in order not to be detected. One of them is to recruit and exploit young people, mostly online. Europol mentions, as these young recruits often lack knowledge of the broader criminal network and have reduced legal exposure, they serve as low-risk assets for criminal networks. These security issues include not only organized crime and criminal networks, they also include radicalization, violent extremism, extreme nationalism, terrorism, and returnees of foreign fighters. A magma of key criminal activities, including drug trafficking, arms smuggling, human trafficking for sexual and labor exploitation, migrant smuggling, money laundering, and financial crime. At the same time, criminals use advanced technology in all its forms. Social media and online platforms are their favorite way of reaching larger audiences. All of the above exists alongside a historical presence of extremist groups, including Islamists, as well as far-right groups. In Europe, there is lack of information regarding the cooperation, most of the time systematic cooperation, between organized crime and violent extremist groups. The rise of nationalism has catalyzed the perception of religion as a form of identity in the Balkan countries. Nevertheless, terrorism is motivated by nationalist motives, especially in the Islamic dimension. Foreign fighters from the Balkans went to Syria and Iraq to join ISIS, Al-Qaeda, and all sorts of other terrorist groups. At the same time, homegrown extremism and radicalization have substantially increased instead of decreasing. Due to its historical background and relatively recent history of armed conflict and its lack of development in the social and economic sector as well as in the rule of law, the Western Balkans are vulnerable to security threats. Security threats and security issues, such as illegal immigration, border security, organized crime, proliferation of small arms and light weapons, terrorism, corruption have not decreased as time goes by. At the same time, migrant smuggling networks have not. Instead, their number increasing and facing security threats. The influx of immigrants from the Middle East and Asia, in combination with the weak economic situation in most countries in Southeast Europe, creates further security challenges. It is well known that in the past, Western Balkans had a number of their citizens
join foreign fighters' terrorist cells. Presently, the returnees present an important issue of reintegration. Especially women and children who have returned are still in the process of reintegration without much success. The returnees present a security issue, which is not only in the Western Balkans, but also in the EU countries. Recent trends have shown that a substantial number of them participate in the Ukraine war. They join the war on either side for a number of reasons. Their motives are not very clear, or their motives vary. I drew a pessimistic, grim picture, which is drawn with the possibility that a number of people are able to create mass havoc. An optimistic view will propose better cooperation with regional and international law enforcement forces, better local police forces that are not only better equipped or trained, but also keep open and better relationship with the local community. The local community knows and understands much better who displays signs of extremism and radicalization. In order to challenge law judicial systems, the authorities must be the ones who stand by the rule of law. If there is an adamant wish, then political instability, persistent corruption will eventually end. Thank you. Thank you, Madam Professor Bozis, for your remarks. The next speaker joining us today is Mr. Nicola Tercic. Mr. Tercic has had various positions in the field of security, among which Inspector for the Fight Against Organized Crime and Corruption, Chief of the Budva Security Center, Security Advisor to the Minister of International Affairs, and Director of the Police Administration. Dear Mr. Tercic, you may have the floor. Thank you very much. Buongiorno a tutti. Good morning, colleagues. I will speak Montenegrin language. Number 5. Dobro jutro, uvažene kolege. Dugujem veliku zahvalnost OSCE-u na pozivu da danas razgovaramo o jednoj jako ozbiljnoj i važnoj temi kao što je borba protiv organizovanog kriminala. Na samom početku mislim da se radi o jako važnoj i inspirativnoj temi. Je li okej? Čuje se? Jako važnoj, je okej? Okej, number 5. Okej? Number 5. Čuli smo? Okej. Can we start? Try. Is okay? Just a moment. Okay, okay. They say number 2 now. Može? Is okay? Let's wait. Okay. Is okay? Okay. No. Yes, yes. No problem. Yes. Okay. No problem. Please. Ok, nastavljam. Dakle, hvala OEBS-u na pozivu i na jednoj ovako važnoj i bitnoj temi kao što je borba protiv organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi. Zadovoljstvo mi je danas da sam ovdje sa vama i da razgovaramo o organizovanom kriminalu, ali u isto vrijeme iskazujem žaljenje
što je ova tema i dalje aktuelna. Pokušat ću da... Ajde vidimo. Please, if you have the screen in front of you, you touch menu, and then with the menu, you see there is an arrow. You can scroll from 1 to 5 channel. Then you can have the proper translation. I hope it's okay. English is 2. If there are problems, now we are calling for the assistant. Okay. Thank you very much. Thank you. No, my problem. So, try to go to number 2. Može? Ok. Nastavljamo dalje. Dakle, jako mi je drago da danas razgovaramo o organizovanom kriminalu i da svi zajedno u ovoj sali pokušamo dati doprinos borbi protiv organizovanog kriminala. Sa druge strane, iskazujem određenu vrstu zabrinutosti i žaljenja što još uvijek razgovaramo o organizovanom kriminalu. Pokušat ću i da odgovorim zašto. Kad kažem izražavam žaljenje, mislim da čim govorim o ovom problemu, da je onda evidentno da ovaj problem i danas postoji, da ga svi zajedno i danas imamo, što govori da moramo da radimo više i moramo da radimo bolje da bi postigli rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Ova borba mora da počne ne sjutra, ne za mjesec dana, ne za godinu, već odmah danas. Svi u ovoj sali moramo da uvežemo znanje i iskustvo da bi pobjedili u ratu protiv organizovanog kriminala. Kada sam razmišljao o kojem segmentu organizovanog kriminala da govorim danas, a da ispoštujem vrijeme od 10 minuta, razmišljao sam da li da govorim kao policajac ili kao profesor. Profesori u suštini vole duže da pričaju, zato ću se truditi da u zadatom vremenu dam odgovore na određena pitanja. Razmišljao sam da li da razgovaram danas sa vama o istoriji organizovanog kriminala na teritoriji jugoistočne Evrope, da li da razgovaramo o sadašnjem stanju organizovanog kriminala u Evropi ili pak da uradimo nešto treće, a to je da razgovaramo o budućnosti, da pokušamo svi zajedno da damo odgovore na određena pitanja koja nas čekaju u budućnosti. Drago mi je da su danas ovdje u sali predstavnici parlamenta i evo našeg prvog zadatka. Zakoni koji se tiču borbe protiv organizovanog kriminala moraju da budu jasni, moraju da budu strogi i moraju da budu takvi da se primenjuju svakog dana, na svakom mjestu i u odnosu na svaku organizovanu kriminalnu grupu bez izuzetka. To je obaveza svih nas u ovoj sali. Sada ću vas zamoliti da sa posebnom pažnjom i koncentracijom, a govorit ću polako, saslušate citate koje ću pročitati. Skinuli smo mu kožu još uvijek dok je bio živ, da bi nam dao šifru od kriptovanog telefona. Drugi citat. Otkinuli smo mu uši da bi izgledao kao pas. Tek nakon toga smo ga udavili. Ubili smo ova dva momka i napravili smo od njih ćevape. Poslat ćemo ti ih avionom da ih probaš. Mi smo već ručali. Ovo nisu dijelovi bilo kakvog filma, ovo su dijelovi Skype prepiske koja je dostavljena crnogorskoj policiji i
u koju sam na sreću ili žalost imao uvid ne samo u Skype prepiske, već i u video materijale koje su razmenjivale kriminalne grupe. Da sam danas ovdje pustio te snimke ili dostavio fotografije, sigurno ne bi bilo prijatno i to su slike koje bi vas pratile do kraja života. Kriminalci koji su sprovodili ove kriminalne radnje još uvijek su na slobodi. Dakle, još uvijek nastavljaju svoje kriminalne aktivnosti. Ne smijemo da dozvolimo da se nikada više ovo ne dogodi bilo gdje u Europi ili bilo gdje u svijetu. Da bi uspješno vodili ovu borbu, mislim da je jako potrebno da međusobno imamo povjerenje i da je to jako važno i bitno. Da velikom brzinom razmenjujemo operativne informacije organizovanim kriminalnim grupama i na kraju da budemo jedinstveni u borbi protiv organizovanog kriminala. U Crnoj Gori prije 20 godina i više, uz veliku pomoć tadašnje politike, formirana je jedna organizovana kriminalna grupa. Ta kriminalna grupa kasnije je podijeljena u dvije velike i opasne kriminalne grupe koje prave problem ne samo Evropi, već čitavom svijetu. 2023. godine u Crnoj Gori imali smo 11 kriminalnih grupa. 2024. taj broj je porastao na 13. U budućnosti mislim da ovaj broj neće rasti, ali će doći do drugačije organizacije kriminalnih grupa u Crnoj Gori i čak predviđam da će pojedine vratiti se starim korijenima, odnosno doći će do spajanja organizovanih kriminalnih grupa. Ove kriminalne grupe prvenstveno sprovode kriminalnu aktivnost trgovine drogom. Također, u Crnoj Gori je jako popularan posao trgovina cigaretama. Kada govorim o trgovini cigaretama, reći ću jedan operativni podatak ili informaciju da je samo jedna kompanija iz Crne Gore u toku jedne godine prihodovala 350 miliona od trgovine cigaretama. Dakle, skoro pa 1 milion dnevno. Ovo ističem kako bi pokazao svima vama koliko je teška borba protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Rezultati sukoba kriminalnih grupa u Crnoj Gori je veliki broj ubistava. Žalim, ali mislim da će se to nastaviti u budućnosti. A i volio bi da nisam u pravu i da griješim. U periodu od 2014. do 2024. godine u Crnoj Gori desila su se 151 ubistvo između organizovanih kriminalnih grupa. To je broj koji zabrinjava. U 2016. godini imali smo 24 ubistva između kriminalnih grupa. Kao što sam rekao, plašim se da će se kriminalne aktivnosti nastaviti u budućnosti, a onda će se nastaviti i krivična djela ubistva. Na samom kraju želim da istaknem važnost finansijskih istraga u odnosu na sve ovo što sam prethodno rekao. Model po kojem smo funkcionisali u prošlosti nije bio dobar. Sprovodili smo krivične istrage, tek nakon toga finansijske istrage. Na ovaj način dozvolili smo kriminalnim grupama da sakriju svoju imovinu. To je princip koji u buduće ne treba da se poštuje, već treba da pristupimo drugačijem modelu,
da vodimo finansijske istrage prije krivičnih istraga. Na taj način nećemo dozvoliti organizovanim kriminalnim grupama da sakriju svoju imovinu, zato što je jako bitno da oduzmemo imovinu kriminalnim grupama kako bi slabili kriminalne grupe, a jačali državni sistem. Ove godine napisao sam i jednu knjigu koja je pod nazivom Zaštita kritične infrastrukture. U toj knjizi sa posebnom pažnjom analizira se uticaj vještačke inteligencije na sektor bezbjednosti, ali i analiziraju se terorističke grupe koje nikada ne smijemo da zaboravimo. Također, do kraja ove godine izaći će iz štampe i jedna moja knjiga Lovac na prijetnje, koja upravo analizira problem organizovanog kriminala u Crnoj Gori. To će biti zanimljiva materija koju, nadam se, imat ćete priliku da čitate na engleskom jeziku i koja će pokazati koliko je bila jaka veza politike i organizovanog kriminala u godinama koje su za nama. Hvala vam još jednom na pozivu i hvala vam na prilici da danas razgovaramo o jako važnoj i ozbiljnoj temi. Thank you very much. Thank you, dear Mr. Terček, for your so interesting address. Among our distinguished panelists today, we also have the honor to welcome Major General Antonio Quintavalle Cesare, Commander of the Central Investigation Bureau on Organized Crime of the Italian Financial Police, Guardia di Finanza. The Italian Guardia di Finanza is a specialized law enforcement agency under the Ministry of Economic and Finance, tasked with combating financial crime, tax evasion, and economic misconduct. Prior to his current role, Mayor has been Guadivalla has been provincial commander of the Guardia di Finanza in Catania, and during his tenure, he led significant operations against organized crime and promoted activities against tax evasion and counterfeiting. In the past, he has also served in the Organized Crime Investigation Group in Naples and to the Tax Police Unit in Bari, where he gained experience in the fight against organized crime and in economic financial investigations. Dear Mayor Quintavalle, it is an honor to welcome a representative from one of the key Italian institutions at the forefront of the fight against organized crime and corruption in all its forms. We very much look forward to hearing more about your work, and I am confident that, like myself, our colleagues from Southeast Europe will be eager to take home valuable insights from the Italian experience. Please have the floor. Illustri autorità, gentili ospiti, desidero in primo luogo porgere a tutti voi il mio più cordiale saluto e ringraziare il rappresentante speciale dell'Assemblea parlamentare Osce per la lotta alla criminalità organizzata, onorevole Zoffili, per l'invito a questo importante evento, che rappresenta una preziosa occasione di confronto e approfondimento. Nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, il tema dell'infiltrazione nell'economia legale, anzi oggi dobbiamo purtroppo parlare di radicamento, investe appieno la missione istituzionale della Guardia di Finanza quale forza di polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria. Proprio in ragione di tali peculiari competenze specialistiche, alla fine del 2023 è stato rinnovato il memorandum d'intesa tra l'Osce e la Guardia di Finanza, originariamente siglato durante la presidenza italiana nel 2018. Nell'ambito della cooperazione rafforzata prevista da questo protocollo, Guardia di Finanza e Osce collaborano per realizzare iniziative formative a sostegno degli Stati membri in materia di antiriciclaggio,
contrasto al finanziamento del terrorismo, confisca e recupero dei beni della criminalità organizzata. Sul piano operativo, il dispositivo di contrasto della Guardia di Finanza è costituito dal servizio centrale, che io mi onoro di comandare ormai da 3 anni, che svolge prioritariamente compiti di coordinamento investigativo, analisi dei fenomeni mafiosi e supporto tecnico-operativo a favore dei 26 gruppi di investigazione che sono distribuiti sul territorio nazionale, nonché degli altri reparti della Guardia di Finanza che svolgono indagini in materia di antimafia. Per quanto concerne le attuali caratteristiche delle organizzazioni mafiose, segnalo che essi hanno assunto ormai da tempo, tutti noi lo sappiamo, una dimensione sempre più affaristica, radicandosi nei più svariati comparti economici, come dimostrano le indagini che noi svolgiamo quotidianamente, dal commercio di idrocarburi e oli minerali a quello dei metalli, dalla distribuzione commerciale al lavoro interinale, dai servizi correlati al ciclo dei rifiuti al mercato dell'edilizia e al settore turistico, senza tralasciare ovviamente il settore degli appalti di opere pubbliche al fine di intercettare i finanziamenti erogati per la realizzazione delle commesse. La forza intimidatrice, quello che noi chiamiamo metodo mafioso, si affianca oggi alla capacità di suggellare alleanze trasversali e accordi collusivi con facilitatori, ovvero imprenditori disonesti, pubblici funzionari infedeli e professionisti senza scrupoli, disposti a scendere a patti in nome della mutua convenienza con gli imprenditori collusi, che assumono oggi il ruolo di sospettabili schermi per operazioni di riciclaggio ed investimento di capitali illeciti, potendo contare quindi su ampie garanzie di solidità economica e attuare forme di concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori economici del settore che operano nel rispetto delle regole. In tale scenario le nuove tecnologie sono sempre più un moltiplicatore della pericolosità delle reti criminali, come dimostra il diffuso utilizzo dei telefoni criptati e delle criptovalute, moderno strumento utile anche per riciclare denaro di provenienza illecita, garantendo l'anonimato dell'utente mediante sistemi di crittografia. A titolo di esempio vi dico che recentemente con i colleghi di Napoli abbiamo sottoposto a sequestro proprio un wallet fisico nei confronti di un latitante che veniva rimpatriato in Italia, e su un wallet vi erano 1,8 milioni di euro, la valuta virtuale è la USDT. Questo per dire che un solo sequestro ci porta a 1,8 milioni, quasi 2 milioni di euro, ci fa capire la portata, le capacità e la pericolosità di questo strumento. E questo ci dice un'altra cosa importante, che è innegabile che le moderne mafie rappresentano una costante minaccia transnazionale alla sicurezza economica, che è uno degli obiettivi che persegue questa organizzazione, l'Osce. Le evidenze tratte dalle molteplici attività di servizio condotte dai nostri reparti mostrano che la criminalità di stampo mafioso ricorre frequentemente e in maniera sempre più raffinata, e questo è un punto che recenti indagini ci portano all'attenzione, all'evasione fiscale e agli altri reati economico-finanziari, tra cui quelli fallimentari, bancari e societari, non solo per sottrarsi al pagamento delle tasse e non pagare i fornitori, ma anche per dare un'apparenza di legalità a flussi finanziari riconducibili alle attività criminali poste in essere. Tali meccanismi fraudolenti si caratterizzano in maniera sempre più frequente, e questo è un altro fenomeno su cui richiamo la vostra attenzione, al coinvolgimento di sodalizi criminali di matrice cinese, che nel prestare i propri servizi basati su strutturati e sofisticati sistemi di underground banking, grazie alle ingenti disponibilità di denaro cash, operano anche per conto di gruppi criminali, non solo italiani ma anche stranieri, che necessitano di canali sempre più affidabili per il trasferimento di denaro all'estero oppure per procedere al riciclaggio dei propri proventi delittuosi. In tale ambito assumono particolare interesse, e questo è un ulteriore scenario che rinviene dalle nostre indagini, particolarmente attuale e preoccupante,
Ci sono anche delle interazioni in territorio italiano tra sodalizi cinesi, organizzazioni mafiose e gruppi criminali albanesi, dediti al traffico internazionale di stupefacenti. Faccio un esempio, un'operazione che abbiamo chiamato Tornado, che abbiamo condotto con i colleghi di Brescia, coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia e con la cooperazione di Europol, del Ministero dell'Interno italiano, degli amici delle forze di polizia albanesi, polacche e svizzere, con il supporto di Eurojust, sono stati tratti in arresto 57 soggetti appartenenti a 2 differenti organizzazioni criminali. Una di matrice albanese, come vi dicevo, dedica al narcotraffico, e una italo-cinese, attiva nel riciclaggio di denaro, frutto del narcotraffico, mediante l'utilizzo di fatture false pari a circa 375 milioni di euro, quindi un fenomeno che interessa tutti i paesi europei. In questo caso, grazie alle potenzialità e agli strumenti di cui possiamo avvalerci della normativa nazionale, la normativa italiana, abbiamo potuto procedere anche al sequestro di oltre 60 milioni di euro. Con particolare riguardo alle associazioni criminali originarie dell'area sud-orientale dell'Europa, oggetto della presente sessione della Conferenza, quella che attualmente merita da parte nostra particolare attenzione è sicuramente la criminalità di matrice albanese. I sodalizi criminali albanesi hanno acquisito nel tempo un ruolo di primaria rilevanza nella gestione del narcotraffico, coniugando i caratteri propri delle mafie tradizionali, quindi rigida disciplina interna, struttura organizzata in clan, affidabilità e tenuta endogena, ed elementi innovativi moderni, quali la capacità di reinvestire i proventi illeciti in attività economiche e l'utilizzo di moderne tecnologie. Nel settore del narcotraffico, le organizzazioni criminali schipetarie costituiscono oggi ormai un player mondiale, in grado di gestire i traffici di diversi tipi di sostanze. In particolare, per quanto concerne la cocaina, curano ogni fase della catena di approvvigionamento e della successiva distribuzione della sostanza nel territorio europeo, utilizzando, come penso molti di voi sanno, quali canali di ingresso i principali porti europei, quindi Rotterdam, Anversa, Barcellona, Gioia Tauro in Italia. Nello specifico, le cellule che compongono il network criminale, sovente collegate fra di loro, si avvalgono di una fitta rete di associati in contatto con personaggi di alto spessore, gli high value targets, dislocati in vari paesi europei e risultano coordinate direttamente dall'Albania, dove spesso risiedono i capi delle organizzazioni. Questi ultimi hanno stretto forti legami anche con i maggiori produttori sudamericani di cocaina. Si rileva altresì la presenza in Turchia e negli Emirati Arabi. Inoltre, questo è un aspetto molto importante, la nostra esperienza operativa dimostra che le organizzazioni criminali di origine albanese interagiscono con le mafie italiane. Nessuna regione italiana, sulla base delle indagini che stiamo svolgendo, è immune da azioni criminali coordinate, dirette o comunque con partecipazione di trafficanti albanesi. Infatti il fenomeno è oggetto di indagini svolte da numerosi reparti della Guardia di Finanza, delegati ovviamente dalle competenti autorità giudiziarie. Come dicevo all'inizio del mio intervento, la descrizione degli attuali assetti e dei trend evolutivi delle organizzazioni criminali lascia trasparire in maniera evidente che le mafie oderne si caratterizzano, seppure con peculiarità tra le varie organizzazioni, per un denominatore comune che è costituito da una vocazione altamente imprenditoriale, spesso avente connotazioni internazionali. A riguardo, l'azione di contrasto della Guardia di Finanza si sviluppa mediante le seguenti principali linee di intervento: sistematica aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, anche avvalendosi di sempre più performanti strumenti di informatica operativa, capaci di elaborare grandi masse di dati che noi possiamo acquisire dalle numerose banche dati di cui disponiamo, vengono acquisiti in maniera massiva, rapidamente, con precisione, e abbiamo poi elaborato in house un software, un applicativo che consente un'automatica elaborazione di risultati di quello che noi acquisiamo dalle banche dati e la predisposizione di schede individuali patrimoniali che in automatico ci dicono qual è il profilo patrimoniale, reddituale e, laddove procediamo con indagini finanziarie, anche bancario dei nostri target.
Un ulteriore aspetto importante è l'analisi dei flussi finanziari sospetti, valorizzando il patrimonio informativo delle segnalazioni per operazioni sospette ed intensificando l'attività di monitoraggio ovviamente di Internet. Oggi il dark web è un mondo parallelo dove possiamo trovare di tutto. Il costante impulso ovviamente alla collaborazione internazionale è un approccio trasversale al fenomeno mafioso, al fine di individuare i reati spia, cosiddetti reati spia di cui vi parlavo all'inizio, di natura economico-patrimoniale. Qualche dato per farvi capire l'attività che svolgiamo, ma soprattutto il potere economico che oggi hanno le mafie. Nel 2024 abbiamo avanzato proposte di sequestro di beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie alle autorità giudiziarie per quasi 3 miliardi di euro. Mentre abbiamo sottoposto a sequestro in esecuzione di provvedimenti delle autorità giudiziarie, e richiamo l'importanza della nostra normativa antimafia, per circa 2 miliardi di euro. Ciò significa che questi sono soldi sottratti alle mafie e ci dicono quanto sono forti e pervasive le loro capacità di radicarsi nel nostro tessuto economico. Mi avvio alle conclusioni per rispettare i 10 minuti che mi sono stati assegnati. Come tutti sappiamo, la criminalità organizzata ha assunto ormai una connotazione transnazionale, costituendo un pericolo costante e crescente per la sicurezza degli Stati e delle loro economie. Lo hanno ribadito anche gli illustri relatori che mi hanno preceduto. Pertanto, noi come Guardia di Finanza siamo fermamente convinti che è sempre più importante assicurare la costante condivisione delle informazioni e delle esperienze operative tra gli organi investigativi a livello europeo e internazionale, così per gli organi giudiziari e come in questo caso anche per quelli parlamentari. Dal punto di vista investigativo noi stiamo approfondendo ogni sforzo per dare sempre maggiore impulso alle squadre investigative comuni che consentono una cooperazione basata su rapporti diretti ed immediati tra i magistrati e le forze dell'ordine dei diversi Stati. Si tratta, per quanto riguarda la nostra esperienza, di un metodo di lavoro fondamentale. Il ricorso agli strumenti di ausilio all'individuazione dei beni detenuti all'estero. Mi riferisco alla rete degli Asset Recovery Office e all'innovativo strumento della Silver Notice recentemente introdotto da Interpol su proposta italiana. L'attivazione degli strumenti di cooperazione disponibili, quali la rete operativa antimafia ETON, che è coordinata da Europol ed Eurojust, e del progetto ICANN, Interpol Cooperation Against Ndrangheta, costituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale. Ben vengano quindi le iniziative come quella a cui stiamo partecipando, indispensabili per favorire un approccio comune, condiviso e sempre più incisivo nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, peraltro nel solco di quello che ci ha insegnato il giudice Falcone, che come tutti ricordiamo fu il primo a collaborare con gli Stati Uniti nella famosa operazione Pizza Connection. E ciò per riaffermare i valori imprescindibili della legalità e del rispetto delle regole per i nostri cittadini. Grazie per l'attenzione. Thank you very much for your presentation, Mayor Van der Walle. Let us move to the last speaker of this session, Mr. Sasha Stramp, working for the OSCE Secretariat, where he holds the position of Senior Program and Analysis Officer in the Strategic Police Matter Unit of the Transnational Threats Department. Dear Mr. Stramp, thank you for joining our panel today. We look forward to hearing more about the OSCE's activities and perspectives to counter transnational threats and organized crime. Please, sir, you have the floor. Thank you. Thank you very much for inviting the Secretariat to participate today. Thank you to the Special Representative and thank you to the Chair. I would like to spend the next few minutes to talk a little bit about what the OSCE is concretely doing on the ground to combat organized crime in Southeastern Europe. Now first, just a very quick look at what it is we're actually trying to address. Organized crime is undergoing some very fundamental changes. The excerpt that you read here is actually from the EU Serious and Organized Crime Threat Assessment, which was very recently released. This, of course, focuses on the EU,
but I think there are some universal insights there. And part of these insights are that there is a very profound transformation of organized crime and acceleration through technology, such as artificial intelligence, the blockchain, and others, and that this is making organized crime more dangerous, in fact. Now, if we look at organized crime specifically in the region that we're concerned with today, in Southeastern Europe, we can see that there's a significant impact of the so-called Balkan route, so criminal trafficking routes that are transiting the region. We see the large-scale trafficking of drugs and other illicit commodities. I think tobacco was mentioned earlier, for instance. We see large-scale migrant smuggling and trafficking in human beings. There are also other phenomena like corruption, cybercrime, trafficking in illegal firearms, various frauds, environmental crime. So this is information that we regularly collect from the field operations that are based in the region. And as you can see, the OSCE has been present there for many, many years, for many decades, in fact. And of course, mandates change, the shape and the responsibilities of the missions have changed. But I think working with law enforcement has been a key component of most of these missions for a long, long time. I don't want to go into much detail here, just to give you an overview of the mandate. So the Permanent Council, the Ministerial Council has thought it fit to furnish us with a very broad mandate to address different phenomena in the area of organized crime. So we have a very robust mandate to address these issues across the OSCE region, and particularly in Southeastern Europe. I want to draw your attention to an annual report that we produce, which is the annual report of the Secretary General on police-related activities. This is an account of all activities that the OSCE implements in the field together with police-related organizations, so more broadly speaking with law enforcement. And a large part of these activities are intended to address organized crime. To give you an overview of what occurred last year, so we roughly separate the activities that the OSCE implements in this area in two distinct categories. On one hand, we're looking at enhancing law enforcement capacities, so enabling law enforcement to be more effective and efficient. And on the other hand, we implement activities that are meant to address directly transnational threats. In last year, just to give you an idea of the scope and the scale, police-related activities that were organized by the field operations in Southeastern Europe involved 15,644 participants. This is not just law enforcement, it's also civil society organizations, other stakeholders, but I think you can see that there is a really broad effort, and this involves a lot of people trying to assist in the fight against organized crime. So I will look just very briefly at some of the concrete activities that are being implemented by the field operations, and this is from last year. There's much more going on, but just to give you an idea and a flavor of the types of things that are being implemented on the ground. Now, if we look at the first area where we're building capacity, when we look at the area of border security and arms control, for instance, in Bosnia and Herzegovina, we had a very large training course on arms storage to reduce the risk of these arms disappearing or being stored incorrectly. In terms of intelligence-led policing, investigative capacities, for instance, in Albania, we had training courses on advanced information and intelligence analysis, and that also included the donation of the equipment that is needed to do these very modern analysis processes. In Kosovo, we had a big push and a workshop on asset confiscation and money laundering and joint financial investigations, which is intended to really enhance the interagency cooperation in Kosovo, so making the different agencies work with each other. And then in terms of institutional reform,
We had in Serbia, just one example, the implementation of a case management system, which is a really hands-on help for the authorities there to enable them to manage cases, to gain an overview of what's happening. This is another very concrete example. So this is the training programs for the anti-narcotics police investigators in Kosovo, and this is a very comprehensive program, and that entailed creating awareness of IEDs and explosives that they might encounter as part of their investigations, how to safely handle hazardous materials, which is increasingly relevant in drug investigations, how to carry out safe facility and vehicle searches, and then also how to do tactical training in hostile environments. So now if we're looking at addressing specific threats, we also have a lot of activity here. So in terms of addressing corruption, again in Kosovo, we had a specialized training on political corruption and illicit financing. There have been training activities on the dark web and cybercrime and similar things. Also, we're trying to address environmental crime, for instance in Montenegro, through a workshop on illegal logging and wildlife trafficking, and that was actually a regional workshop that addressed the entire region. And again, we also address other issues like financial crime and asset recovery. So the OSCE runs a very comprehensive asset recovery program that works with all the countries in the region. And we are also helping the countries in the region tackle trafficking in drugs and other illicit commodities. For instance, the trafficking in cultural goods in the region. And of course, we also have programs that address directly trafficking in human beings. One element I would like to highlight perhaps is a conference that was organized in Montenegro, again a regional conference that sought to for the first time address the issue of trafficking human beings in supply chains. So this was a first for the region, and I think quite a significant success. Of course, we not only have the field operations who are implementing activities in Southeastern Europe, we also have the OSCE Secretariat, where I'm based, and the other institutions. I'll be brief about this, but we have a very comprehensive program in the Transnational Threats Department, in particular in my unit, where we address organized crime, the trafficking of different substances, firearms, asset recovery, community policing, crime analysis. We look at women in policing, how to advance there, and also address cybercrime and gender-based violence. And there are a lot of activities that are falling in this category. We have a regional cooperation framework for these different parts of our mandate. We organize training activities, we lend institutional support, and we provide gender-responsive interventions. I mentioned asset recovery, and I think very important would also be to mention the youth engagement and youth crime prevention. We also want to generate knowledge and insights, so we are engaging in research. Here are some examples of recent publications that we have. Understanding the role of women in organized crime, which is a topic that's quite overlooked in a lot of cases. We're trying to close a knowledge gap there. We're looking at the role of financial literacy in youth crime prevention, how to ensure human rights compliance in cybercrime investigations, and how to build effective police-public partnerships. We're not the only unit in the Transnational Threats Department. We also have our colleagues working in the Action Against Terrorism unit. They are working on countering terrorist financing. They target also the nexus between crime and terrorism online, and they engage in capacity building, cross-border evidence gathering. We also have the Border Security and Management unit, and here we're looking at everything that's relevant to border security, so detection of foreign documents, also what I already mentioned, the trafficking in cultural property, and then also working on the area that's very much in the forefront right now, also in the EU, which is the advanced passenger information analysis.
Also in the Secretariat, we have the Office of the Special Representative on Countering Trafficking in Human Beings. They're obviously looking more on the THB side, also responding to the refugee crisis caused by the war against Ukraine. We have activities that are more related to financial intelligence, encountering THB, and then also regional capacity building. Then we have the Office of the Coordinator for Economic and Environmental Activities, and here we again, maybe organized crime is not their main mandate, but they're still looking at this from a lens of virtual asset regulation and asset tracing. We cooperate very closely with them on asset recovery, and they also engage in regional coordination. And not to neglect our colleagues that are based in Warsaw for the Office of Democratic Institutions and Human Rights. Again, not their main focus, but they do have some activities who are very much focused on countering organized crime. Again, here terrorism and organized crime as a nexus, hate crime investigations, also institutional reform, so building human rights into anti-organized crime responses and other cross-cutting approaches. And that's a very brief overview of a lot of different activities. If you're interested to learn more, I would invite you to consult the annual report or to contact us. Thank you. Thank you, dear Mr. Straub, for your presentation. And now, with this, we have reached the end of the panel address, and now I open the floor for any questions or comments. I have a list of about 6 persons who ask for the floor. Okay, 7. We will start, and I will collect also the additional names. So we will. I will give the floor to Liliana Tanqui, National Assembly of French Republic, Deputy Head of the Delegation, and followed by Mr. Mitiu Fatmir from Albania. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to thank the Chamber of Deputies for organizing this event to discuss strategies for combating organized crime, corruption, and terrorism. I would also like to take the opportunity to welcome President Macron's visit to Rome 2 days ago to Prime Minister Meloni, which demonstrates a shared desire to work towards strengthening sovereignty and security in Europe. By promoting interparliamentary cooperation, knowledge sharing, and innovation in the combating strategies, the conference aims to strengthen the collective capacity of member states to meet the challenges posed by organized crime. France stands firmly committed alongside the OSCE and our partners to strengthening security and stability in Southeast Europe. Since the 90s, the OSCE has deployed 6 field missions in the Western Balkans, working to reinforce the rule of law, promote reconciliation, support democratic governance, and crucially fight organized crime. In this context, France has taken concrete action. Together with Germany, we launched a key initiative, the Roadmap for the Control of Small Arms and Light Weapons in the Western Balkans. This initiative aims to reduce the illegal proliferation of weapons by harmonizing legislation, strengthening stockpile management, enhancing tracing mechanism, and physically collecting and destroying arms. It is a tangible contribution to countering, tracking, and organized crime. Beyond the OSCE, the engagement is part of France's comprehensive strategy for the Western Balkans, launched in 2019. It is built on 5 pillars, including peace and security and the rule of law. France works with governments across the region to build stronger capabilities in combating organized crimes, corruption, tracking, and cyber threats. We support judicial reforms, encourage regional police and judicial cooperation, actively contribute to EU, NATO, and OSCE missions on the ground.
For more than 20 years, a dedicated French interministerial security hub has been operating in Belgrade to coordinate our efforts in Southeast Europe. Most recently, France co-funded with Slovenia the Western Balkan Cyber Capacity Center in Podgorica to help the region counter cybercrime, enhance cybersecurity, and strengthen the digital diplomacy. In conclusion, France is working with resolve to help make the Western Balkans a space of stability, rule of law, and shared prosperity. Yet no national strategy can succeed without strong international cooperation. And I would like to ask the panel two questions. At the time when the region is particularly exposed to attempts at foreign influence and interference, especially in the political, information and security spheres, what action does the OSCE plan to reinforce in order to better detect, prevent, and counter these hybrid threats? And how can we as parliamentarians contribute to supporting these efforts while safeguarding the sovereignty of our partners' democratic institutions? Thank you for attention. Thank you, dear Liliana. And now the floor is to Mr. Matthew Fatmir from Albania, followed by Milena Apostolaki from Greece. Mr. Matthew. Thank you very much, Kyriakos. I want to thank our friends from Italy to organizing this really great event, and I want to thank also all the speakers. Grazie mille, Generale, veramente le informazioni che hai dato non è che mi hanno fatto comodo, perché l'Albania nelle informazioni è collegata con la criminalità organizzata e la mafia, ma la verità è la verità. Detto da un italiano siamo sì. sullo stesso piano. Sì, sì. Allora, just to go a little bit more, to give an explanation about what is happening in my understanding. So we all have seen that movie called Narcos in Netflix, which some people in Mexico, starting in a remote area, cultivating marijuana, cannabis, and then they get stronger and stronger. They had plantation, they bribed police, and they bribed government. They also finally elected the president of the country because of the power of the money and the connection of organized crime with the politicians. And in my belief, that quote that was more than 100 years ago, that power tends to corrupt and absolute power is absolute corruption, means a lot about, you know, where we are heading in some countries, especially in Southeast Europe. So the biggest concern that we should address is the collusion of the organized crime, drug trafficking with the government. Because you mentioned, you know, some of the key, you know, mafia people, organized crime people, they reside in Albania or other countries. And that exchange of information should make the law enforcement to work and try to attack them. But sometimes we see the reluctance or also working in another direction. And let me just mention you what happened in the last parliamentary elections in Albania, based on ODIHR OSCE report. So this report presented the concern about criminal groups buying votes and intimidating the voters. In last parliament, through Sky CC that, you know, Mr. Terzic mentioned, was found that in an area like Durrës, you know well, you know, 3 MPs were assigned by organized crime groups close to the government to get seats in the parliament. Now, 2 examples in Durrës and Elbasan. People which are not known, people that have no, you know, public performance, young people with no experience, they get 3 times more votes than, you know, politicians or government officials, even more than the prime minister. So how they get the votes? Because the organized crime this time was tasked to support them and support them with the votes, and they can get more votes than the politicians can get. But this shows exactly to what stand we are in certain countries. And that's why the question is because the lack of rule of law is about power. And that's, you know, when you don't have respect of Constitution, if you don't have respect of the rule of law, you don't fight the corruption, you end up to collude with the organized crime. So this is a big concern, and especially when
A previous speaker also spoke about follow the money. And it's easy to follow the money, where the money goes, especially in construction, where more than 80% of the investment doesn't come through banks, is money laundering. The main concern that you mentioned in your report as well is the connection with South America. So thousands of young people from Albania, also Montenegro, Serbia, and other countries in the Balkans, they now reside in South America countries in direct contact with drug cartels. And recently we had a visit of ICTAP in Albania from the US, raising the concern about fighting drug cartels. This is not, something that we used to have it before. So that's where the extent of organized crime is right now. So, but to conclude, I'll say we need governments that should understand the power is about serving to the people and not to themselves. It's not about corruption. It's not about money laundering. It's not about connection with organized crime. They should do the opposite, to fight the organized crime, to fight the money laundering, and to fight the corruption. And we hope in this cooperation to a good understanding with Italy and also European countries. We all want to be Europeans, but Europe is not for the leaders, it's for the people. And Europe is the Europe of rule of law. So we cannot have two pictures when OSCE or the report or European Parliament report presents facts of collusion of organized crime with corruption, vote buying, and vote intimidation, and next day we have leaders of Europe praising the government that they are the best and they are doing the best, even without really touching and reading their own reports. So I hope that we can come to a standard of understanding what is true and how we can fight. That's why I said, it didn't make me feel comfortable, but the truth is the truth, and we should find a way to fight against organized crime and drug trafficking. Thank you. Thank you, Mr. Fatmir. And now Ms. Elena Apostolaki from Greece, followed by Mr. Kemal Çelik from Turkey. Thank you. So, dear colleagues, there's no doubt that organized crime in Southeastern Europe is one of the most important and topical issues of concern to us. It is a problem that affects the countries member of our organization on many levels and requires immediate and effective action. It takes various forms in Southeastern Europe, from drug trafficking to arms smuggling and human trafficking. Criminal groups act in a systematic and coordinated manner, exploiting the weaknesses of the system. Criminal organizations have become increasingly structured, and they are not only drivers of illicit activities, but also significant economic players. Organized crime groups are now exploiting new tools, such as the use of AI, such as cryptocurrencies, the integration of modern means, the use of legitimate businesses through which the proceeds of their illegal activities are legalized, while at the same time it becomes more difficult to identify them due to the legitimate cover offered by front companies and the use of corruption as a means of achieving and consolidating their activities, with a tendency to digitalize it, with the ultimate aim of avoiding prosecution against them. This is why tackling them requires stronger cooperation. Organized crime groups operating in the Southeastern European countries usually have close links with their counterparts in other countries of the region. The most important thing to address is this: the cross-border dimension of organized crime in its various forms. Greece has always supported the strengthening of cooperation with the Western Balkan countries in the fight against organized crime. To handle this challenge, we must take collective action. Within the framework of the OSCE in Europe, important initiatives have been taken to fight organized crime. The previous speaker mentioned them. For example, this initiative of establishing the Permanent Conference of Prosecutors of Organized Crime in 2016 has been very important. Through this conference,
the exchange of information and mutual informal cooperation between prosecutors of organized crime, anti-corruption, and economic crime was of major importance. So let me add some suggestions aiming to tackle organized crime in a more effective way. Enhancing international cooperation. Cooperation between European countries and international organizations is vital in the fight against organized crime, so we have to insist. Enhancing police investigation by increasing resources and training of police officers, a tool that can help in identifying and prosecuting criminals fast and more effective. And finally, let's examine the option of creating a special fund that will use the confiscated products of finance actions to face organized crime and finance the needed actions. Through dialogue, exchange of practices and cooperation, we can succeed, always on the stable basis of cooperation among our countries. Thank you. Thank you, Ms. Milena. And now the floor is to Mr. Kemal Çelik from Turkey, followed by Giov from Montenegro. Evet. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Mafya ve organize suçlarla mücadelede başarılı çalışmaları ve operasyonları nedeniyle İtalyan hükümeti nezdinde sunuyorum. Avrupa'yı doğrudan ilgilendiren Suriye'deki gelişmelerle sözüme başlamak istiyorum. Sayın Başkan, Suriye'de Everybody hearing the translation? Please continue. Mr. Çelik, can you continue? English. Yes, please. Can we continue? The microphone for perhaps. Yes, I will. I'm hear you. Yes, please, Mr. Çelik. Yes. The microphone doesn't work. The microphone, please. Doesn't work. Okay, we can continue with the intervention of Mr. Çelik. It was a technical problem before, and it was solved. You can't use the microphone, doesn't work. On another note, can we add the Algerian delegation would like to take the floor? Okay. Mr. Çelik, can we continue with the other speaker, and we will come back until the technical problem will be solved in the frame of the translation. So sorry for this. So the next speaker is Giov, Montenegro. Sorry? All microphones are down. So They just can do hold here. on.
Questo funziona, eh? Yes, please, Montenegro, and we will come back. Jebrosima from Montenegro. Može na govornicu da izađe. So general. Can the speaker come here to the microphone here to make to speak from here? Yes, please. Turkish. Sorry for the inconvenience. Sorry. So sorry. Okay. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Mafya ve organize suçlarla mücadeleden ve operasyonlar dolayısıyla İtalyan hükümeti nezdinde İtalyan güvenlik teşkilatlarına çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum onları. Güneydoğu Avrupa'yı doğrudan ilgilendiren Suriye'deki gelişmeler üzerinde söze başlamak istiyorum. Sayın Başkan, Suriye'de ülkenin bütünlüğünü sağlayan, birleştirici ve istikrarlı bir yönetimi başta Türkiye ve İsrail olmak üzere Avrupa ve bölge ülkeleri için böyle bir yönetim, istikrarlı bir yönetim son derece önemlidir. Bu nedenle Suriye hükümetinin bu çabalarını açık bir şekilde desteklemeliyiz. Göçlerin, organize suçların, kaçakçılığın sebebi ülkelerdeki savaşlar ve istikrarsızlıklardır. Dolayısıyla AGİTPA Suriye'deki bu çabalara açık destek veren eylem ve girişimlerde bulunmalıdır. Bu kapsamda Suriye yönetimiyle temasa geçmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu özellikle belirtmek istedim. Ayrıca Rusya ve Ukrayna barış görüşmeleri de Avrupa'nın güvenliği açısından son derece önemlidir ve İstanbul'da bugün bir barış görüşmeleri devam ediyor. İnşallah barışın sağlanması yönünde önemli gelişmelerin işaretlerini almaktayız. Bu nedenle Rusya'yı dışlayıcı politikalar yerine barışı sağlayıcı ve savaşı sona erdirmeyi öne almalıyız. Bu çerçevede AGİTPA'nın her iki ülke ile temasa geçerek çatışmaları bitirici ve barışı sağlayıcı çabaları çok önemlidir. Her iki ülke için AGİTPA'nın çabaları çok değerlidir. Bunu özellikle belirtmek istedim. Saygılar sunuyorum. Thank you, Mr. Celik. Now the floor is to Ms. Jevrosima from Montenegro. Okay, let's try now. I think that we can hear each other. Grazie cari colleghi e amici per la vostra ospitalità. È sempre un piacere essere a Roma. And thank you to all speakers also for the very informative presentations. Although as representative of Montenegro, I wasn't very comfortable listening to the situation, but it is very important to speak openly and loudly about our problems, because that's the only way how we can resolve our common issues. Unfortunately, we could hear that organized group very often collaborate much better between themselves than our diplomacy is working and communicating between each others. Especially this situation is challenging in the Western Balkans. And that is something that we need to improve in fight against organized criminal groups. Also, these platforms are very useful for exchanging our
practice, to share best practices, and since you all can hear, our organized groups that are operating on our territories they are communicating very well between themselves. So we have to have strong law mechanisms to combat and to win in this fight. Also, we could hear that organized groups don't have any challenges in terms of collaboration, and they don't have nationality, and they speak only one language, the profit. So we also have to unite and to collaborate in fight against them. And I had very much questions to ask, and probably I will talk to you during the breaks. But I will use this opportunity to ask the Miss from Greece. Hopefully she's online. How do shifting geopolitical dynamics in Southeast Europe influence the operations and alliance of organized crime, criminal networks in the region? Because we are aware that we are not the island, and every shift in the geopolitical situation affects all region. And also I have one question to other experts in the field regarding on the structure or leadership of organized crimes. Do we have any kind of new pattern, since we noticed the less structured organizations in the terrorist groups? Do we have the same trends when it comes to organized crime groups? Thank you. Thank you very much. And now the floor is to Mr. Emanuele Lopefito from Italy, followed by Mr. Sirigos from Greece, and then Mr. Cheikh from Algeria. Thank you very much. Thank you very much to the organization of this forum. It has been, right till now, very, very interesting. I really thank to the panelists. I will be quick. We are just coming back from US, and we spoke with some agency and about terrorism and crime organizations. They were speaking about Hezbollah as one of their biggest, we can say, threats that the US and America is facing, meaning that is an international organization, crime organization. Listening to you, I was listening about very dangerous crime organization, but they are more local to the area where we are living, or where we are, everybody of us living or coming from. I was just wondering if those organizations are more local, or there are some other organizations that are organized in a wider area than the OC region. Just a curiosity. Thank you very much. And now Mr. Sirigos. Thank you, Mr. President. Let me start by expressing our thanks to the Italian organizers, and especially to Eugenio Zoffili, for their hospitality. Thanks. As a country of the Balkans, we have heard with great interest the present session, and we want to thank the speakers, as well as the Vice President, Kyriakos Hatzigianni, for his moderation.
We are very concerned about the situation in Albania, which continues to grapple with significant challenges related to drug trafficking and money laundering, especially the facts mentioned by Major General Antonio Quintavalle Cecere about the Albanian mafia and its relationship with South America were really revealing as well as alarming. It is common ground that Albanian-led criminal networks have expanded their operations internationally, notably trafficking cocaine from South America into Europe. Domestically, in Albania, money laundering remains a serious issue, with estimates suggesting that between 300 million up to 700 million euros of illicit funds are funneled through sectors like construction and real estate annually. This estimate stems from research from the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Over a 3-year period, approximately 1.6 billion euros was laundered via the construction industry, with a significant portion of new developments in Tirana financed by entities lacking transparent financial backing. We hear that Albania intensifies its anti-corruption measures and judicial reforms to effectively combat these criminal networks and money laundering. Nevertheless, if someone visits the center of Tirana or the coastal area, especially in Himare, he will be impressed by the scale and number of constructions. I hear about money laundering, and my question is very simple. What is being done about something so obvious like the control of money in the construction industry in Tirana as well as in the coastline in the area of Himare? Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sirigo. And now the floor is to Mr. Chaik from Algeria. Please. قلت سيد الرئيس، زملاء النواب الأعزاء، الضيوف الكرام، يشارك الوفد الجزائري في هذا المؤتمر الهام الذي يعقد في روما، هذه المدينة ذات الرمزية الكبيرة في بلد صديق إيطاليا، الشريك الاستراتيجي للجزائر والداعم الثابت في أحلك سنوات تاريخنا المعاصر. لا تزال هذه الصداقة متجسدة اليوم في التعاون الثنائي والالتزام المشترك في المنتديات المتعددة الأطراف مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. اسمحوا لي أن أعبر باسمي وباسم الجزائر عن رؤيتنا الواضحة والثابتة في مجال التعاون الدولي، رؤية تستند إلى الاحترام المتبادل، سيادة الدول، عدم التدخل في شؤون الداخلية والتضامن بين الشعوب. الجزائر التي تمتلك تاريخا نضاليا في سبيل الاستقلال وترتبط ارتباطا عميقا بحرية الشعوب تمد اليوم يدها إلى كافة أعضاء المجتمع الدولي دون تمييز، عدا بعض الاستثناءات القليلة التي تواصل معارضة مبادئنا الأساسية. وهذه المبادئ هي مبادئ القانون الدولي التي دافعنا عنها بشدة وسنواصل الدفاع عنها: السيادة الوطنية، كرامة الشعوب، واحترام الخيارات السيادية لكل دولة. تعمل بلدنا بمسؤولية وثبات لبناء شراكات رابحة للجميع، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف. سياستنا الخارجية منفتحة واستباقية ومتجهة نحو المستقبل. الجزائر مقتنعة بأن التنمية المستدامة، الاستقرار والسلام في العالم لا يتم تحقيقهما إلا عبر
تحقيقها إلا عبر الحوار، التعاون الاقتصادي، التبادل الثقافي والعلمي والتكنولوجي. الجزائر كشريك متوسطي فاعل في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واجهت منذ وقت مبكر تحديات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. منذ تسعينيات القرن الماضي خاض بلدنا حربا عبر غير متكافئة ضد شبكات الإرهاب، مكتشفا في الوقت نفسه تعقيدات التداخل بين الإرهاب، الاتجار بالمخدرات، الأسلحة، الأشخاص، تبييض الأموال، ومؤخرا الجرائم الإلكترونية. مستفيدة من هذه التجربة القاسية، وضعت الجزائر استراتيجية واضحة وطنية متعددة الأبعاد لمكافحة الجرائم المنظمة، ترتكز على 3 أركان أساسية: إطار قانوني قوي ومتطور، اعتماد على قوانين هيكلية، وكذلك تحديث مستمر للمنظومة الجنائية لتجريم أشكال الجريمة الحديثة العابرة للحدود بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، اعتماد إجراءات مصادرة موسعة تسمح بالمتابعة دون الحاجة لحكم جنائي نهائي، الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية، ونذكر باليرمو سنة 2000 وميريدا 2003 والآليات الإقليمية ذات الصلة. كذلك هناك نظام مؤسساتي منسق ومحترف يتمثل في إنشاء هيئات متخصصة مثل المكتب المركزي لمكافحة الفساد، وحدة معالجة المعلومات المالية، دوائر قضائية متخصصة تعكس استقلالية النيابة العامة، نشر قدرات بشرية وتقنية متقدمة لخدمة الاستخبارات ومراقبة تدفقات الجرائم، إرساء آليات تنسيق بين المؤسسات، القضاء، الأمن والاستخبارات. كذلك الركن الثالث إعادة استخدام اجتماعي وشفاف للأموال المصادرة. الجزائر ترفض النهج العقابي البحت للمصادرة، وتدعو إلى تحويل أخلاقي واجتماعي للأصول عبر المشروعية، بتخصيص الممتلكات المصادرة لمشاريع عامة واجتماعية كالمساكن، المستشفيات، استقبال الضحايا، وكذلك المساهمة في برامج إعادة الإدماج. كذلك مشاركة تدريجية للمجتمع المدني في إدارة الأموال المصادرة، وإطلاق إصلاحات تشريعية مستوحاة من النماذج الأوروبية لترسيخ هذا المنطق في القانون. بصفتها فاعل ملتزم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تدافع الجزائر عن رؤية ترتكز على الاحترام المتبادل، المساواة بين الشركاء، والمعاملة بالمثل في الالتزامات، وتدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنطقة المتوسط، لا سيما من خلال إنشاء منصات مشتركة لمواجهة التهديدات العابرة. كذلك زيادة التبادلات البرلمانية ليس للإعلان فقط بل للعمل العملي عبر منتديات تشريعية وتبادل للممارسات الجدية. بناء تضامن قضائي دولي لتسهيل تحديد ومصادرة وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج من خلال تبسيط الإجراءات وجعل التعاون القضائي أكثر فعالية. لن تكون أوروبا آمنة بدون استقرار واجهتها الجنوبية. الجزائر تؤكد بقوة أن أمن أوروبا يبدأ من جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بتحويل هذه الحقيقة الجيوسياسية إلى واقع عملي عبر مشاريع تنموية مشتركة وشاملة، برامج تدريبية، ودمج اقتصادي مشترك، رؤية مشتركة للتحديات العالمية للأمن والعدالة. أخيرا أود أن أؤكد بوضوح وإيمان أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود لا يمكن أن تكون انتقائية أو غير متكافئة، يجب أن تكون عالمية متسقة وأخلاقية في زمن التحولات الرقمية والمناخية والجيوسياسية. مسؤوليتنا الجماعية عظيمة، لا يمكننا التسامح مع عالم تنتقل فيه الأموال القذرة
أسرع من العدالة، حيث تداس سيادة الدول من قبل شبكات المافيا، ويعيق التعاون بمبدأ معايير مزدوجة. الجزائر مستعدة للقيام بدورها احتراما للقانون الدولي وبإرادة سياسية قوية ورؤية إنسانية تمد يدها لكل شركائها بروح ثقة متبادلة ووعي استراتيجي وأخوة دائمة. أود أن أعبر عن امتناني العميق للبرلمان الإيطالي والسلطات الإيطالية لجودة استقبالهم ودقة تنظيمهم والتزامهم الصادق من أجل السلام والحق والأمن. شكرا. Thank you very much. And now the floor is to dear Hélène from Belgium. Thank you so much. Thank you, Mr. President. First, I want to thank the Italian delegation and especially Mr. Zoffili for organizing this conference. And of course, thanks to the speakers for their interventions. Colleagues, in Southeast Europe, organized crime poses a major challenge due to cross-border crimes such as drug trafficking, human trafficking, and money laundering. The region benefits from strong cooperation between countries with a focus on information exchange, joint operation, and harmonization of legislation. Initiatives such as SECI and support from international organizations such as the EU and Interpol reinforce this approach. Capacity building, technological innovations, and public-private partnership improve the effectiveness of investigation and prosecution. At the same time, corruption and limited resources remain a challenge. By sharing best practices and encouraging regional cooperation, the fight against organized crime in Southeast Europe can be strengthened and security in the region improved. In my opinion, a few points of attention. The first, protection of national sovereignty. Cross-border cooperation can be useful, but we must not allow the EU or other international entities to undermine our national legislation and sovereignty. The EU should not interfere in the internal security and justice policies of member states. We must be able to determine for ourselves what cooperation is necessary and what approach works best for our national situation. The second, stricter border control. Organized crime and terrorism exploit open borders. We must better guard our borders to prevent members of criminal and terrorist networks from moving freely throughout Europe. And third and last, rejection of soft policy approaches. We cannot tolerate criminal networks establishing themselves in Europe and thriving there because of weak legislation or a soft approach. It is essential to introduce harsh penalties for those involved in organized crime and terrorism, to dry up criminals' financial resources, and to drastically increase the likelihoods of them being caught. All of this is fairly useless without faster judicial procedures. But care must be taken not to criminalize the entire population and subject them to a surveillance society in which criminals often get away scot-free. I'm curious to hear your point of view. Thank you very much. So, as we have finished with the list, I will please the panelists to try to respond to all the questions and try to give a collective answer to the main of the questions. I will ask Mr. Stramp and then Professor Mbozis through the internet. Please. Many interesting questions. I'll start at the top. The question from a colleague from France about how to prevent hybrid threats. I mean, at the end of the day, the motivation for a threat is not really, doesn't really have an impact on how it manifests. So we need to equip our law enforcement authorities with the ability to respond to the threats that are there. And if they're utilized by state actors, of course, they can be amplified in a certain way. But I think we need to make sure that the basics are in place so law enforcement authorities can not necessarily prevent, because that's not always the role of law enforcement, but at least detect and then mitigate threats and deal with them.
So I think this is very important, because this hybrid threat scenario is always a bit sort of ominous, but there are very concrete actions that can be countered with effective law enforcement. I take the question by Montenegro on the question on leadership in organized crime. So I'm not really responding in my current role, I have to say. Previously, I worked for Europol for 10 years, and I looked at the strategic picture of serious and organized crime in quite some detail there. What we know from investigations like EncroChat and Sky ACC is that there's a really broad spectrum of types of criminal organizations. What we've found back then is that in many cases, yes, you do still have these sort of hierarchical, very integrated organizations, but on the other hand, and perhaps even more difficult to tackle, you have these very dispersed networks of people who are communicating, people coming in and out of a network, so not really an organization, but more of a network. And I think this is something that's been proliferating, not just in Europe, but also much broader than that. In terms of criminal organizations, I mean, criminal organizations are, the threatening ones are operating globally. So we've heard at length about the Albanian criminal organizations. I think there are many more. And also in Southeastern Europe, it's not just the Albanians, it's also there are other nationalities that are very active in the importation of cocaine, for instance, from South America. And I think it's very important to recognize that Southeastern Europe is becoming a much more important entry point for cocaine and other illicit commodities that are traveling to Europe and are being trafficked onwards from here. That's a short answer from my side. Thank you. So, thank you very much, Professor Bozis. If we are not ready, can we ask Mr. Tetzuk? Okay, thank you. Bilo je više zanimljivih pitanja, ali s obzirom da ostalo nam je još 5 minuta do kraja ovog panela, trudit ću se da vrlo kratko, ali jasno odgovorim na ista pitanja. Kada je u pitanju cyber zaštita u Crnoj Gori, 2024. godine formiran je cyber centar u Podgorici koji će brinuti o cyber bezbjednosti i koji je formiran između Francuske, Slovenije i Crne Gore. Također, Crna Gora donijela je novi zakon o informacionoj bezbjednosti, ali u postupku je i otvaranje agencije za cyber bezbjednost i iskreno se nadam do kraja godine da će jedna takva agencija početi da radi i da će kao takva dati puni doprinos u očuvanju cyber prostora u Crnoj Gori. Ono što je jako bitno jeste da školujemo ljude koji će se baviti cyber bezbjednošću, zato što ponekad nisu dovoljni samo alati koji su nam dostupni uz pomoć međunarodnih partnera i organizacija, već moramo imati znanje i kompetentne ljude koji će brinuti o cyber bezbjednosti. 2021. godine Crna Gora pokazala je da nije spremna da odgovori cyber napadima, zato što smo imali takav jedan napad koji je apsolutno nanio veliku štetu državnom sistemu. Cjelokupan državni sistem bio je blokiran i veliku pomoć u samom rešavanju problema dali su nam kolege iz NATO-a. Vezano za pitanje organizovanih kriminalnih grupa iz Crne Gore i o njihovom broju, to jeste da li djeluju samo na lokalnom nivou ili imaju međunarodni karakter. Većina naših organizovanih kriminalnih grupa, odnosno one na koje sam danas mislio kada sam govorio, upravo imaju međunarodni karakter.
čini mi se da teško ćete naći neku državu svijeta da nećete tamo pronaći ćelije crnogorskih kriminalnih grupa. 2021. godine bilo je 20 takvih ćelija, raspoređenih širom svijeta. 2024. godine taj broj je porastao na 50. Vrlo kratko ću vas posjetiti da je 2023. godine u Španiji zaplijenjen tovar kokaina iza kojeg stoje organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore. Vjerovali ili ne, 2300 kilograma, 2 tone i 300 kilograma kokaina. Veliki broj crnogorskih kriminalaca nalazi se u Turskoj. Tamo je ubijen jedan od vođa kriminalne grupe, Jovan Vukotić. U Francuskoj dobro su poznati Crnogorci po kojima su se kasnije snimali filmovi, takozvani Pink Panteri. U Dubaju izvršili smo najveće pljačke crnogorski državljani u svijetu. Prošle godine u neformalnom razgovoru sa šefom policije iz Kaira rekao mi je da ima Crnogoraca koji sprovode kriminalne radnje u Kairu. Dakle, osvajamo polako svijet kada je u pitanju kriminal. Zato smo danas ovdje da svi međusobno pomognemo jedni drugima i da zajedno izborimo se sa problemom organizovanog kriminala. Hvala vam. Thank you very much. And now the floor is to Mr. Quintavalle, please. Beh, le domande ovviamente è difficile dare una risposta in 2-3 minuti. Inizio con l'onorevole Loperfido che chiedeva se organizzazioni si muovono in ambito territorio Osce e anche all'estero. Le organizzazioni non hanno confini, si muovono ovunque ci siano soldi. Noi abbiamo catturato dei latitanti della Camorra che risiedevano a Dubai, ad esempio. Quando ero a Napoli, un altro latitante l'abbiamo preso a Santo Domingo. Quindi i concetti che hanno espresso i rappresentanti della Francia e del Belgio di tutela della sovranità nazionale, i criminali non hanno questi problemi giusti di dover prima prendere accordi tra i vari paesi con delle procedure e poi operare. Noi invece abbiamo dei canali che, tra virgolette, richiedono del tempo e il tempo in queste indagini è denaro. Nell'esempio che vi facevo, e rispondo anche al rappresentante del Montenegro che chiedeva delle nuove tendenze, l'esempio che vi facevo di cinesi, 'ndranghetisti ed albanesi, le nuove mafie, in questo caso cinesi, 'ndranghetisti e albanesi che portano soldi, offrono dei servizi agli imprenditori, nel caso nostro italiani. L''ndrangheta mette una società all'estero, l'imprenditore paga una fattura falsa con un bonifico regolare, questi bonifici saltano con lo stesso sistema in vari paesi europei e poi si arriva al paese non collaborativo, nel caso la Cina, dove noi, molto in ritardo rispetto al fenomeno, perché poi dobbiamo chiedere ad esempio al collega del Belgio, della Germania, dell'Olanda, di andare a vedere in quella sede della società che ha emesso la fattura falsa se è attiva, e spesso è un mero indirizzo, ma mentre noi chiediamo, poi loro, i colleghi, ci rispondono, il fenomeno arriva a perpetrarsi e anche a concludersi. Spesso siamo costretti ad arrivare dopo che si è creato il fatto specifico, anche se le risultanze investigative chiaramente restano e ci consentono di poi adottare i provvedimenti da richiedere all'autorità giudiziaria. È chiaro, loro sono veloci perché non devono rispettare delle regole. Noi abbiamo delle leggi, delle regole, la sovranità che ritarda questo tipo di operazioni. È chiaro che per questo loro è un vantaggio, ma a questo ovviamente penso sia difficile porre rimedio, se non, come già facciamo spesso,
interlocuzioni dirette tra i colleghi degli altri paesi, come voi in ambito politico, noi in ambito di polizia, il rapporto diretto facilita. Uno fa una telefonata al collega, dai un'occhiata a questo indirizzo se la società c'è veramente, poi lo formalizziamo con una richiesta. Ecco, questo è secondo me un punto importante su cui riflettere. Differenti approcci, sempre la collega del Belgio favoriva una legislazione che sia quanto più possibile omogenea. I poteri dell'organo giudiziario sono tanto più incisivi quanto più riescono ovviamente a sequestrare. Ad esempio in Italia noi abbiamo il sequestro per sproporzione, che in tanti paesi non è adottato, ma che è un'arma formidabile per sottrarre patrimoni alle mafie. È chiaro che quindi il fenomeno è complesso e richiede uno sforzo comune. Per quanto riguarda quello che diceva l'onorevole Mediu dell'Albania, del Sud America, e torno anche a quello che chiedeva l'onorevole Loperfido, noi abbiamo una Joint Investigation Team con l'Ecuador, perché in Ecuador sono preoccupati perché, a parte non parliamo dell''ndrangheta che è in tutto il mondo, lo sappiamo, Australia e quant'altro, ma in Ecuador erano preoccupati perché ci sono forti enclave albanesi che da lì riescono a gestire direttamente il traffico. Ecco, il fenomeno è complesso. Nel mondo dei giochi si effettuano delle giocate illecite in Italia con un server posizionato in Bulgaria, da cui partono i soldi e arrivano nelle isole Cayman, altro paese collaborativo che non ci consente di applicare quello che il giudice Falcone ci ha insegnato, cioè follow the money. Arriviamo a un punto in cui siamo arrivati a seguirlo il denaro, ma poi quando chiediamo di verificare quei conti correnti a chi appartengono, così come dicevo della Cina, non abbiamo risposte e questo limita la nostra azione operativa. Grazie. Conclusion, dear colleagues, with this we come to the end of our panel. I would like to extend my special appreciation and thanks to all of our panelists for joining today's session and sharing their expertise through insightful and through provoking contributions. Thank you once again for your presence here with us. I believe we all leave this discussion enriched by your perspectives and knowledge. A final declaration for the OSCE PA delegations participating in the conference has been circulated. I now present it to you for adoption. Can the final declaration be agreed upon? Thank you very much. It is adopted. Thank you, dear colleagues. With this, we come to the end of our fourth Interparlamentary Forum on Southeast Europe. I would like to once again express my gratitude as Special Representative for Southeast Europe to the Italian delegation for their excellent hospitality and for promoting us with this beautiful venue in the heart of their democracy to host our proceedings. My sincere thanks go also to you, dear colleagues, from your presence here today. We hope that the insights shared during this session will be treasured and carried back as valuable knowledge to inform your work in your respective parliaments. And again, I want to give special thanks to our friend and colleague Eugenio Zoffili, and I please him to come here for a small present on the name from my parliament. Grazie, thank you very much, grazie di cuore Kyriakos, grazie agli illustri ospiti di questo panel, del forum. Io l'ho seguito anche nelle altre 3 edizioni, in Albania, in Montenegro, ma anche in Grecia a Castoria. Questa è la 4ª, siamo onorati di ospitarlo in Italia. È veramente importante, utile non solo per i paesi del sud-est
della regione sud-est dell'Osce, ma è importante per tutti questo scambio di buone pratiche e di esperienze che sono state maturate nel tuo forum, Kyriakos. Guardo la Guardia di Finanza e gli altri ospiti, c'è veramente anche in questo panel rappresentato un alto livello di professionalità, e spiegavo e parlavo prima anche col generale, la diplomazia parlamentare cerca ogni giorno, anche attraverso l'Osce, di avere un ruolo sempre maggiore nel supportarvi nella vostra operatività. Ha raccontato di come anche vi interfacciate tra colleghi, ok? Noi, grazie all'Assemblea parlamentare dell'Osce, maturando anche delle relazioni, diciamo, personali, guardo l'Azerbaigian come guardo la Turchia piuttosto che il Montenegro o la Romania o UK, cerchiamo di fare quello che fate anche voi tra colleghi, di sentirci nel momento del bisogno, di scambiare delle nuove pratiche e di superare talvolta, Presidente Kauma, guardo anche il segretario Montella, quei protocolli o quelle burocrazie che ogni tanto rallentano il nostro lavoro. E sul fronte parlamentare, guardando la vostra operatività sul campo, vogliamo e cerchiamo di esservi utili e di aiutarvi e di aiutare le nostre forze dell'ordine nel loro lavoro, e l'applauso deve andare a loro, ai nostri agenti e alle forze dell'ordine che in Italia e nel resto del mondo lavorano per la nostra sicurezza e lavorano per la nostra libertà. Grazie di cuore. So once again, I want to confirm and to give the appreciation for your personal approach all the time and readiness for supporting the work of Southeast Europe. And actually the dream, our dream, is to strengthen the peace in this region. And I'm so sure that you are doing this on a personal belief, but also on the name of Italian Parliament. So thank you so much personally, and of course I will express also my thanks to all of you, to all of the other delegations from the Southeast Europe, and we appreciate you. I thank also all of you for the final declaration, and the final declaration which is decided, was adopted today. It will be part of the final resolution in Porto next month. Thank you, all of you, once again, and we stay to your conduct. Thank you so much. Enjoy your lunch now. Antonio, ti devo... Come no, certo. Ah, ok, fate prima la foto allora. I think the head of all the investigations, the head of all the investigations of the Guardia di Finanza, financial, macro investigations, organized crime, you name it. Yes. He was working with me already 15 years ago, and now then he did career and no, but they're very careful. And anyway, it's not really the guy applying outside, making their guys but yes, it's all Posso avere 2 minuti? Certo, volentieri, come no? Presidente, grazie.
Aspettiamo un attimo. Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti. Rinnovo a tutti i colleghi dell'Assemblea parlamentare dell'Osce il benvenuto a Roma, a nome mio personale e di tutta la delegazione italiana che ho l'onore di presiedere. Chiedo per favore, dottoressa, posso avere... Grazie, così entriamo tutti in sala. Grazie mille. Vi dicevo, rinnovo a tutti voi colleghi il benvenuto a Roma, mio personale e a nome ovviamente della delegazione italiana all'Osce che mi onoro di rappresentare. Apriamo questo secondo panel della nostra conferenza sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'Osce. Saluto e ringrazio la senatrice Rando, che è componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Grazie per essere qui con noi. Alla mia destra il prefetto Renato Cortese, direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni, e per i reparti speciali della Polizia di Stato italiana del nostro Ministero dell'Interno. Il prefetto Maria Rosaria Laganà, direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata del Ministero italiano dell'Interno. L'Arma dei Carabinieri, rappresentata dal generale Antonio Montanaro, capo ufficio criminalità organizzata, eversione e terrorismo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Grazie generale. Dicevo, la vostra così ampia e qualificata presenza è la prova della vitalità della nostra Assemblea in vista della sessione plenaria che avrà luogo tra meno di un mese a Porto. Ringrazio ancora una volta tutti gli intervenuti ed in particolare gli illustri esperti che animeranno questa seconda sessione dedicata alla lotta alla criminalità organizzata e alle mafie e in particolare al riutilizzo sociale dei beni confiscati. La senatrice Rando, i prefetti Cortese e Laganà e il generale Montanaro ci offriranno il frutto della loro lunga esperienza, mettendo in luce dalle rispettive angolature l'impegno delle istituzioni e della società nel contrasto alla mafia. Come appena ricordato nel suo messaggio che abbiamo letto questa mattina al nostro Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, la confisca dei beni rappresenta una delle più efficaci forme di lotta alla criminalità organizzata. Colpire i patrimoni illecitamente accumulati significa non solo indebolire il potere economico delle mafie, ma anche sviluppare un percorso positivo, creando opportunità di crescita per le nostre comunità. La confisca dei beni della criminalità organizzata e il loro riutilizzo per il bene pubblico rappresenta anzi al meglio l'idea di Stato quale supremo custode della legalità. Strumenti come questo sono imprescindibili per garantire al contempo sicurezza e senso di giustizia in tutti i campi del vivere comune. L'importanza simbolica del riutilizzo dei beni confiscati è straordinaria perché il loro impiego per scopi sociali rappresenta un messaggio di vittoria dello Stato sul crimine organizzato, un segnale di speranza per le comunità colpite. La confisca dei patrimoni illecitamente accumulati, oltre ad impedire il reinvestimento dei proventi di azioni criminose, troncando il ciclo criminale che si basa sull'accumulo ed il riciclaggio, consente il ristoro delle collettività dalla presenza criminale attraverso la destinazione dei beni per finalità istituzionali e sociali.
Nel 2010 l'Italia ha istituito un'agenzia dedicata per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che è diretta come dicevamo, dal prefetto Maria Rosaria Laganà, che è qui presente. L'agenzia ha il compito di assumere la gestione di tali beni e destinarli alla società civile per finalità di carattere istituzionale e carattere sociale. La lotta alla criminalità organizzata è una realtà complessa che coinvolge le istituzioni, le forze dell'ordine, la magistratura e la società civile, tutti noi, e ciascuno appunto di noi deve ritenersi impegnato in quella che è una battaglia faticosa, fatta di sacrifici, prefetto, e di coraggio, tanto coraggio. Il ruolo delle nostre forze dell'ordine deve fungere da esempio per tutti, poiché esse rappresentano quei valori di altruismo, senso civico e responsabilità che sono il pane di una collettività. I rappresentanti delle forze dell'ordine ci ricordano costantemente, ogni giorno, attraverso un lavoro che è, lasciatemelo dire, straordinario, che lo Stato non è una cosa distante dai cittadini, ma che anzi lo Stato siamo prima di tutto noi, e che ciascuno di noi è tenuto a dare un contributo per il bene e la sicurezza comuni. La disponibilità di proventi di attività criminali rappresenta una minaccia significativa per l'integrità dell'economia e della società, che erode lo Stato di diritto e diritti fondamentali. L'importanza di seguire il flusso del denaro, l'abbiamo detto anche questa mattina, follow the money, come strumento cruciale per individuare, congelare, confiscare i proventi derivanti dal crimine organizzato, ci viene dal mai dimenticato insegnamento del magistrato italiano Giovanni Falcone. Vi chiedo un applauso. Fu ucciso con la sua scorta e con sua moglie nell'attentato mafioso di Capaci. Poco più di 10 giorni fa, il 23 maggio, è ricorso il 33esimo anniversario dell'assassinio da parte della mafia del giudice Falcone, della sua moglie, della sua compagna Francesca Morvillo e della sua scorta. Quella tragica data è diventata la giornata della legalità, una memoria viva, perché, come ha sottolineato il nostro Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, occorre sempre tenere alta la vigilanza, coinvolgendo le nuove generazioni nella responsabilità di costruire un futuro libero da costrizioni criminali. È necessario assicurare continuità, l'impegno delle istituzioni nella lotta al crimine organizzato e alle mafie. Sul piano internazionale, la cooperazione a tal fine è stata avviata dalla Convenzione di Palermo dell'ONU del 2000, ma c'è ancora molta strada da fare, anche alla luce delle trasformazioni economiche, trasformazioni tecnologiche degli ultimi decenni della criminalità. Tra le più cospicue fonti di finanziamento della criminalità organizzata vi è certamente il traffico di droga. Infatti uno dei filoni a cui mi sono particolarmente dedicato da quando nel luglio del 2023 mi è stato conferito dal Presidente Kauma l'incarico di rappresentante speciale dell'Assemblea Osce per la lotta alla criminalità organizzata. Ricordo gli incontri che abbiamo svolto presso gli uffici delle Nazioni Unite di Vienna, dottor Bonabello, e di New York dello scorso anno, in cui è emersa l'essenzialità della cooperazione internazionale per contrastare fenomeni che hanno ormai una consolidata ramificazione transfrontaliera. In tale ottica occorre potenziare i meccanismi di cooperazione internazionale, inclusa l'assistenza giudiziaria reciproca e la condivisione di informazioni, per affrontare la natura transnazionale del crimine organizzato e garantire un rapido tracciamento e recupero dei beni illecitamente accumulati. Anche i programmi per la protezione dei testimoni devono fare oggetto di maggiore collaborazione. Ecco perché l'Osce è un'eccezionale piattaforma per incoraggiare gli Stati partecipanti a rafforzare i loro quadri giuridici e istituzionali, ad aggiornare le tecniche investigative per reperimento e identificazione di beni derivanti dal crimine organizzato suscettibili di sequestro e confisca, adottando un approccio basato sul follow the money che tenga conto delle novità rappresentate dalle criptovalute e dall'intelligenza artificiale. Il tema supplementare, la risoluzione che porterò a porto all'Assemblea annuale
dal titolo Promozione del recupero e della conservazione di beni confiscati al crimine organizzato, si propone proprio questo obiettivo che auspico vorrete condividere con me. Grazie. Apriamo, e sono lieto che apra i lavori di questo panel, di questa sessione, la senatrice Vincenza Rando, grazie per essere qui, eletta in Sicilia per il PD, per il Partito Democratico, componente della Commissione parlamentare antimafia, che nel suo mandato ha incluso da tempo la prospettiva transnazionale della criminalità organizzata. La senatrice Rando ha dedicato tutta la sua vita alla lotta alla mafia nella sua regione, si è impegnata coraggiosamente nell'associazionismo ed in particolare nell'associazione che si chiama Libera, nell'associazione Libera, lo dico anche per gli amici dei colleghi di altri paesi, è un'associazione fondata 30 anni fa da Don Luigi Ciotti, che ormai capillarmente è presente su tutto il territorio nazionale, ed è un'associazione che promuove e sensibilizza i cittadini, in particolare anche i più giovani, a quanto la mafia sia da combattere, sia stata assolutamente negativa nelle tragiche esperienze che abbiamo avuto, che purtroppo abbiamo ancora nel nostro paese, ma anche a livello internazionale. Ricordo che lo scorso anno Libera si è fatta promotrice di una conferenza internazionale sull'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità assieme all'Accademia Pontificia delle Scienze Sociali. Prego, senatrice, come preferisce. Grazie. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie e un saluto al Presidente della Delegazione parlamentare italiana, l'onorevole Zoffili. Grazie, un saluto a tutti e a tutte le delegate e i delegati partecipanti, ai relatori, agli autorevoli relatori, al collega Cantalamessa, con il quale facciamo un bel percorso anche in Commissione Antimafia. E ancora un grazie per aver voluto approfondire ed illuminare il tema della lotta alla criminalità organizzata e alle mafie con lo sguardo riguardo l'utilizzo sociale dei beni confiscati. A me è stata assegnata questa riflessione, cercherò insomma di portare un po' le esperienze e anche l'esperienza italiana, che credo che sia molto importante. Le norme sull'attacco ai patrimoni mafiosi e sul suo riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie hanno compiuto nel nostro Paese nel 2025 rispettivamente 43 anni e 29 anni. Storia e memoria delle mafie e della loro accumulazione mafiosa. È importante riconoscere, quando si parla anche di una legge, qual è la storia che ci sta dietro in questo nostro Paese, è ancora più importante. Quindi le mafie, le organizzazioni criminali mafiose non portano nulla alla comunità, non regalano nulla alle comunità, ai territori, anzi, dove si insediano, si infiltrano e si radicano, distruggono la buona economia, la buona imprenditoria, la libera concorrenza e rendono più fragili le comunità. Le mafie sottraggono bellezza, risorse economiche ed umane. Naturalmente comprendere il fenomeno mafioso è sempre molto più complesso, ancora di più, lo diceva prima il nostro Presidente, anche per le varie altre attività, le novità, i settori che vanno ad aggredire. Oggi quindi serve ancora di più la virtù del saper distinguere dentro la complessità, capire le trasformazioni delle vecchie e delle nuove mafie, l'insediamento e la cooperazione tra mafie italiane e straniere, i nuovi settori di interesse delle mafie. Significa quindi conoscenza, approfondimento, analisi e proposta. Valutare insieme vecchi e nuovi settori di interesse delle mafie. Parlava prima del traffico delle droghe, ma penso all'edilizia, alle armi, la sanità, il settore della meccanica, la mafia dei rifiuti, le ecomafie, le agromafie ed in particolare le truffe anche alle fondi europee, le zoomafie, il gioco d'azzardo, l'usura, l'evasione fiscale, le false fatturazioni, i cosiddetti reati economici, le società cartiere, il voto di scambio politico mafioso, lo sfruttamento dei migranti, il caporalato, sono tutti settori in cui le mafie penetrano. Quindi è sempre più urgente colpire le mafie nel cuore dei loro interessi, nell'accumulazione illecita dei capitali e dei patrimoni, quindi sequestro, confisca dei beni ai mafiosi, ma senza il riutilizzo sociale la battaglia e la sfida non era pienamente compiuta. Naturalmente è stato un percorso lungo, fatto di accelerazioni e a volte rallentamenti, criticità
e punti di forza, ma che innegabilmente ha segnato e segna una delle punte più avanzate dell'azione di contrasto dello Stato alle organizzazioni mafiose. Non dobbiamo scordare tutti i passi appunto positivi che si sono fatti, le esperienze della gestione da parte di associazioni del terzo settore e delle cooperative sociali, ne parlava prima il Presidente dell'Associazione Libera, con un elemento in più che supera i confini della dimensione giudiziaria e aggiunge valore a valore, cioè quel principio risarcitorio che trova attuazione e concretezza nella restituzione sociale dei beni sottratti alle comunità, nel ritorno alla comunità dei beni accumulati illecitamente sotto forma di servizi, opportunità, lavoro, economia, partecipazione comunitaria. In questo Paese, in Italia, la legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati nasce dall'esigenza vera della popolazione italiana, con la raccolta di più di 1 milione di firme di cittadini e cittadine che hanno raccolto e che poi è diventato un disegno di legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati. Ed è anche un esercizio di democrazia importante, cioè i cittadini e le cittadine che conoscevano quali sono i pericoli delle mafie hanno messo ognuno di loro una loro firma per dire: noi questi beni non li possiamo lasciare così, ma li dobbiamo restituire alle comunità. Ricordo io con grande nitidezza le piazze nelle quali sono raccolto oltre 1 milione di firme, e quindi dopo la legge Rognoni-La Torre del 1982 diventa la legge 109 del 96. È diventata così un ulteriore spartiacque nella storia dell'antimafia istituzionale e sociale del nostro Paese. Oggi in Italia sono più di 1000 le varie realtà sociali, culturali che ogni giorno, con coraggio e generosità, trasformano luoghi che erano il simbolo del dominio criminale e mafioso sul territorio, delle intimidazioni anche dei lavoratori in alcuni contesti, oltre che degli stessi cittadini, in luogo in grado invece di raccontare un'altra storia, un modo diverso di società, di comunità, di economia e di sviluppo. Ecco perché è importante conoscerne la storia, come cercavo di dire prima. Sono diventati luoghi, case, terreni, imprese che consegnano ai territori messaggi di enorme valore educativo e pedagogico, una bella pedagogia civile. Quindi raccontare la storia dei beni confiscati e restituiti alla comunità significa ancora possedere ed utilizzare un alfabeto della cultura antimafia, nella memoria delle vittime innocenti alla giustizia sociale, dalla cooperazione all'economia sociale e al lavoro, dalla cura per l'ambiente ai nuovi modelli di sviluppo sostenibile. L'esperienza dell'associazione libera, quindi associazione, un'associazione di associazione che mette insieme diverse associazioni, associazioni nome e numero contro le mafie, che organizza per esempio i campi estivi dei giovani nei terreni gestiti dalle cooperative sociali e associazioni varie, cioè avvicina la conoscenza di quanto invece dalle mafie si può portare positività in questo, si può trarre da quello che hanno accumulato le mafie positività per creare una nuova pedagogia in questo Paese. Quindi tanti sono i giovani di questo Paese e in altri Paesi, la migliore gioventù di questo Paese che trascorre parte delle proprie vacanze in questi beni confiscati e quindi conoscono la storia da dove viene quel bene, che viene dal sangue, dagli omicidi, da cose brutte invece diventa cose belle. Si sentono quindi dentro una storia che non viene loro raccontata, ma viene vissuta. E quindi sentono la responsabilità di prendersi cura dei beni comuni, dei beni pubblici. È un grande patrimonio culturale che anche in altri paesi guardano con interesse. A noi fa piacere oggi condividerlo con tutti voi. Come dicevo prima, in questi anni si è fatto un lavoro straordinario di cui andare fieri e orgogliosi in questo Paese, che ha visto impegnati ciascuno per la propria parte, con le proprie responsabilità e competenze, magistratura, forze armate, polizia, associazioni, cooperative, sindacati, realtà legate alla Chiesa, istituzioni ed enti locali, che sono riuscite a trasformare quei beni da beni, come dicevo prima, appartenenti ai mafiosi, a beni che misuravano invece il potere delle mafie, beni che misuravano il potere delle mafie nei territori, a beni di comunità, scuole, centri di aggregazione, esperienze produttive, luoghi di accoglienza e di cura, senza dimenticare mai le significative esperienze legate anche alle aziende confiscate rimaste sul mercato grazie all'impegno della cooperativa dei lavoratori. Insomma, un enorme lavoro plurale che ha rafforzato il tessuto sociale e che tiene unita le relazioni di una comunità, facendo da modello anche sul piano europeo e internazionale. Ecco lo sguardo che dobbiamo avere se vogliamo prenderci cura dei beni comuni, che provengono dal sangue, dalle intimidazioni, dai furti di risorse pubbliche. Dicevo, oltre 1000 esperienze di gestione, una ricchezza di utilizzo, sono il segnale forte che bisogna rilanciare
culturalmente il riutilizzo sociale dei beni confiscati e mai indebolirlo. Questo non significa che i beni, per esempio, che non è possibile quelli che non sono possibili utilizzare, che possono essere anche venduti, ma il tema vero è che dobbiamo veramente rafforzare la cultura del riutilizzo sociale dei beni confiscati per il significato sociale e culturale che ha in questo Paese. In questa visione è importante e significativo il dialogo e la collaborazione tra enti istituzionali e associazioni del terzo settore. Gli enti locali devono rafforzare sempre più la convinzione che i beni assegnati loro e destinati costituiscono una straordinaria opportunità da cogliere e non invece un peso, un affaticamento burocratico. Ed in questo senso è importante dare strumenti, risorse agli enti locali e non lasciarli mai soli. Il terzo settore e i soggetti gestori devono preservare il bene pubblico in ogni suo aspetto, a partire dalla progettazione di interventi di ristrutturazione e valorizzazione. Un'occasione importante è quella, per esempio, dell'utilizzo del social bonus, uno degli strumenti previsti dal codice del terzo settore. Si tratta di un'opportunità di partenariato tra pubblica amministrazione, enti del terzo settore e privati finanziatori molto interessante, che può garantire anche le coperture delle spese nella gestione dei beni confiscati. Il terzo settore, l'associazionismo, deve guardare il contesto territoriale di riferimento, conoscerlo a fondo, trasformare i beni confiscati in luoghi di conoscenza, di approfondimento e di incontro e tenere un collegamento diretto e costante con le agenzie educative del territorio. E sono sfide cruciali per rendere concreti ed effettivi i benefici sulla collettività delle esperienze di riutilizzo sociale e istituzionale dei beni confiscati. Si tratta cioè di valorizzare fino in fondo il significato pedagogico di quei luoghi, facendone strumenti privilegiati di educazione alla legalità democratica e alla cittadinanza attiva e responsabile. I beni confiscati rappresentano infatti la traccia evidente di una presenza criminale e mafiosa sul territorio. Mafia e criminalità che hanno fatto affari e accumulato ricchezze e capitali, sottraendole all'economia legale e impoverendo i contesti. Questi beni sono dunque prova indiscutibile di una presenza mafiosa, ma possono e devono diventare il segno della capacità dello Stato di colpire le organizzazioni mafiose e delle comunità locali di reagire al loro potere. Ovunque esista un bene confiscato portato al riutilizzo sociale, lì le mafie hanno perso. Al tempo stesso si devono progettare azioni culturali che siano in grado di restituire l'impatto generativo del riutilizzo, che possono raccontare i servizi di welfare sussidiario, che sono implementati, che trasformano la lotta contro le mafie in movimento culturale attivo e partecipativo. Non possiamo scordare come la stessa Corte dei Conti, in una recente deliberazione del 2 maggio del 2023, ha sottolineato come la restituzione alla società civile dei beni sottratti alla criminalità è parte a tutti gli effetti dell'attività antimafia, insistendo più avanti sulla necessità di valorizzare e potenziare una visione sistemica su attività definite essenziale per un efficace contrasto alle mafie. Quindi è sempre più importante rafforzare e sostenere tutto il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale, sequestro e confisca e riutilizzo sociale dei beni confiscati, che è una delle forme più alte di contrasto alla criminalità organizzata. In questo senso si deve anche leggere la direttiva UE, la direttiva europea 2024-1260 del Parlamento europeo, riguardante il recupero e la confisca dei beni confiscati. In particolare all'articolo 19 della direttiva europea si evidenzia in maniera chiara la volontà di potenziare il riuso sociale dei beni confiscati, ovvero il modello della loro utilizzazione per scopi di interesse pubblico e sociale già al momento della pianificazione successiva al sequestro, nella quale vanno coinvolti gli enti destinatari. Vorrei concludere qui con le parole di Giovanni Falcone. Non ci siamo messi d'accordo, Presidente, però ci tenevo oggi a concludere proprio perché siamo vicino al 23 maggio, siamo stati vicini al 23 maggio, e quando diceva la lotta alla mafia è una battaglia di legalità e di civiltà. Per combatterla non bastano le leggi se prima non le abbiamo scritte nelle nostre coscienze. Grazie e buon lavoro per l'attenzione. Grazie. Ringrazio la senatrice Rando per il prezioso contributo che ha offerto ai nostri lavori. Ora per me è un grande piacere chiamare a relazionare il prefetto Renato Cortese, che oggi è direttore centrale per la Polizia Stradale Ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato e il Ministero dell'Interno. Il prefetto Cortese ha maturato una lunga esperienza nel contrasto al crimine organizzato, dapprima nella sua regione natale, la Calabria, e quindi in Sicilia,
dove è stato protagonista della brillante operazione che nel 2006 ha portato all'arresto del boss Bernardo Provenzano, che per oltre 40 anni, 43 prefetto, giusto, era rimasto latitante. Partiamo proprio da Palermo, dove arrivò appena 28enne, all'indomani delle stragi di Capaci, dove persero la vita il giudice Falconi, la moglie e la scorta. Partiamo dalla strage di Via D'Amelio, dove morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 uomini di scorta. L'esperienza del prefetto Cortese iniziò sulle volanti, per le strade sulle volanti, sulle auto della nostra polizia per le strade di Palermo, e poi fu dirottato alla caccia dei ricercati fino a diventare questore proprio di Palermo. In quegli anni Palermo era una città impaurita, paralizzata dalla paura delle stragi, ostaggio dei boss della mafia, che ancora in libertà seminavano il panico. Il lavoro di Cortese, con i suoi colleghi, con il suo team, portò all'arresto dell'esponente di spicco dei Corleonesi, Giovanni Brusca, esecutore materiale della strage di Capaci, e successivamente condannato per oltre un centinaio di omicidi, tra i quali quello del giovane Giuseppe Di Matteo, che fu sciolto nell'acido. E dopo 25 anni di carcere oggi è libero. Mi preme ricordare che il prefetto Cortese è stato insignito della cittadinanza onoraria di Palermo in segno di riconoscenza per il suo contributo alla sicurezza della città, ed è anche presidente onorario del Parlamento della Legalità Internazionale. Prego, prefetto, alla parola. Grazie per essere qui con noi. Grazie, saluto tutti i presenti, i relatori, grazie all'onorevole Zoffili, grazie per avermi invitato, un incontro davvero interessante. Mi è stato chiesto di portare una testimonianza di quella che è stata un po' la mia esperienza sul fronte antimafia, che sì, come ha già detto l'onorevole Zoffili, mi ha visto impegnato prima in Calabria, poi prima in Sicilia e poi in Calabria, e quindi in qualche modo abbiamo avuto modo di confrontarci con una criminalità, con le mafie italiane, che viste dall'estero posso capire come possa essere incomprensibile che dopo tanti anni ancora queste mafie possano così essere presenti in un territorio come l'Italia, nonostante abbia sviluppato leggi importanti, leggi che sono all'avanguardia, una legislazione molto forte e molto avanzata, nonostante una magistratura e forze di polizia che abbiano raggiunto dei traguardi davvero importanti sul fronte antimafia. Per capire il perché dopo tanti anni, perché pensate, la mafia siciliana per esempio ha 160 anni di storia, non sono pochi. Allora proviamo un po' a calarci nel contesto di quello che era la Sicilia in quegli anni, e voi provate a immaginare fine anni 80, inizi anni 90, quando l'Italia è sotto scacco della Cosa Nostra siciliana. Provate a immaginare in un piccolo territorio, per quanto è una grande provincia, una grande regione, la Sicilia-Palermo, ma sicuramente tutto sommato è una piccola parte di territorio, una sola organizzazione criminale chiamata Cosa Nostra uccide presidenti di regione, parlamentari, magistrati, forze di polizia, sacerdoti, sindacalisti, avvocati, giornalisti. Ecco, provate a immaginare questa realtà in quegli anni, in cui poi a maggio 92 150 metri di autostrada nella zona di Capaci, vicino Palermo, 300 kg di tritolo fanno saltare in aria un bel tratto di autostrada dove un giudice antimafia come Falcone, insieme alla moglie e i nostri ragazzi dell'ufficio scorte, perdono la vita saltando in aria. E neanche 2 mesi dopo, luglio 2019, in pieno centro a Palermo, un'intera via D'Amelio, con una 126 imbottita di tritolo, viene fatta saltare in aria, e anche là muore il giudice Borsellino e ben 5 ragazzi
del nostro ufficio scorte della Polizia di Stato. E non è finita. L'anno successivo, nel 93, Cosa Nostra esce dai confini siciliani e semina il terrore in Italia, attaccando il patrimonio artistico e i beni culturali italiani, mettendo una bomba a Milano, una bomba a Roma, una bomba a Firenze, dove sono tra l'altro morti anche dei civili. E in quegli anni, gennaio 94, Cosa Nostra era pronta a fare l'attentato più forte in assoluto e per fortuna si è inceppato l'ordigno, altrimenti sarebbero morti ben 100 appartenenti all'Arma dei Carabinieri allo Stadio Olimpico di Roma. Per fortuna si è inceppato il congegno, altrimenti avremmo avuto 100 carabinieri morti. In quel periodo ci fu anche un blackout al centralino di Palazzo Chigi, sede del governo italiano, dove qualcuno ha temuto anche un colpo di Stato. Ecco, questo era il periodo in cui sto cercando di calarvi, in quegli anni, in cui l'Italia era sotto scacco dalla mafia siciliana, e immaginate Palermo. Vedo anche dei palermitani in sala, quindi so che cosa... sanno perfettamente a che cosa mi riferisco, qual era l'atmosfera in Sicilia e a Palermo, dove non c'era angolo di strada, non solo presidiata dai militari con i fucili spianati, ma c'erano i segni evidenti di omicidi, di lapidi, di zone saltate in aria dal tritolo della mafia. E c'erano i processi erano in corso, ma erano processi a gabbie vuote, con i capi di Cosa Nostra tutti latitanti e tutti operativi e tutti in qualche modo nelle loro zone a dettare legge e a seminare paura. E allora ecco, come diceva l'onorevole, da giovane funzionario cercavamo un po' di fare il nostro, nel senso di dare delle risposte a quei cittadini impauriti che chiedevano aiuto, che volevano in qualche modo una mano da parte dello Stato, che vedevano una città e una Sicilia impaurita, impietrita sotto il gioco di una mafia così forte e così potente. E io mi ritrovo di lì a poco a essere nominato appartenente alla squadra catturandi, che è la squadra della squadra mobile che si occupa della cattura dei latitanti, e il mio predecessore di pochi anni prima era stato ucciso dalla mafia, esatto, Beppe Montana. E i miei collaboratori erano i collaboratori anziani dei funzionari della squadra mobile uccisi pochi anni prima da quella stessa mafia, in quelle stesse stanze, in quelle stesse sedie. Ecco perché ogni attività investigativa era in qualche modo voler dare anche una spinta motivazionale a reagire, a dare un volto a quei criminali. Ecco perché una delle prime attività in cui ci siamo dedicati anima e corpo in quegli anni era provare a catturare colui che aveva schiacciato il telecomando sull'autostrada di Capaci, facendo saltare in aria il giudice Falcone con la moglie e i nostri ragazzi. E ci siamo davvero dati da fare con una serie di attività investigative che sarebbero troppo lunghe da raccontarvi qua adesso. Mi è stato chiesto di raccontare la parte un po' finale ed è stata davvero un'attività bella, perché abbiamo improvvisamente trovato e localizzato il cellulare che utilizzava Giovanni Brusca, che era colui, ripeto, che aveva schiacciato il telecomando provocando quella strage del 23 maggio 92. Sapevamo che era Agrigento, la cella impegnava la provincia di Agrigento, ma pensate, lui nel maggio 96 utilizzava uno dei primissimi GSM, che insomma, qua la maggior parte di voi hanno la mia età, quindi ricordiamo i vecchi cellulari Etax. Se ricordate, i primissimi cellulari erano 336, 337, 330, che noi chiamiamo gli Etax. Lui utilizzava il primissimo GSM che ancora, diciamo, i comuni mortali non avevano, il 335, e invece Giovanni Brusca impegnava già nel 96 il cellulare GSM, che aveva una particolarità: non poteva essere localizzato dalle forze di polizia.
Noi abbiamo nel nostro interno alcuni consulenti che sono veramente geniali e mi dicevano: dottore, guardi, anche il GSM può essere localizzato. Lei deve chiedere alla TIM, alla Telecom all'epoca, un valore che ci consente di localizzare. Noi abbiamo chiesto a tutta la Telecom e nessuno in Italia ci forniva questi dati precisi, finché in quegli anni da Palermo veramente abbiamo avuto carta bianca su tutto, perché era talmente il dolore, talmente l'Italia sotto scacco, che veramente potevamo chiedere qualunque cosa, e siamo stati capaci di fare scendere a Palermo in 24 ore l'ingegnere tedesco che aveva inventato il GSM. Io me lo ritrovo nella mia sala riunioni in questura e mi dice in tedesco: cosa vuoi? E io gli spiego: guardi, noi sappiamo che nelle vostre centrali ci deve essere un numero che, se lo tirate fuori, ci consente di localizzare questo cellulare che per noi è importante. Lui ci dà appuntamento 24 ore dopo e dice: forse ho capito che cosa volete. Siamo andati il giorno dopo, in costanza di telefonata, quell'ingegnere ha tirato fuori il numero che ci interessava, che è il famoso TA, Time Advance, che era il tempo avanzato, che misurava la distanza tra il ripetitore e il cellulare che noi abbiamo in tasca. Con quel numerino di notte, questo nostro collaboratore geniale, veramente folle, di notte mi ha disegnato 1 chilometro quadrato della provincia di Agrigento e mi ha detto: il suo target è in questo chilometro quadrato. Da lì un'attività di polizia tradizionale. In quelle ville abbiamo individuato un bambino che somigliava al figlio di Brusca, poteva essere quella la villa, ma non potevamo sbagliare, quindi dovevamo legare l'intercettazione, quindi la voce di Giovanni Brusca, a quella villa, perché in realtà in astratto lui poteva parlare da una villa ma andare a dormire in un'altra senza il cellulare. Allora da lì l'idea, che anche questa è entrata negli annali delle fantasie investigative che hanno fatto in qualche modo scuola, per legare l'intercettazione a quella villa ci siamo inventati un rumore di sottofondo che era in quel periodo una moto cosiddetta smarmittata, che era quella che bastava dare un po' di gas per fare particolarmente un rumore forte. Quando parte la telefonata di Brusca facciamo transitare la moto sotto quella villa. Noi sentiamo il rumore della moto nelle cuffie dell'intercettazione, quella è la conferma che Giovanni Brusca era lui, era là ed era là in quel momento. Quindi parte il blitz e arrestiamo Giovanni Brusca, e c'era anche il fratello e non lo sapevamo. E pensate, lui in quella sera stava guardando la Rai, perché per la prima volta quella sera andava in onda il film su Giovanni Falcone. Quindi stava sostanzialmente vedendo se stesso nel ruolo di protagonista dell'attentatore di Giovanni Falcone. Questa è un'indagine che ovviamente fece grande notizia, perché era stato arrestato il carnefice di Capaci. Per noi era una bellissima notizia, perché erano i 3 ragazzi del nostro ufficio scorte saltati in aria col giudice. Era la prima grande risposta che davamo ai palermitani di un carnefice di Cosa Nostra che veniva arrestato. E diciamo un po' ha fatto anche scuola, perché pensate, a parte l'escamotage della moto che insomma è entrata al cinema, nei film, nei libri di storia, ma questo io la racconto anche nelle scuole di polizia, perché dalla fantasia investigativa, perché l'investigazione è un'arte, in qualche modo se non è arricchita oltre che dalla passione anche dalla fantasia, non si possono fare passi avanti. Vi racconto soltanto questo, che dall'idea di questi sforzi che abbiamo fatto anche dal punto di vista tecnologico, qualche anno dopo, io ero già a Reggio Calabria, comandavo la squadra mobile di Reggio, mi occupavo di 'ndrangheta, e mi chiede un appuntamento il responsabile sicurezza della Telecom in Italia, quindi parliamo di oltre 10 anni dopo, più di 10 anni dopo, viene in ufficio per altre cose, io mi presento, gli dico: piacere, cortese. Lui mi dice: ma lei è famoso nella nostra azienda? E gli dico: scusa, per quale motivo? Perché lei nel 96 ci ha fatto impazzire, perché ci chiedeva delle cose e noi non sapevamo dove tirarle fuori, e grazie a quel dato che lei ci ha fatto capire, noi oggi in Italia siamo in grado di darvi la localizzazione e il tracciamento dei cellulari che prima ignoravamo l'esistenza. Quindi io questo lo racconto nelle scuole, perché
la lotta con la criminalità organizzata è una sorta di partita a scacchi, quindi tu devi in qualche modo sempre superare le barriere. E vedete, io questo la racconto, la cattura di Brusca, perché è importante dal punto di vista militare, però quella sera, quando siamo tornati con Giovanni Brusca a Palermo, c'erano tanti poliziotti ad aspettarci, ma ancora i cittadini di Palermo non c'erano. Ancora c'era l'indifferenza, ancora c'era la paura, perché i tanti latitanti che erano ancora liberi, e nella vulgata del palermitano c'era anche l'alibi del famoso Iddu che non lo prendete mai, ed era il capo dei capi che era Bernardo Provenzano. In quegli anni abbiamo arrestato il killer di Padre Puglisi, abbiamo arrestato gli autori e i mandanti delle stragi di Via D'Amelio, abbiamo arrestato chi ha ucciso altri poliziotti, abbiamo arrestato tutti i grandi latitanti siciliani, ma mancava il capo dei capi, che era sostanzialmente un po' il mito dell'imprendibilità. Era un latitante che era sostanzialmente latitante dal 63, davvero 43 anni di latitanza. Io a questo proposito, anche per sdrammatizzare, faccio spesso una battuta, perché in realtà dico sempre che nel 63 probabilmente Provenzano ha detto ancora deve nascere chi mi deve catturare, perché io sono nato nel 64, quindi insomma aggiungo questo, però è una battuta che dà l'idea. Noi in quegli anni avevamo soltanto una foto segnaletica del 1963 e il suo sistema di comunicazione non erano i cellulari, non era il GSM, ma erano soltanto i pizzini. Sono messaggi di morte, di mafia e di miliardi arrotolati in un pizzino di carta e andavano in giro per la Sicilia. Ed era veramente il mito dell'imprendibilità ed era l'alibi per i siciliani di dire che la mafia non si poteva sconfiggere. Quando dopo tanti anni, vado a stringere, nell'aprile del 2006 catturiamo Bernardo Provenzano, vedete, là è successo sicuramente qualcosa che non poteva essere immaginato e immaginabile, perché spontaneamente davvero centinaia e centinaia di palermitani, e forse i palermitani se lo ricordano, sono davvero usciti dalla loro abitazione spontaneamente, sono venuti sotto la questura di Palermo per la prima volta ad applaudire i poliziotti, anche se in Sicilia vengono chiamati sbirri. Quindi per la prima volta i siciliani hanno applaudito la cattura di un grande latitante. Da lì credo sia iniziato un po' il declino di Cosa Nostra. Con quella cattura sicuramente abbiamo posto fine alla mafia in termini di eversione, la mafia corleonese, la mafia stragista. La mafia ancora continua, ma alla domanda iniziale perché ancora la mafia non viene sconfitta, dico soltanto che la mafia non è una combriccola di delinquenti, perché se fosse soltanto una banda di delinquenti, credetemi, l'Italia l'avrebbe già da tempo sconfitta. Ancora resiste soprattutto l''ndrangheta, che è molto più pervasiva e molto più presente, perché queste mafie in Italia hanno in qualche modo, si poggiano sul consenso sociale e quindi sulle tante complicità di tanti settori dell'Italia, dalla pubblica amministrazione alle libere professioni, alla politica, e queste forme, queste relazioni esterne delle organizzazioni in qualche modo danno la possibilità di agevolare l'organizzazione nei loro affari, nei loro intrecci, nei loro interessi. Quindi sarebbe sbagliato se pensiamo alla mafia con la coppola e la lupara, ma credo che sia più giusto inquadrare la mafia a volte anche con giacche e cravatte, perché altrimenti saremmo fuori luogo. Chiedo scusa se mi sono dilungato, vi ringrazio per l'attenzione. E con i nostri applausi ci uniamo agli applausi di quei cittadini siciliani che vi hanno aspettato per ringraziarvi sotto la questura. Grazie, veramente toccante, grazie per quello che ha fatto, che fa e che farà, prefetto Cortese, con la Polizia di Stato e con tutte le nostre forze dell'ordine, veramente grazie. Ora tocca al nostro prefetto Laganà. Con lei dovete sapere che prima quando ho scritto abbiamo preparato la prima bozza del
della risoluzione del supplementary item sui beni confiscati alla criminalità organizzata, alle mafie, ci siamo visti qui a Palazzo San Macuto nel mio ufficio della Camera dei Deputati, è stata molto preziosa e ha dato dei contributi molto importanti al testo, l'ha revisionato, e il prodotto è sicuramente utile per la nostra Assemblea parlamentare. Sono profondamente grato per aver accettato il nostro invito, Prefetto, in ragione dell'importante ruolo che lei ricopre di direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il prefetto Laganà ha iniziato la sua carriera, la ripercorro velocemente, nel 1988 in qualità di viceconsigliere presso la prefettura di Verona, e la sua carriera, che è passata anche dalla Regione Calabria come commissario straordinario per l'emergenza ambientale, ha toccato diverse prefetture come quella di Pordenone, vedo il collega Lo Perfido del Friuli Venezia Giulia, e di Messina, e da lombardo ricordo la sua esperienza recente come prefetto di Brescia. Nell'arco di una brillante carriera che ha spaziato in diversi ambiti operativi, il prefetto Laganà ha trascorso un lungo periodo appunto di lavoro presso l'Agenzia per i beni confiscati, prima di essere poi chiamata a dirigerla, e può quindi offrirci una descrizione a tutto campo della sua attività e in particolare delle questioni ancora da risolvere sul piano amministrativo e legislativo. Prego Prefetto, e grazie. Saluto tutti i presenti, in particolare la Presidente Kauma, e ringrazio l'onorevole Zoffili per l'opportunità di offrire un contributo a questo importante momento di confronto su quelle che sono le strategie di contrasto alla criminalità organizzata a livello internazionale, da cui evidentemente non può essere estranea anche quella che è la normativa che riguarda l'aggressione appunto ai patrimoni illecitamente accumulati. Dopo l'emozionante racconto del dottor Cortese, spero di riuscire ad essere altrettanto interessante per l'uditorio. Comunque parto proprio da cose che sono state già dette. La normativa italiana di contrasto alla mafia è un modello internazionale proprio per la capacità di intercettare e di incidere concretamente su situazioni di illegalità che hanno rappresentato, l'abbiamo sentito anche negli interventi di stamattina ma anche di questo pomeriggio, un freno, soprattutto in alcune regioni italiane, per la crescita economico-sociale e anche un fattore di distorsione del mercato. Le azioni di contrasto alla criminalità organizzata vedono impegnate evidentemente innanzitutto le forze dell'ordine e la magistratura, e che operano anche attraverso la confisca dei patrimoni che sono riconducibili alla criminalità, con l'obiettivo di valorizzarli e di restituirli alla collettività. Perché l'apprensione dei patrimoni illecitamente accumulati si è rivelato uno strumento potente ed efficace rispetto all'obiettivo, soprattutto con riferimento ad alcune consorterie criminali. E quindi il riutilizzo dei beni confiscati rappresenta non soltanto la riaffermazione della legalità e la realizzazione di presidi di sicurezza, ma anche la realizzazione di un messaggio sotteso, cioè la società civile che vive rispettando le regole prevale su coloro che invece hanno usato la prevaricazione e anche il malaffare per accumulare ricchezza, privando quindi i territori di risorse, di opportunità di sviluppo. Infatti i beni sequestrati e confiscati costituiscono una risorsa importante nel quadro delle azioni che enti e istituzioni sono chiamati a porre in essere per fronteggiare anche situazioni di fragilità o anche percorsi di inclusione sociale. Da queste premesse derivano due conseguenti considerazioni. Innanzitutto il ruolo assolutamente centrale che l'agenzia che ho il privilegio ma anche l'onere di guidare a cui compete appunto la gestione e la destinazione dei beni confiscati, ovviamente con la collaborazione di tutte le istituzioni ma anche delle componenti della società civile. E l'altra considerazione che cioè la fase di gestione e di destinazione dei beni confiscati una volta sottratti ai sodalizi criminosi contribuisce alla riaffermazione della legalità nella misura in cui la restituzione di tali beni avviene in modo rapido e anche con progettualità che impattano positivamente nel contesto di riferimento. Questo obiettivo
richiede uno sforzo particolare, perché soprattutto in considerazione del fatto che la nostra normativa in materia prevede come, diciamo così, destinazione principale il riutilizzo per finalità sociali o istituzionali, presuppone anche, come dire, non solo il coinvolgimento appunto diciamo così, delle istituzioni e anche delle componenti della società civile, ma prevede anche procedure complesse che ci impegnano quotidianamente. L'Agenzia opera attraverso 4 direttrici sostanzialmente. Intanto ha compiti conoscitivi. L'Agenzia deve innanzitutto acquisire i dati, documenti e informazioni per poter sapere esattamente qual è il patrimonio in gestione, e ovviamente lo fa interfacciandosi con il Ministero di Giustizia, con l'autorità giudiziaria e con tutti gli altri soggetti istituzionali che hanno competenze che in qualche modo intersecano la gestione dei beni in confisca. Ove correttamente funzionante questo sistema, consentirebbe all'Agenzia di disporre di flussi informativi su tutto il ciclo di vita di un bene, dal suo sequestro fino alla fase di post-destinazione. Uso il condizionale consentirebbe perché, come dirò più avanti, questo rappresenta ancora un elemento di criticità su cui mi soffermerò più avanti appunto. Poi c'è un'altra fase importante che stamattina è stata accennata, forse prima dall'onorevole Rando, che è quello di ausilio all'autorità giudiziaria. Premesso che l'Agenzia diviene competente alla gestione e poi alla destinazione del bene a partire dalla confisca di secondo grado, la legge prevede, e si fa sempre più implementando, diciamo così, queste interrelazioni che con l'autorità giudiziaria fino alla fase del sequestro, per realizzare quello che è un obiettivo che è anche stato indicato nella recente direttiva, la 1260 del Parlamento europeo dell'anno scorso, e cioè una programmazione anticipata della destinazione dei beni una volta confiscati, in modo da facilitare appunto il percorso di destinazione finale, condividendo quindi già nella fase giudiziaria la valutazione delle criticità esistenti sui singoli beni e anche le scelte gestionali, perché è stato ormai acclarato che le scelte che vengono operate nella fase giudiziaria, nell'intento ovviamente di valorizzare i singoli cespiti, influiscono positivamente o anche negativamente sul processo di destinazione. E questa previsione si ricollega anche al fatto che alcune modifiche introdotte al CAM, al codice antimafia, prevedono anche la possibilità di un'assegnazione provvisoria dei beni, proprio per in qualche modo evitare che essi si depauperino e anche per ridurre i costi di gestione. Poi, con la confisca di secondo grado, l'Agenzia entra nel pieno delle sue funzioni e quindi deve promuovere tutte le azioni di gestione dei cespiti volte alla conservazione, alla custodia, alla riduzione degli oneri che eventualmente su di essi gravano e se possibilmente anche diciamo così, all'incremento della loro redditività, e soprattutto deve avviare o completare l'idea di destinazione dei singoli beni. Questa fase ovviamente costituisce il cuore dell'attività dell'Agenzia, tanto più appunto, come si è detto, in un sistema che anche la stessa, diciamo, recente direttiva, la 1260 del 2024, in qualche modo auspica e in qualche modo rafforza come obiettivo anche per gli altri paesi della comunità europea, e cioè l'assoluta preferenza accordata al riuso dei beni per finalità sociali e istituzionali, che è stato introdotto, come si diceva, nel 96 con la legge 109. E in proposito mi fa piacere insomma dire questo, sottolineare come, pur con gli ampi margini intuibili margini di miglioramento, al momento, grazie anche a una continua, diciamo così, implementazione dei processi di destinazione, l'obiettivo in parte è stato realizzato, perché in effetti con dati che sono riferibili proprio ai giorni scorsi, su oltre 20.000 beni destinati da quando l'Agenzia è stata istituita, il 68%, quindi una percentuale importante, sono stati proprio affidati agli enti territoriali, destinati agli enti territoriali e utilizzati appunto per finalità sociali. Tra l'altro il riutilizzo per finalità sociali dei beni confiscati ha ricevuto un forte impulso dalla modifica normativa che è stata introdotta al CAM nel 2017, che consente, questa modifica consente a partire da quella data all'Agenzia di destinare i beni direttamente, e quindi non più soltanto attraverso gli enti territoriali, quindi i comuni, direttamente ai enti no profit, sulla base di un'apposita convenzione, ovviamente rispettando quelli che sono i principi di trasparenza
ci tengo a precisare che la nostra normativa per quanto riguarda la destinazione dei beni punta molto sulla, diciamo così, su questi elementi di valore che sono appunto la trasparenza, l'adeguata pubblicità e la parità di trattamento, e ove appunto di questi beni risulta evidente la destinazione sociale, che sono individuati appunto dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, può destinare direttamente ad enti del terzo settore. Questa norma ha rappresentato veramente una svolta, perché in qualche modo ha favorito e incoraggiato la capacità iniziativa e il protagonismo degli enti, che quindi possono cimentarsi appunto e anche realizzare reti di collaborazione che sono indispensabili per raggiungere il risultato del più rapido utilizzo dei beni. Come si è realizzato questo risultato? Prima attraverso alcuni bandi che l'Agenzia tra il 20 e il 24 ha, diciamo così, varato, e che hanno portato a dei risultati importanti, nel senso che, ad esempio, sono stati assegnati quasi 200 beni e sottoscritte 42 convenzioni attuative. Tuttavia sono stati risultati, diciamo, non completamente soddisfacenti, perché ci sono comunque delle complessità anche procedurali che hanno in qualche modo fatto capire che bisognava procedere diversamente. Il risultato finale, di cui siamo moderatamente ottimisti poi anche per i possibili futuri sviluppi, è quello della creazione di una piattaforma unica delle destinazioni. Quindi i beni che sono in gestione all'Agenzia vengono portati, diciamo così, e messi a disposizione dei soggetti che possono eventualmente esserne poi assegnatari, non soltanto attraverso i mezzi tradizionali, le interlocuzioni epistolari piuttosto che le conferenze di servizi, ma attraverso questa piattaforma che è una sorta di bando aperto a cui sono accreditati al momento circa 900 soggetti tra enti territoriali, amministrazioni statali e appunto soggetti no profit iscritti al RUNS, e che quindi che vengono addirittura avvertiti attraverso un alert allorché un bene destinabile, quindi un bene che è stato come dire, liberato dalle varie criticità su cui poi successivamente mi soffermerò, e che può essere quindi opzionato. Quindi un bene viene opzionato, cioè viene manifestato un interesse a questo bene, poi il Consiglio direttivo, che è evidentemente l'organo interno dell'Agenzia che decide nel caso di più, diciamo così, manifestazione di interesse, quale progettualità o quale deve essere poi appunto la finalizzazione in base a delle valutazioni che evidentemente possono valere bene per bene. Quindi evidentemente questi beni, quindi c'è una sorta di bando aperto a cui possono accedere direttamente tutti i soggetti potenzialmente interessati. Siamo moderatamente convinti che questo consentirà anche di accorciare i tempi di destinazione dei beni, ma anche ampliare la platea delle possibili anche diciamo progettualità che concretamente potranno essere approvate. A fronte di un numero importante di beni che sono stati appunto destinati, oltre 20.000, ce ne sono però ancora in gestione 18.800. Dico sempre che il problema dell'Agenzia non è quello della, diciamo così, della domanda, dell'offerta di beni, ma piuttosto quello della domanda, perché ovviamente diciamo così, il processo di destinazione dei beni incontra tutta una serie di, diciamo così, di problematiche che devono essere affrontate e risolte, e spesso si parla giustamente anche dei tempi dilatati, no? Necessari per il loro concreto utilizzo. Si impongono però alcune considerazioni, perché queste criticità hanno spesso cause e concause, che tra l'altro l'Agenzia è fortemente impegnata evidentemente a risolvere, che però richiedono anche interventi diversificati, ma che sono accomunate da una costante, cioè il coinvolgimento di altri attori istituzionali e non, perché come recentemente anche la Corte dei Conti, noi siamo soggetti al controllo della Corte dei Conti, ha evidenziato, diversi procedimenti e molte funzioni dell'Agenzia sono correlate ad azioni precedenti, concomitanti ovvero successive di pertinenza di altre diverse autorità o enti, cosicché tali azioni, ove omesse, si ripercuotono innegabilmente sui parametri di efficacia e di efficienza dell'Agenzia stessa. E quindi in questi 15 anni l'Agenzia è stata molto impegnata anche a creare quelle reti di collaborazione con altri soggetti, tutti quelli appunto che si diceva possono in qualche modo intersecare il processo di destinazione, proprio per meglio risolvere quelle che sono le varie criticità. E quali sono? Ecco, si parlava dei compiti conoscitivi dell'Agenzia. Occorre dire che al momento ancora non abbiamo sempre la completa e dettagliata conoscenza del patrimonio in confisca. Purtroppo ancora si sta lavorando, non si è riuscito ad automatizzare il flusso informativo, che pure è previsto dal codice antimafia, tra
diciamo così, le autorità giudiziarie e l'agenzia, per cui i dati vengono caricati questo, manualmente, diciamo, quindi questo richiede tempo, ci possono essere anche degli errori di cui ci si accorge peraltro nella fase molto ritardata in cui il bene è già praticamente pronto per essere utilizzato. C'è poi la circostanza per cui su molti beni sono gravati da debiti che sono stati contratti e riconosciuti di buona fede, quindi occorre, prima di destinare il bene, trovare le risorse necessarie per soddisfare i creditori di buona fede. Ci sono beni confiscati solo in parte, quindi occorre trovare, o attraverso via civilistica oppure con incidente di esecuzione, riuscire a come dire, risolvere e quindi eventualmente stabilire quale parte di quel bene può essere, insomma, appartiene all'erario e quindi può essere destinato. Ci sono errori di trascrizione, appunto, altre criticità non rilevate al momento dell'apprensione del bene, che quindi emergono solo in fase successiva. Abbiamo le procedure di liberazione degli immobili, molti immobili sono occupati e quindi a volte abusivamente dal prevenuto, e questo è più facile intervenire per allontanarlo, molto spesso da soggetti che sono in condizioni di difficoltà, per cui occorre anche, per non creare un effetto anche, diciamo così, perverso di non apprezzamento di quella che è l'attività di ripristino della legalità, trovare delle soluzioni per queste persone, verificare ad esempio e risolvere i problemi degli abusi. Abbiamo dei contesti territoriali in cui i beni sono gravati da abusi, questo per ricollegare anche a quella diciamo così, connivenza che spesso è stata prima segnalata tra, per esempio, delle amministrazioni pubbliche che non si accorgono che un bene è stato edificato completamente abusivo. Nel momento in cui tu lo devi destinare, devi in qualche modo ripristinare quella legalità violata. Da questo punto di vista, ad esempio, il recente decreto sicurezza che è stato approvato proprio ieri contiene alcune disposizioni che consentono, proprio suggerite dall'agenzia, che consente una precoce individuazione di eventuali abusi e difformità rispetto agli strumenti urbanistici, proprio per eliminare immobili che non possono essere sanati e che però, come dire, rallentano anche le altre attività dell'agenzia stessa, e quindi cercare di anticipare eventualmente anche l'abbattimento di questi immobili abusivi. E poi un'altra criticità che va affrontata e che è legata alla circostanza che anche quando l'ente territoriale chiede o opziona un bene, gli viene destinato, non sempre la progettualità immaginata e quindi la collaborazione, l'individuazione dei soggetti del terzo settore che devono gestire il bene riesce poi in qualche modo a trovare concretezza. Da questo, per una serie di motivi, intanto occorre dire che il patrimonio in confisca, che comprende beni immobili, tantissimi terreni, non sono distribuiti in maniera, diciamo così, in maniera equilibrata, mi verrebbe sul territorio. Abbiamo delle realtà territoriali, piccoli contesti e comuni con poche risorse, che hanno un numero importantissimo di beni sui quali è difficile intervenire, perché spesso, appunto, tra l'altro, i beni sono in condizioni che necessitano di attività di rifunzionalizzazione o di ripristino. Da questo punto di vista sono migliorate sicuramente negli anni le interlocuzioni anche con gli enti territoriali, l'agenzia effettivamente impegnata in azioni concrete finalizzate appunto a favorire il riutilizzo dei cespiti e soprattutto abbiamo, per esempio, sul sito creato una sezione dedicata diciamo così, per divulgare informazioni proprio volta a supportare i potenziali destinatari per le procedure di riuso e di valorizzazione dei beni, ma soprattutto abbiamo avviato delle interlocuzioni con le regioni, e devo dire che molte regioni sono state sensibili in questo senso, perché hanno approntato delle risorse finanziarie anche importanti che sono appunto finalizzate a consentire ai comuni di riattare beni e quindi evitare che rimangano poi sul territorio abbandonati. È stata anche in parte superata, mi ricollego a quanto diceva prima l'onorevole Rando, fermo restando che il riutilizzo dei beni per finalità sociali rimane la nostra via maestra, è stata un po' superata in alcune circostanze questa ritrosia a consentire la vendita del bene o quantomeno, ad esempio, l'utilizzo per finalità di lucro. Quindi in alcuni contesti si consente l'utilizzo da parte, per esempio, di un comune di un immobile confiscato, lo mette a reddito, purché il ricavato di questo utilizzo venga riversato appunto nei capitoli di bilancio con le quali vengono poi finanziate attività di carattere sociale. Difficoltà si incontrano anche e devono essere superate anche per quanto riguarda quelle che sono le destinazioni delle aziende. Noi dobbiamo considerare che parte del patrimonio in confisca è costituito da aziende, al netto delle aziende cartiere, delle aziende che sono ovviamente finalizzate soltanto a consentire
il riciclaggio di denari, che quindi sono delle scatole vuote. Per quelle che riescono appunto a stare sul mercato dopo lo shock di legalità che subiscono, ovviamente importanti sono le interlocuzioni anche col mondo della cooperazione per, ad esempio, fare in modo che i lavoratori, ove lo ritengano, possano creare delle cooperative che, per continuare nelle attività. Quando ciò non è possibile, ovviamente rimane la scelta della vendita o eventualmente quello dell'affitto a titolo oneroso. Certo, in passato l'Agenzia ha anche insistito sull'onda emozionale per cui si dice l'azienda confiscata non deve essere chiusa perché altrimenti passa il messaggio che il mafioso faceva lavorare e invece lo Stato chiude. Questo ha comportato che si siano a volte drenate delle risorse per cercare di mantenere un'azienda che di fatto non riusciva a stare sul mercato perché semplicemente drogata dalle pratiche di illegalità. Quindi la nuova orientamento è quello di salvare le aziende, quelle che sono veramente sane, ripulire quindi un territorio e casomai favorire la nascita in quei territori di nuove opportunità di lavoro, ovviamente legate ad attività prettamente legali. Diciamo che in questi 15 anni, come dicevo, l'Agenzia ha maturato la consapevolezza della necessità che la consapevolezza che il miglioramento della performance, la piena realizzazione della missione affidata non può prescindere dalla conoscenza sempre più approfondita dei contesti in cui l'attività di destinazione dei beni si inserisce, soprattutto dalle collaborazioni possibili con altri attori istituzionali. E chiudo quindi facendo un riferimento veloce a quelle che sono le iniziative che recentemente abbiamo posto in essere, soprattutto per cercare di scalfire e quindi destinare quella che è la massa di beni cosiddetti non opzionati, cioè quei beni che nonostante siano stati proposti più volte a quello che è il parterre di soggetti che istituzionalmente possono essere destinatari di beni, purtroppo non sono per vari motivi non sono risultati attrattivi. Quindi abbiamo stipulato per esempio delle convenzioni, abbiamo delle collaborazioni per esempio con la Conf cooperative proprio per avere questo supporto che vale tanto per i terreni, ad esempio, in modo da favorire un po' come fa Libera, no? Libera è un soggetto con il quale ci sono delle interlocuzioni continue e quindi favorire anche la crescita su questi terreni di nuove, specialmente in alcuni contesti che hanno subito uno spopolamento, anche delle nuove prospettive anche di ritorno di attività che possono offrire una prospettiva di vita anche per le giovani generazioni, ma abbiamo anche sottoscritto delle convenzioni col Ministero delle Imprese del Made in Italy proprio per valorizzare beni ed aziende che sono intanto nell'ottico di riconnettere nel tessuto sociale ed economico, soprattutto anche in una logica di coprogettazione, di programmazione con gli enti territoriali, anche mediante l'accesso per esempio alle risorse finanziarie che sono state stanziate in alcune leggi di bilancio degli anni scorsi. Abbiamo anche stipulato recentemente un accordo con il commissario della ZES, questo per cercare sempre di utilizzare alcune procedure accelerate che possono favorire il superamento di alcune criticità che riguardano i compendi aziendali e quindi anche favorire la loro o anche possono riguardare anche beni immobili che possono, mi riferisco in particolare a quelle che sono le normative che disciplinano il procedimento unico, l'autorizzazione unica, e quindi favorire le progettualità che riguardano beni confiscati e anche le aziende laddove la loro reimmissione, la ripartenza di queste aziende ad esempio necessiti di autorizzazioni o di interventi abilitativi che provengono da diverse amministrazioni. Ecco, si tratta di una sfida che per il futuro cerchiamo di seguire nella consapevolezza che è un auspicio e anche un impegno, cioè ridurre i tempi necessari attualmente per la concreta restituzione dei beni alla collettività rappresenta non soltanto evidentemente quello che è la realizzazione vera della mission della normativa, ma incide fortemente anche sulla tenuta e sulla credibilità di tutto il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale in Italia, e su cui siamo fortemente impegnati e speriamo di riuscire. Grazie. Grazie al prefetto Laganà. Ecco, questa è una
buona pratica made in Italy, tutta italiana, di cui prefetto siamo assolutamente fieri e orgogliosi, e anche nel successivo dibattito che seguirà l'ultimo intervento del generale Montanaro credo che sarà utile confrontarci su questo tema anche rispetto all'impegno che va in questa direzione degli altri paesi che rappresentate nell'Assemblea parlamentare dell'Osce. Quindi grazie veramente prefetto Laganà. Conclude i lavori di questo panel, di questa sessione, il generale Antonio Montanaro, in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, e saluto anche il comandante dell'Arma dei Carabinieri della Camera dei Deputati che è qua presente. Come sa, comandante, ho fortemente voluto e chiesto la presenza dell'Arma dei Carabinieri per questa conferenza, e in particolare per il mio panel che mi onoro di moderare, che perché faccio parte della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. In particolare, l'abbiamo ricordato molte volte, lo ricordo nuovamente in questo giorno in cui festeggiate e festeggiamo con tutto il nostro Paese, con l'Italia e anche con l'Osce, uniamo nei festeggiamenti i 211 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Per vostro tramite, generale, comandante, chiedo di portare il nostro applauso a tutti i carabinieri e al generale Luongo, al capo di Stato Maggiore. Il generale Montanaro dirige oggi l'ufficio criminalità organizzata, eversione e terrorismo presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dopo aver conseguito importanti successi investigativi in operazioni antidroga, nel sequestro di beni e nella tutela ambientale. Tra le operazioni più rilevanti di contrasto alla criminalità comune organizzata e da lui coordinate si annoverano Crisalide 3 nell'Amettino, Ortrus nell'area delle Preserre di Catanzaro del 2019, Oro Verde a Seglia Marina 2020 con il sequestro di 10.000 piante di marijuana e l'arresto di 8 indagati, a Livante Anteo 2021 con il sequestro di beni per oltre 7 milioni di euro. Poi altre operazioni antidroga. Inoltre ha coordinato la cattura di 2 latitanti appartenenti alla cosca dell''ndrangheta Gallace, condannati per associazione mafiosa, anche promosso operazioni di tutela ambientale come quarta chiave. Nel settembre 2022 ha lasciato il comando provinciale di Catanzaro per assumere l'incarico di capo ufficio criminalità organizzata e terrorismo presso lo Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri qua a Roma. La sua relazione ci darà quindi un autorevole spaccato a 360 gradi dell'impegno delle forze dell'ordine e dell'Arma dei Carabinieri in questa direzione. Grazie generale. Grazie a lei. Buongiorno a tutti. Rivolgo un caro saluto a tutte le autorità presenti, ai delegati stranieri e ai relatori, e porgo i più cordiali saluti anche del comandante generale, già ricordato, il generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, come sapete impegnato oggi appunto nelle celebrazioni del 211° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'invito rivolto dall'onorevole Zoffili testimonia l'attenzione riservata all'Arma e consente di illustrare quello che è il contributo fornito dall'istituzione alla lotta alla criminalità organizzata e appunto al riutilizzo dei beni confiscati. Ora, il contrasto alle organizzazioni mafiose impegna i reparti dell'Arma tanto sul versante, diciamo, investigativo, giudiziario, quanto sul piano anche preventivo e amministrativo. L'analisi delle risultanze offre interessanti spunti di riflessione. Innanzitutto dalle attività di contrasto emerge insomma, come ormai pressoché costante la tendenza dei sodalizi criminali a proiettarsi verso degli scenari più affaristico-imprenditoriali. Ecco, secondo questa impostazione, diciamo, la forza intimidatrice, la violenza viene esercitata in maniera chirurgica solo quando strettamente necessaria, e ad essa invece si preferisce il ricorso ad alleanze operative anche con organizzazioni tra loro diverse,
nonché accordi collusivi con facilitatori, imprenditori e pubblici funzionari infedeli. In sostanza la logica del profitto prevale e domina certamente sull'agire mafioso. I sodalizi maggiormente strutturati operano quindi alla stregua di un vero e proprio sistema imprenditoriale e a tal fine sono supportati da professionisti in possesso di specifico know-how. Recenti esperienze investigative, peraltro, hanno dimostrato, mi riferisco in particolare a quanto accaduto recentemente nella realtà di Milano, hanno dimostrato l'esistenza di diciamo insolite e pericolose collaborazioni criminali anche tra esponenti di varie mafie, delle mafie tradizionali italiane, in grado di dotarsi quindi di un vero e proprio comitato d'affari costituito da rappresentanti di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, impegnati a organizzare le attività di riciclaggio condotte da società fittizie e prestanomi dell'organizzazione, ovviamente con l'unico obiettivo, con il principale obiettivo di massimizzare i profitti ed evitare conflitti di ogni genere. Farò adesso un brevissimo cenno a quelle che sono le singole matrici criminali operative in Italia. Cosa Nostra, di cui già si è detto, che nonostante l'incessante repressione giudiziaria degli ultimi 30 anni continua nel proprio tentativo di riorganizzarsi. Straordinari risultati investigativi sono stati conseguiti da tutte le forze di polizia. Il prefetto Cortese ha già detto degli eccellenti risultati, soprattutto sul fronte della cattura dei latitanti, che sono stati conseguiti in questi anni. Tra questi ricordo più recentemente anche i 180 arresti dell'11 febbraio scorso ad opera del Comando Provinciale di Palermo e del ROS, che è la punta di diamante dell'Arma dei Carabinieri nella lotta alla criminalità organizzata, nonché al terrorismo. Un'operazione, come dicevo, che ha fatto emergere un'associazione dotata di rinnovata energia, che affonda le sue radici nell'equilibrata combinazione tra elementi di modernità, come l'utilizzo di criptovalute piuttosto che di criptofonini, accanto a quelli invece, i classici mezzi, diciamo, impiegati anche nel passato. L''Ndrangheta, che da tempo ha assunto la piena natura ormai di una vera e propria holding criminale, grazie a quella che è la propria forza economica, che continua a essere l'organizzazione mafiosa certamente più italiana, più insidiosa e pervasiva, in grado di perseguire un disegno criminale globale attraverso la colonizzazione anche di altri continenti. A questo riguardo vorrei ricordare l'operazione che nel maggio del 2023, l'operazione Eureka, anche qui del ROS, del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che ha portato all'esecuzione, in collaborazione con Europol e soprattutto con le polizie di Belgio e Germania, a una misura cautelare nei confronti di 108 soggetti indagati in Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania per tutta una serie di reati, tra cui naturalmente associazioni di tipo mafioso e traffico di stupefacenti. Si è trattato realmente di un'indagine davvero imponente che ha fatto emergere una rete di contatti dal Sud America fino all'Australia. Da ultimo, il 21 maggio scorso, un'altra importante operazione condotta dai Carabinieri di Reggio Calabria che ha consentito di trarre in arresto 97 soggetti indiziati a vario titolo, anche questi di appartenenza all''Ndrangheta. Passando poi alla camorra e alla criminalità organizzata pugliese, diciamo che continuano a manifestare un carattere multiforme e particolarmente complesso. L'attuale assetto organizzativo della camorra si caratterizza per la coesistenza di diversi cartelli criminali basati essenzialmente su alleanze familiari, il più delle volte affaristiche, nel cui ambito si sono affermati broker di caratura internazionale. E anche nell'ambito della criminalità organizzata pugliese le maggiori criticità sono legate appunto sempre alle ostilità tra diverse consorterie e alla capacità dei gruppi criminali di intessere dei rapporti, stringere forti legami con compagini straniere, soprattutto per il traffico di stupefacenti. Sul territorio nazionale poi, oltre appunto a queste organizzazioni criminali endogene, ci sono, è accertata e comprovata in modo più assoluto la presenza anche di gruppi criminali stranieri, dediti in particolare al narcotraffico, alla tratta di esseri umani e al riciclaggio. Ora, al di là di quelli che sono i dati relativi all'attività di contrasto, a tutti gli arresti
eseguiti nel corso degli ultimi anni, vorrei anche fare un cenno ad altri settori di cui già si è detto, in particolare mi riferisco alle agromafie. Quindi tra settori maggiormente attrattivi per le organizzazioni criminali figura appunto anche la produzione agroalimentare, che vede l'interesse delle varie consorterie anche soprattutto per il drenaggio illecito di contributi pubblici e di sussidi. Le indagini dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto alle agromafie sono sostenute in particolare dal Comando Carabinieri appunto per la tutela agroalimentare, che peraltro recentemente è stato anche potenziato con altre 100 unità. Altro fenomeno in seno al quale si registra il coinvolgimento della criminalità organizzata di tipo mafioso, e anche questo si è già detto, è la criminalità ambientale. In questo specifico settore l'Arma esprime un unicum in ambito internazionale attraverso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, che con le sue 7.000 unità riunisce consolidate professionalità formando una polizia ambientale che è apprezzata in tutto il mondo. Al suo interno opera una struttura altamente specializzata, mi riferisco al Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, che assolve principalmente funzioni di polizia giudiziaria con le finalità, tra le altre, di vigilare, prevenire e reprimere i reati in danno del patrimonio ambientale, gli ecoreati, con particolare appunto attenzione al traffico illecito, anche transfrontaliero, di rifiuti speciali. Anche in questo caso abbiamo ormai verificato che la proiezione internazionale, la cooperazione internazionale è assolutamente da ricercare e premiante. L'Arma partecipa anche alla rete di esperti ambientali che fa capo all'UNESCO, mi riferisco ai cosiddetti caschi verdi per l'ambiente, per interventi a salvaguardia dei siti naturalistici che sono riconosciuti appunto patrimonio dell'umanità. Altro settore ancora di elezione, di particolare interesse per i gruppi criminali, la criminalità organizzata italiana, è anche il settore dell'immigrazione irregolare. Questo lo abbiamo verificato anche di recente con l'azione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che ha permesso di svelare un articolato modus operandi posto in essere con la complicità anche qui di professionisti in possesso di specifico know-how, che prevedeva sostanzialmente l'istruzione di fittizie istanze di nulla osta al lavoro per cittadini stranieri, in realtà in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro. Questo nell'ambito dei cosiddetti click days, organizzati appunto per favorire la regolarizzazione di stranieri, la regolarizzazione della loro posizione sul territorio nazionale. Ricordo a questo proposito l'operazione del 3 febbraio scorso, sempre dei Carabinieri per la tutela del lavoro, che ha portato all'arresto di 36 persone indagate per l'appunto per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falso, corruzione e riciclaggio. Abbiamo già detto prima, insomma sorvolo adesso sull'utilizzo dell'innovazione tecnologica da parte delle organizzazioni criminali. Si è detto dell'intelligenza artificiale, in particolare l'uso illecito anche di criptovalute, ma anche l'utilizzo di piattaforme di criptofonia, e qui mi verrebbe da dire, rivolgendomi al prefetto Cortese, una sorta di pizzino 2.0, insomma, al quale ormai è accertato già da diversi anni, e non soltanto in territorio nazionale, l'utilizzo per l'appunto di criptofonini per cercare di eludere le intercettazioni da parte delle forze di polizia. Si tratta di temi particolarmente sfidanti sia per gli investigatori sia naturalmente per la magistratura. In tale quadro complessivo siamo tutti fermamente convinti dell'importanza della cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria, principalmente attraverso le strutture di Europol e Eurojust, per contrastare quello che è lo sviluppo di un modello criminale che guarda evidentemente ai propri interessi con una visione globale. Ho detto della lotta alla criminalità organizzata condotta sostanzialmente parallelamente, seguendo quello che è un duplice binario: da un lato con l'attività di contrasto, l'attività investigativa, repressiva, dall'altro lato anche con un approccio di tipo amministrativo preventivo.
E mi riferisco quindi a tutta quella che è l'attività che viene svolta a livello provinciale, la collaborazione che viene fornita ai prefetti e quindi qui c'è tutto il tema delle interdittive antimafia, degli accessi ai comuni che poi il più delle volte portano anche allo scioglimento dei comuni per le accertate infiltrazioni mafiose. Tutta l'attenzione è riposta dalle forze di polizia, non soltanto dalle forze di polizia, anche agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si è già detto anche di quella che è l'importanza delle indagini patrimoniali, atteso il carattere ormai imprenditoriale, affaristico, come si è detto, dei sodalizi mafiosi. E questo tema del contrasto agli interessi patrimoniali della criminalità organizzata impone poi appunto di procedere ad alcune riflessioni anche sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati, laddove la loro efficiente gestione inevitabilmente costituisce un autentico banco di prova di quella che è la credibilità dello Stato. Si è detto, il prefetto Laganà ha già detto che permangono sostanzialmente alcuni profili di criticità, ma molti passi in avanti sono stati certamente fatti. Vorrei qui riportare un'esperienza particolare, uno studio congiunto fatto dall'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e dal ROS, che hanno sostanzialmente fatto uno studio congiunto appunto su un campione composto da 237 imprese. Si tratta di imprese che erano emerse appunto nelle attività investigative condotte dal raggruppamento operativo speciale, condotte per essere appunto, cioè emerse per essere infiltrate dalla criminalità organizzata. In base alle evidenze fornite dall'Arma sono state individuate 4 principali modalità di infiltrazione a seconda dello scopo e delle modalità con cui ciascuna impresa è gestita. Una prima categoria che vede sostanzialmente le imprese utilizzate come canale per investire proventi illeciti attraverso delle attività legali. Dopo l'investimento iniziale l'impresa non viene più finanziata con fondi illeciti e quindi compete legalmente sul mercato. Una seconda categoria che vede quelle imprese utilizzate per ottenere il controllo del mercato di interesse, ricorrendo anche a metodi mafiosi per danneggiare i concorrenti sul mercato legale. Una terza categoria sono le imprese cartiere, cioè quelle scatole vuote utilizzate per riciclare proventi illeciti attraverso delle fatture false. E poi una quarta categoria delle imprese che nascono sane, ma che poi progressivamente vengono infiltrate dalla mafia. Ora, escluse le aziende riferibili a queste ultime 2 tipologie, che non possono continuare a stare sul mercato, lo studio poi è proseguito confrontando quelle riconducibili alle prime 2. Qui i risultati di questo studio hanno chiaramente mostrato che le imprese infiltrate hanno generalmente dei ricavi più alti, ma una redditività inferiore. I costi più elevati possono rappresentare un indicatore innanzitutto di una ricerca di consenso, assumendo persone o pagando di più i fornitori. E un altro canale attraverso il quale i maggiori ricavi non portano una maggiore redditività può essere la necessità, ad esempio, di nascondere dei proventi illeciti nel fatturato dell'impresa. Come noto, tra le varie possibilità offerte dalla normativa di settore figura anche l'affidamento alle forze di polizia dei veicoli e dei beni immobili per delle finalità istituzionali. Ora, almeno per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, si è strutturato in modo per cui a seconda del tipo di bene ci sono dei diversi livelli di verifica e autorizzazione. Così ad esempio velivoli o natanti possono essere gestiti solamente a livello centrale dal comando generale, mentre nel caso di moto, autovetture possono essere chiesti direttamente all'autorità giudiziaria dai reparti. Questo sarà sempre nel rispetto di quelli che sono dei parametri fissati per garantire, diciamo, la sostenibilità anche nell'utilizzo di questi beni per quelle che sono le finalità istituzionali. I mezzi devono essere conformi ai requisiti per la circolazione, ad esempio, tra cui la cilindrata, l'anno di matricolazione e il chilometraggio. Con riferimento invece ai beni immobili, il parere definitivo sull'acquisizione di un bene confiscato viene poi reso agli enti competenti solo ed esclusivamente a livello centrale,
con il comando generale che valuta la conformità per caratteristiche e superficie a determinati parametri dimensionali orientativi per la progettazione di infrastrutture tipo, nonché a quelli normativamente previsti per gli alloggi, perché poi questi beni possono essere, diciamo, riservati o a degli alloggi di servizio per il personale, ovvero perché siano delle sedi di reparti, dove metterci sostanzialmente dei reparti. Viene verificata la fruibilità del cespite nel breve e medio periodo, tenendo conto di quelli che sono dei minimali interventi di rifunzionalizzazione necessari e dell'assenza poi di eventuali condizionamenti di fatto, quali ad esempio occupazioni sine titulo, la sussistenza di rapporti locativi o ipotecari, contenziosi in genere. Nel caso in cui poi si tratti di immobili da adibire ad alloggi di servizio, viene valutata l'assenza di controindicazioni di tipo ambientale per l'utilizzo da parte del personale, quali ad esempio la contiguità con unità abitative che sono riferibili a soggetti controindicati o l'ubicazione dell'unità in un contesto sociale eccessivamente isolato o degradato. Al contrario, invece, gli stessi elementi poi vengono valutati, appunto secondo una logica di segno opposto e di radicamento sul territorio, nel caso in cui invece l'immobile deve essere adibito a ospitare dei reparti, quindi a sede di reparti. A questo riguardo ricordo che ad esempio a Palermo la villa che fu l'ultimo rifugio di Totò Riina oggi è una caserma dei carabinieri intitolata ai 2 militari dell'Arma che perirono nell'attentato al giudice istruttore Rocco Chinnici. Concludo rinnovando il ringraziamento per l'opportunità offerta di illustrare il contributo dell'Arma appunto nella lotta alla criminalità organizzata e il proprio silente e appassionato servizio ai cittadini. Grazie ancora e buon proseguimento dei lavori. Grazie. Grazie generale e ancora auguri per le vostre celebrazioni. Quando tornerete anche questa sera in albergo o anche domani, vi invito colleghi ad accendere i telegiornali e le televisioni sui telegiornali italiani e questa 2 giorni ci accompagnerà delle immagini stupende delle vostre celebrazioni che si terranno questa sera a Villa Borghese. Meritano assolutamente ancora Colonnello Carrozza e Generale Montanaro i nostri omaggi al Comandante Generale Salvatore Luongo, tutta l'Arma dei Carabinieri. Grazie ancora. Ora passiamo al dibattito. Colleghi, abbiamo 20 minuti massimo, alle 16 dobbiamo terminare il nostro panel. È iscritto per un intervento. Ho 8 iscritti. Il primo è il collega Gianluca Cantalamessa, delegazione italiana e componente della nostra commissione, capogruppo commissione antimafia. Prego, collega. Grazie Presidente, un saluto ai relatori, ai colleghi della delegazione, alla Presidente Kauma. Io mi unisco chiaramente agli auguri per il 211° anniversario della Fondazione Carabinieri. Io parlo nel doppio ruolo, sia da delegato Osce che da capogruppo in commissione antimafia. E una cosa che mi colpì in un'audizione che facemmo a Palermo anni fa fu un ex procuratore capo, saluto la collega Rando chiaramente, che mi disse: il 5% del fatturato della mafia è attività illecita che la società civile non vuole, quindi estorsione, racket e quant'altro. Il 25% attività illecita che la società civile compra, quindi droga, gioco d'azzardo e prostituzione. Il 70% circa, mi parlò di questa proporzione, è economia legale. E quindi la difficoltà chiaramente per gli investigatori, ora visto e considerato che gran parte del fatturato si sta spostando e chiaramente sottintende anche una convivenza da parte della società civile, perché è chiaro che ci saranno notai, commercialisti, avvocati che prestano il fianco a questo tipo di attività. Però la cosa che poi mi ha fatto pensare, di qui la necessità e l'indispensabilità dell'agenzia per quel che riguarda i beni confiscati, ed è un'eccellenza. Faceva bene prima il Presidente Zoffili a ricordarlo. Noi come antimafia andammo 5 anni fa
ad audire i vertici dell'FBI e della DEA negli Stati Uniti e parlavano, diciamo, degli ottimi investigatori, parlavano di questa agenzia elogiando, anche perché ricordiamo, il prefetto Lacanà l'ha detto prima, tra beni dati in concessione e beni diretti parliamo di 40.000 beni in tutto, quindi parliamo, lo dico ai colleghi, parliamo di un'agenzia che ha dato 40.000 beni. Noi come Commissione l'anno scorso, cioè nella vecchia legislatura, facemmo un vademecum con il prefetto Marco Valentini per gli enti locali, perché lo diceva bene il prefetto Lacanà prima, spesso gli enti locali non hanno quel know-how, quei mezzi, quelle disponibilità per poter poi riciclare, tra virgolette, quei beni, e quando non vengono riciclati è chiaro che diventa una sconfitta per lo Stato. Facemmo un vademecum che ha avuto molto successo ed è a disposizione di tutti gli enti locali. Sono d'accordo, da un punto di vista legislativo dobbiamo fare ancora qualche modifica in più, diceva bene il prefetto prima per quel che riguarda il termine, il discorso degli abusi, perché è inimmaginabile pensare di bloccare poi il riutilizzo di questi beni per queste cose. Mi piace concludere dicendo che chi fa investigazione o chi fa politica deve essere un ottimista, perché altrimenti ritiene che l'investigazione non la può fare o non riesce a trasformare l'idea in azione. E una frase che mi fu detta da un ragazzo della provincia di Napoli, trovo che sia molto bella, è: la rassegnazione è un lusso che non ci possiamo consentire. La rassegnazione è un lusso che non ci possiamo consentire e gli stati saranno sempre più forti degli antistati. Grazie. Grazie al collega senatore Cantalamessa. Ora ha chiesto di intervenire John Lart, capo della delegazione irlandese. Colgo l'occasione per ringraziarlo e ringraziarvi nuovamente per ringraziare la delegazione irlandese che stiamo cercando di contraccambiare in questi giorni per l'eccezionale ospitalità che ha rivolto a tutti noi per l'organizzazione dell'Assemblea autunnale a Dublino. Prego. Thank you, Chairman, for your generous comments, and thank you to all the speakers. The two sessions were particularly interesting. I just want to make a few comments in relation to, in Ireland we have the Criminal Assets Bureau, which is a law enforcement agency, and it was established with powers to focus on the illegally acquired assets of criminals, which has been the topic of this second session, and criminals involved in serious. The aims of the Criminal Asset Bureau are to identify and take appropriate action to deny those criminals these assets, which has been described by the previous speakers. And the application is particularly taken through the application of an act or a law called the Proceeds of Crime Act. It was the Criminal Assets Bureau in Ireland was established in 1996, and it has a multi-agency approach. It draws together not just law enforcement, in other words, not just the police, but tax officials, social welfare officers, legal officers, forensic analysts, financial analysts, and it's a multi-agency approach. In addition, one of the things, and it's a question I have because the first speaker in session one talked about the engagement of children, and in 2000 and recently we introduced in Ireland the Criminal Justice Engagement of Children in Criminal Activity Act, and that's going to make it an offence for an adult to compel or coerce or direct or deceive a child for the purpose of engaging in criminal activity. It will make it an offence for an adult to induce or to invite or to aid or to abet or to counsel or to procure a child to engage in criminal activity. And it will also limit the liability to adults to avoid further criminalising children, some of whom could influence other children to commit a crime. One of my questions, we also have juvenile diversion programmes. While children were mentioned in session one just in passing, is there any more details available in relation to the use of young children and teenagers by
criminal gangs to further their criminal aims. Thanks once again, Chairman. Have been two really fantastic sessions. Thank you. Grazie molte a John Larta. Ora la parola Oscar Mina, capo della delegazione di San Marino. Grazie Oscar. Grazie Presidente e naturalmente un ringraziamento particolare per l'invito che ci avete riservato a questa importante conferenza per affrontare un tema molto importante che non riguarda solo stati di una certa entità, ma anche i piccoli stati. Io porto un po' l'esempio della Repubblica di San Marino come un piccolo esempio di cui fenomeni di questo genere di carattere mafioso, anche se in forma più ridotta, sono stati anche per noi caratterizzati da anni molto difficili, da una deriva finanziaria molto accentuata e le risposte delle istituzioni non si sono fatte attendere, tant'è che nel 2011 è stato istituito per legge una speciale commissione consigliare, o veramente intendiamo parlamentare, per il fenomeno proprio delle infiltrazioni della criminalità organizzata, alla quale è stata attribuite delle competenze e delle funzioni finalizzate ad un monitoraggio e ad una valutazione dei fenomeni distorsivi legati proprio alla presenza e al radicamento di questa organizzazione nel nostro Paese. Lo abbiamo visto purtroppo il rischio che la nostra comunità potesse diventare un territorio di conquista di queste mafie che hanno nel tempo radicato i loro interessi anche nelle zone territoriali limitrofe di oltreconfine. Per noi è stato un momento molto particolare e soprattutto la presenza in territorio, nel nostro tessuto sociale ed economico di questa organizzazione, abbiamo dovuto in qualche modo avviare un'attività di prevenzione con il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici, partendo dal nostro tribunale, dai responsabili del corpo della gendarmeria, delle guardie, dal corpo di polizia civile, agenzie di controllo di informazioni finanziarie, lo stesso lavoro degli uffici pubblici, la nostra banca centrale, in collaborazione proficua con altri enti, anche fuori territorio, e ovviamente anche delle conseguenze che hanno portato confisco di notevole denaro e di beni patrimoniali. Naturalmente in un paese di dimensioni molto ridotte come lo è la Repubblica di San Marino, possiamo dire che il fenomeno delle infiltrazioni mafiose è stato affrontato in maniera molto determinante. L'attenzione a questi fenomeni distorsivi in un paese così piccolo a livello sociale ed economico è sempre più alta e l'attenzione delle nostre istituzioni, della Commissione antimafia, credo che hanno un livello appunto, ripeto, di attenzione soprattutto anche sui patrimoni di denaro e i beni confiscati, per valutare anche un reimpiego di riutilizzo sociale. Ancora non è stato fatto proprio una cernita, ma esistono ancora delle forme, come dire, di più che altro giurisdizionali da sistemare per arrivare a stilare un elenco di opere o di riutilizzo di questi beni. Grazie Presidente. Era una testimonianza, la nostra, credo doverosa. Grazie infinite. Grazie al collega Mino, grazie San Marino. Ora la Turchia con il Presidente del nostro Comitato Antiterrorismo dell'Assemblea parlamentare dell'Osce, Kamil Aydin, e colgo l'occasione per salutare tutta la delegazione turca. Prego. Yes. Actually, it has been a very informative session that we have benefited a lot. Therefore, I would like to convey my deepest gratitude to all contributors. And by saying this, I would like to thank Zoffili as well. Dear moderator and excellencies, I would like to begin by thanking our Italian hosts and special representative, Mr. Zoffili, for convening this important session on a matter of shared concern, which is the persistent threat of organized crime and the strategic values of confiscated assets in restoring social justice. Organized crime today transcends borders and functions through highly adaptable transnational networks. In many cases, these criminal groups have forged links with terrorist organizations, enabling illicit financing, arms smuggling, and even human trafficking.
This dangerous nexus demands a comprehensive, coordinated, and preventive response across the OSCE region. From Turkey's perspective, the fight against organized crime is inseparable from our broader efforts to uphold internal security, prevent terrorism, and protect democratic institutions. Turkish law enforcement agencies actively dismantle criminal networks through strong intelligence work, judicial cooperation, and effective asset seizure regimes. We place special emphasis on cutting off financial lifelines that sustain both organized crime and extremist activities. Equally important is what happens after confiscation. Turkey supports the principle of repurposing criminal assets for public good. In July 2021, Turkey promulgated a strategic document in increasing effectiveness in money laundering and the financing of terrorism issues and confiscation practices for the period 2021 and 2025. The strategy document has been drawn up for effective management of judicial and administrative processes regarding money laundering and terrorist financing offenses, increasing the success in obtaining and using financial intelligence, and thus for coordinated implementation of measures for depriving criminals of criminal proceeds. Dear colleagues, we commend the role of national agencies, such as Italy's, in managing seized assets transparently and effectively. In that sense, I would like to thank you, yes, because you have been a very good example. The OSCE can serve as a key platform for exchanging good practices, supporting legal harmonization, and encouraging cooperation among asset recovery offices and anti-organized crime units. Finally, I would like to stress that confronting organized crime requires political will, institutional resilience, and public trust, of course. We must ensure that the victims of such crimes, often the most vulnerable in society, see that justice is not only done, but visibly transformative. Thank you for your attention. Grazie anche per il suo contributo. Ora la parola a Margaret Murphy, collega della delegazione irlandese. Margaret Murphy o Mahoney, prego. Thank you very much. I'd just like to start by thanking all involved in organising today. It has been very interesting and well worth the trip from Ireland. I'd also like to say that in Ireland we're very lucky. We have an excellent Minister for Justice. Minister Jim O'Callaghan is very visible, active and proactive. So I'd just like to put that on the record here today. I'd also like to mention the domino devastating effect that organised crime has on people, the general public. These groups often use violence, intimidation and corruption to maintain their operations and protect their interests and leave devastating effects behind them. The Irish government is committed to stepping up our fight against the criminal networks who take advantage of human vulnerability in pursuit of profit and strengthening our partnerships with international partners who share this objective. These networks generate billions in illicit profits annually, financing further criminal activities. So again, a big domino effect. A robust follow the money approach is not just a strategic option, but also an imperative one. An Garda Síochána, Ireland's national police force, is wholly committed to tackling organised criminal groups responsible for serious crime through a comprehensive approach, which includes disrupting and investigating the financial flows derived from people smuggling, targeting the laundering of illicit funds stolen from vulnerable migrants, confiscating criminal assets to compensate society for its losses, and strengthening cooperation with domestic and international partners including Europol, Interpol and UK Home Office to enhance intelligence sharing. To effectively dismantle these networks, we must enhance financial transparency and strengthen investigative capabilities. Ireland is taking decisive steps in this
regard, very decisive steps. The Department of Justice, along with Garda Síochána and the Criminal Assets Bureau, a significant tool in our arsenal to tackle OCGs, are advancing measures to track illicit financial flows. So again, I just like to thank all involved in today. Gormagov. Grazie, grazie. Thank you very much, Margaret. Zvonimir Troskot dalla Croazia. Prego, a te la parola. Grazie Presidente. Abitualmente lo faccio in inglese, però come siamo qua in Italia lo faccio in italiano. Vorrei ringraziarvi per tutta questa organizzazione, un'organizzazione impeccabile, soprattutto a lei, signore Presidente, amico Eugenio Zoffili, ma anche alla tutta squadra, perché per organizzare tutto questo c'è un bisogno di squadra per organizzare un evento così non tanto semplice. Grazie per tutti che avete parlato, soprattutto con tutti esempi ottimi. Ci abbiamo sentito le storie di Totorina, Salvatore Lo Piccolo, anche De Provenzano, dei Pizzini in Croazia. Abbiamo sentito tutto questo e imparato molto dall'esperienza italiana. Ma la mia domanda è seguente. Alla luce delle indagini di Interpol che evidenziano come reti criminali organizzate trafficano rifiuti pericolosi e sanitari, sfruttando infrastrutture aziendali legali, falsificando documentazione e compiendo reati finanziari, e considerando le recenti operazioni congiunte tra Croazia, Italia e gli altri paesi di Europa su questi flussi illeciti di rifiuti, quali sono misure in atto per rafforzare i controlli sulle importazioni di rifiuti e sulla gestione delle discariche in Croazia, al fine di evitare che il nostro territorio venga utilizzato come destinazione finale per i rifiuti tossici d'Europa? Ma non sono Croazia, abbiamo scoperto questo, che alcuni dei rifiuti erano d'Italia, ma tutto questo era un congiunto tra Croazia e Italia, che abbiamo scoperto questa transazione in Italia. E lei ha toccato, signore Montaro, questo tipo di transazioni di mafia. Grazie molto. Grazie per l'intervento e per il contributo. Sean Crow, Irlanda, prego. Thank you very much, and again, thank you for your hospitality and the kindness you've shown to us as delegates. Just a couple of things about the discussions this afternoon. I think a lot of the speakers added to our own knowledge, but I was really struck by the quote that was given at the start of the thing about Judge Falcone, laws written into our conscience. I think it's a really powerful message. And I suppose it's on that theme that I'd like to, my question. John Lahart spoke earlier on about the Irish experience, and particularly around the criminal assets bureaus and how that was established. It was established back in 1996 after the death of a journalist who was investigating crime at that time. And that was a sea change in Ireland. There was a huge backlash against criminality and criminal gangs at that time, and that gang was destroyed. The Proceeds of Crime Act was then established, and after that, then there was a very cautious approach taken in relation to the moving forward, in that there was a worry that there'd be legal challenges and so on. And in some cases, it can take up to 7 years for those assets to be reinvested or put back. So I'll give you an example. Say last year, the money that was captured last year, about half of that was reinvested the following year. So I think the slowness of change
And you were talking about the educational nature of those assets being taken out of communities and so on. But some of the challenges that we face is that we tend to be always looking for Mr. Big, but the individuals that are impacting on many communities, particularly around criminality and drugs, is smaller elements, and we don't see that the money being taken off them as regular that we'd like to see. So I suppose my question is in relation to, like, there's a lot of countries represented here today, and I'd like to know, first of all, is there documentation that we can look at that where this, their legislation works? Prefect Lagona talked in terms of, the challenges of selling on those assets and trying to get to reinvest them in communities. And I'm sure in the Irish situation, parts of it works for Ireland. There's probably in other countries there's parts of it that work. And I'm just wondering, is there a best practice? Have you come across a best practice that you would recommend to us as legislators? Because I'm conscious of this idea that I want to see the laws written into our conscience. I want to see the laws working. I want to see these so-called untouchables, their assets taken off them. Thank you. Grazie Sean Crowley dall'Irlanda. Ora il Montenegro, Jevrosima Pejovic. Prego. Thank you. Actually, I have a question. A few years ago, Montenegro has threatened its legal framework through the law on confiscation of criminal assets. And a colleague from Montenegro in the previous panel spoke about challenges in the implementations. Actually, now we have, as a first step, a financial investigation. And if in that process we find any kind of proofs, then we are conducting a criminal investigation. And as you know, the main actors in this process are criminals, often hide their assets under the name of the other person. Did you had any kind of similar challenges, and how you overcome that challenges in your system? Thank you. Thank you very much. Fatemir Medio, Albania. Chiedo di essere grazie mille. brevissimo, Allora, per favore, grazie. Per la prima volta in Albania noi abbiamo venuto alla conoscenza della mafia con la film La Piovra, e poi tutti questi perché siamo stati isolati. Allora stiamo anche vivere un po' la situazione simile in Albania. Così io ce l'ho due domande. Signor Cortese, avete parlato per il supporto dell'opinione pubblica verso le forze dell'ordine nel lotta contro la mafia. Ce l'hai qualche idea come possiamo avere questa situazione del supporto dell'opinione pubblica anche in Albania? Perché ci sembra che la paura della criminalità organizzata a questo livello, che i gente sono reluctant to denounce or also to participate in fight against organized crime and mafia. Second question has to do also with Gianluca, che è parte della commissione antimafia. Il commissione del genere è una cosa che possiamo anche sviluppare nelle dimensioni regionali, anche con il Parlamento dell'Albania o il Parlamento di Montenegro e gli altri che ce l'hanno i problemi simili. Grazie. Dovrebbe essere l'ultimo intervento, se ho visto l'elenco completamente, per cui chiedo ai relatori di rispondere per le singole domande, poi rispondo io all'ultima. La prima domanda era del collega Pejovic del Montenegro, non so se c'è qualcuno di voi che vuole rispondere. Lei, ecco.
rispondere io Sì. un po' su un po' tutte le domande così. Interessante ascoltare le domande, perché ascoltare le domande significa anche nei vostri paesi quali sono il quadro giuridico da un lato, e anche il confronto, no, con quello che è il nostro italiano. Sul tema cioè dei prestanomi, in Italia c'è anche una buona legge e c'è la possibilità di colpire anche chi è chiaramente con le prove, no, giudiziarie, così, chi fa il prestanome. Da noi si chiama intestazione fittizia. Tu intesti dei beni a qualcuno e nel momento in cui quello è dentro l'organizzazione malavitosa viene colpito allo stesso modo e vengono sequestrati i beni. Quindi il nostro quadro giuridico permette la possibilità che quando ci sono intestazioni anche di prestanomi, cosiddetti prestanomi, per esempio spesso avveniva con i parenti, no? Nel senso, ma anche questi nel momento in cui sono dentro il circuito dell'associazione criminale vengono confiscati allo stesso modo i beni, no? Con un'azione giudiziaria. Quindi il tema dell'intestazione fittizia è importante proprio per colpire chi invece viene intestato di un bene per evitare la confisca. Però mi interessava, e su questo un po' colgo tutte le domande perché insomma sono abbastanza, e quindi però mi incuriosiva il tema della partecipazione sociale, no? Cioè come i cittadini, da un lato anche alle forze dell'ordine, essere vicini, ma quello che è importante in un paese è quello di stimolare molto anche l'associazionismo culturale dei territori, perché fare in modo che tutto il territorio è convinto, si rende consapevole che le mafie distruggono, ed è un problema di tutti i cittadini, distruggono, l'abbiamo detto, l'economia, quello che abbiamo detto, e quindi se questo diventa consapevolezza e quindi coscienza, molto probabilmente i cittadini forse, certo che hanno paura, no? Denunciare si ha paura, ma per esempio in Italia c'è una buona legge che sta accanto alle persone che denunciano, gli imprenditori, i cittadini, una legge insomma che li tutela, che li sta accanto, anche financo qualora diventano anche testimoni di giustizia, sono anche tutelate con il cambio di generalità. Quindi questo cosa significa? Significa fare in modo che lo Stato sta accanto alle persone che denunciano e che diventano modello anche per chi chiaramente ha paura a denunciare. Un'altra cosa che è stata detta, tante sono le sfide che sono state dette, ma mi incuriosiva la questione, non so se la Turchia, quando si parlava del fatto che il crimine organizzato, e questa è un'evidenza che si ha anche in Italia, insomma noi in Commissione Antimafia, insomma col collega lo vediamo quando facciamo le audizioni di molti magistrati, c'è l'età dei minori che vengono coinvolte nelle attività criminali, quasi come se fosse una fascinazione di entrare dentro le attività criminali, si sta abbassando, e questo ci preoccupa molto. E ancora di più e cosa si sta facendo? Qui da noi abbiamo una delle cose che sono importanti, per esempio, è quello di tutti i familiari delle vittime di mafia che hanno subito un danno, che sono protagonisti dell'azione civica. Ma un'altra cosa che si sta cercando di fare, lo stiamo facendo in Commissione Antimafia, di questi minori. Normalmente quando si parla di mafia naturalmente si parla dell'azione giudiziaria, dell'investigazione, ma di questi minori, specialmente in alcune organizzazioni mafiose, i minori figli in particolare, o anche quelli che vengono accolti nell'attività criminale, sono la loro forza, il loro valore sociale, no? Nel senso, più tu coinvolgi e più ti senti grande come organizzazione mafiosa. E come si fa a pensare anche a questi minori? Questi minori qualcuno se ne occupa, poi noi abbiamo detto e diciamo sempre che sono forse i minori più invisibili, perché sono dentro le organizzazioni criminali, crescono con l'indottrinamento mafioso e crescono dentro, e per loro è come se la vita da adulti devono fare per forza i mafiosi. E allora su questo la Commissione Antimafia in particolare sta lavorando, perché anche su questo noi dobbiamo occuparci di questi minori. Una delle strategie che si stanno usando, e anche una proposta di legge che stiamo ragionando, il collega la sa bene, è quella di fare in modo che questi minori, quando sono considerate le famiglie maltrattanti, quando spesso fanno fare i crimini ai minori anche non imputabili, no? Fino a 14 anni. Spesso ci sono organizzazioni malavitose che fanno trasportare la droga, fanno trasportare le armi a minori che non sono imputabili. Questi minori vengono
in un contesto importante giudiziario, nel senso che c'è un giudice che lo valuta, questi minori provvisoriamente e temporaneamente, nel momento in cui c'è questo, io spesso ho letto delle intercettazioni in cui per esempio un papà diceva a un minore di 12 anni: ammazza la mamma perché mi vuole abbandonare, vuole denunciarmi, ammazzale. Questo bambino lo stava allenando con le armi per farlo ammazzare. Di questa, meno male che c'era un'intercettazione, quindi questo bambino è stato allontanato da quel contesto. Quindi quanto è importante la lotta alle mafie, che viene fatta in maniera più complessa, giudiziaria, repressiva, ma anche preventiva. Minori vengono allontanati, vengono affidati, non in adozione, nel senso che è una cosa provvisoria, vengono diciamo allontanati, affidati in alcune famiglie insieme all'associazionismo culturale. E poi è successa una grande rivoluzione in questo contesto, e se ne sta occupando la Commissione Antimafia Nazionale, è quella che le mamme, le donne dentro il crimine organizzato, sono donne non felici, donne che gli è stato imposto di stare con quel marito, che dentro alcuni di loro si sposano perché il clan diventa più grande, no? Cioè i clan diventano più grandi. Allora queste donne a un certo punto hanno cominciato a pensare: ma io che cosa voglio fare, no? Cosa voglio fare? Voglio fare... Ogni mattina una volta vado in carcere dal papà, una volta dal fratello, una volta vado a vedere magari il figlio, o invece voglio fare una scelta diversa. E in tutto questo le donne si stanno allontanando da quel contesto mafioso, guardando i minori. Quindi quanto è importante l'azione preventiva. Questi sono strumenti che abbiamo, che possiamo mettere a disposizione, un lavoro di studio che stiamo facendo. Ho perso troppo tempo, lo so, volevo dire tante altre cose, ma va bene così, grazie. Grazie senatrice, mi scuso ma siamo veramente in chiusura. Guardo il prefetto Cortese, il generale, il prefetto Laganassi. Prego. Soltanto il parlamentare dell'Albania, credo, mi aveva fatto una domanda. Ovviamente non conosco la realtà dell'Albania, quindi parlo soltanto dell'esperienza italiana. No, nel senso che noi in Italia cerchiamo di far capire ai cittadini che l'attività vera antimafia non può essere solo quella repressiva della magistratura e delle forze di polizia, perché come ho detto prima, la mafia è consenso sociale, come diceva l'onorevole Cantalamessa, la mafia è complicità con i professionisti, con notai, avvocati e quant'altro. Allora credo che lo sforzo che bisognerebbe fare, questo credo valga per tutti, far capire che la mafia non è delinquenza e la mafia non colpisce soltanto coloro che hanno i soldi. Certo, sicuramente loro vogliono gli introiti, vogliono accaparrarsi i soldi, fiutano gli affari, vanno sugli appalti pubblici, ma la mafia si interessa di tutto. Se lei pensa che in alcune zone del nostro territorio del sud la mafia interviene anche nei lavori di ristrutturazione dei singoli appartamenti privati, e se uno non si appoggia a quella impresa di costruzione appoggiata dalla mafia, subisce ritorsioni. Pensate che nei pizzini famosi dei grandi boss di mafia non ci sono soltanto appalti, omicidi e i grandi appalti pubblici, ma ci sono anche i sentimenti privati. Ci sono alcuni pizzini che noi abbiamo trovato di gente che chiede al capo mafia informazioni sul fidanzato della figlia, se il fidanzato della figlia ha parenti nei carabinieri o nei poliziotti, per sapere dal loro punto di vista se è affidabile per essere il fidanzato della figlia, senza capire che nel momento in cui riceve quelle informazioni, quella famiglia si lega mani e piedi alla mafia e sarà eternamente debitore della mafia. Pensate che il pizzo, la cosiddetta l'estorsione, non è la mafia che ha bisogno di quelle 500 euro di un'attività commerciale, perché non ne ha bisogno, ma in quel modo, nel chiedere il pizzo, sottomette quell'attività commerciale e quel soggetto per sempre alla mafia. Allora credo che bisognerebbe far capire questo, che la mafia non è soltanto un conflitto militare tra delinquenti e lo Stato, tra delinquenti e chi ha i soldi, ma la mafia sono spazi di libertà e di democrazia che vengono meno. Guardi, due cose veloci e qui chiudo. Il killer che uccise padre Puglisi, nel momento in cui lo abbiamo arrestato, collabora con la giustizia,
E al di là del sorriso che padre Puglisi ha fatto al killer mentre lo stava per uccidere, padre Puglisi è un prete ucciso a Palermo negli anni 90, il killer rimase colpito dal sorriso che il prete stava facendo al killer mentre gli sparava. Il pentito mi dice: la cosa che noi temevamo di più del prete, perché il prete non arrestava nessuno, il prete non faceva attività antimafia classica, ma il prete raccoglieva e radunava i giovani e dava, o quantomeno proponeva, un'alternativa ai giovani. Un altro pentito in Calabria dell''ndrangheta mi disse: guardi, io non sono nato mafioso, non sono figlio di 'ndranghetista, ma quando ero ragazzo, avevo 15 anni, accompagnavo mio fratello più piccolo, attraversando la strada una macchina uccide il mio fratello di 6 anni. Prendo la targa, lo porto, questa targa la porto in un commissariato, una caserma dei carabinieri, non conta adesso, e quel presidio di sicurezza mi risponde: che vuole da noi? C'ha la targa, ci deve pensare lei. Allora, nel momento in cui lo Stato non è coerente, non è credibile, perde la fiducia dei cittadini. Nel momento in cui noi diamo alternative ai giovani e li togliamo alla mafia, nel momento in cui noi garantiamo servizi e garantiamo il rispetto dei diritti dei cittadini, ci guadagniamo la fiducia dei cittadini, perché dimostriamo di essere coerenti e credibili. Grazie. Grazie, un applauso. Con questa voi siete la testimonianza vivente che lo Stato c'è contro la mafia e contro la criminalità organizzata. Grazie di cuore ai nostri ospiti. Ora un brevissimo coffee break e poi andiamo lascio il microfono alla collega Irene Caralambides per il panel sull'anticorruzione, che ha ospiti di alto livello assolutamente autorevoli. Grazie a tutti ancora.
for everybody the 10 minutes? 10 minutes? 10 minutes? Okay. So we give the chance to people who have questions and bring them up because we listen to so many things from 9 o'clock in the morning. I think they're no, I'm a journalist, I was doing TV. No, vabbè, dai. Quando arrivi là, è vuota proprio. Sono questi, ma perché non me li ricordo addosso? Io non me li ricordo. Non c'è qualcuno dal tuo ufficio che può venire di corsa della porta? Non ce la facciamo in mezz'ora? Vabbè, tanto... Senti, invece se ci fosse qualcosa da far stampare qua... Posso chiedere? C'hai la cosa? Tanto per me te lo fai in italiano, lo sai? Sì, sì, sì. Puoi andare a parlare. Vabbè. Ok, vabbè. Te lo porta lei, te lo porta? Se fanno 10 minuti. 10 minuti, aspetta che controllo. My dear colleagues, please take your seats. We are going to start. I promise I will keep you awake. Okay, I know we had a long day. We listened to very, very interesting interventions. Indeed, excellent speakers, experts on the topic. But I also know that it's been a long day. So we will try to keep things going. First of all, I want, in order for all of us to wake up, to give a very, very strong thank you to Eugenio Zoffili. Let's give him a big applause. Eugenio! Oh, it's for you, darling, it's for you. Yes. He has been an excellent host. Rome is beautiful. The language, the Italian language, is like music to our ears. Thank you for inviting us here, and thank you for hosting this fantastic event. Thank you, Eugenio. Since I have asked our guests to keep their interventions between 8 to 10 minutes, I will avoid to do a speech myself, but I just want to say 3 things referring to corruption. I want to say it exactly as he said it. Okay. I will make a reference to Pope Francis. Since we are in Rome, Pope Francis so powerfully said during a morning mass at the Vatican in 2014, corruption is paid by poor people.
Let us always remember that, especially us, the people who have the power to prevent corruption, to punish corruption, and we can have a decisive role when it comes to transparency, when it comes to accountability. So, let's begin. We have very distinguished guests. Prosecutor Luigi Biriteri is with us, Deputy Prosecutor General of the Supreme Court of Cassation, former head of the Department of Justice Affairs of the Ministry of Justice of Italy. Prosecutor Biriteri has a wealth of experience in proceedings against serious mafia-type organized crime, crimes against the public administration, and serious economic and financial crime, having taken part in mafia-related high-profile cases. Please, the floor is yours. 10 minutes. Grazie Presidente, grazie onorevole Zoffili per questa opportunità e per questa partecipazione tra tutti voi che rappresentate ai massimi livelli le istituzioni. Cercherò davvero di concentrare il mio intervento nel tempo assegnatomi dal Presidente e vi dico subito che il contrasto alla corruzione non può prescindere dal cogliere la connessione tra i circuiti della corruzione e i circuiti della criminalità organizzata, sia nazionale che transnazionale. Oramai circuiti fortemente interconnessi. La mia esperienza di contrasto soprattutto a Cosa Nostra nella prima parte della mia carriera e poi all''ndrangheta nella parte un po' più matura, diciamo così, mi porta a proporvi un percorso rapidissimo. In Cosa Nostra siamo passati dalla consapevolezza che la corruzione era il frutto della dinamica mafiosa, era il frutto della criminalità mafiosa. C'è stata un'indagine famosissima in cui si stabilì che addirittura era insorto un tavolino, cioè un vero e proprio tavolo di trattative tra gli esponenti più grossi di Cosa Nostra, i burocrati della nostra regione e alcuni, ahimè, politici ormai già catturati e condannati per associazione mafiosa, dove addirittura la corruzione non riguardava il singolo appalto, ma si sostanziava nello scegliere quali erano le opere pubbliche da fare. Tutto veniva concordato anticipatamente. Come io ho sostenuto in una mia requisitoria, questa corruzione, nella costruzione in quel caso di una grandissima diga per eliminare il problema della sete che affligge la Sicilia da tanti anni, si era sostanzialmente tradotta in un furto di futuro ai danni di tutti i cittadini, ai danni dei nostri figli, ai danni nostri, ai danni proprio del nostro futuro, un vero e proprio furto di futuro. Se non si coglie questa interconnessione, non si capisce qual è il vero modo per contrastare a livello unionale e internazionale la corruzione. Abbiamo avuto la Convenzione di Palermo, abbiamo un TOC, un CAC, tutti gli strumenti internazionali che sono essenziali per cogliere i circuiti, per individuare i circuiti, ma la cooperazione internazionale, di cui mi sono a lungo occupato, ha dimostrato alcuni passaggi essenziali. Se non si capiscono questi passaggi, soprattutto i paesi diversi dall'Italia sono destinati a vivere e a subire, come è capitato in questi ultimi tempi, il paradosso italiano. Qual è il paradosso italiano? Noi abbiamo avuto a che fare, come ben ha detto il dottor Cortese, con cui abbiamo spesso lavorato insieme, io vorrei sintetizzare quello che lui ha detto e riproporre quello che è una mia convinzione. La mafia non è, Cosa Nostra non è un fenomeno delinquenziale, la 'ndrangheta non è un fenomeno delinquenziale, la 'ndrangheta è potere. Potere supportato dalla capacità criminale. Allora, se non si capisce questo, gli stati stranieri, faccio un esempio, la strage di Duisburg,
ha consentito ai tedeschi di scoprire che avevano l''ndrangheta in casa. Anche in Olanda e in Belgio è successo qualcosa del genere. Ebbene, io che da 40 anni mi occupo di questo, vi posso garantire che quando lo scoprite così è già troppo tardi. È già troppo tardi. Siete arrivati tardi. Sapete perché? Perché in Italia c'è un sistema di contrasto fondato sul sangue di Giovanni Falcone, di Rosario Livatino, di Paolo Borsellino, dei tanti magistrati e poliziotti uccisi, delle tante esperienze giudiziarie che hanno per esempio adesso ridotto ai minimi termini Cosa Nostra. Adesso è l''ndrangheta la mafia più potente, prima non si muoveva un grammo di cocaina e di eroina a livello mondiale se non era gestito da Cosa Nostra, adesso lo gestisce l''ndrangheta, ma noi abbiamo reagito con le misure di prevenzione, con la confisca senza condanna, con un sistema di valutazione dei collaboratori di giustizia, di incremento dei collaboratori di giustizia, un sistema che senza far venir meno le garanzie ci ha consentito di contrastare e di reperire i proventi criminali che drogano, non soltanto ci rubano il futuro, ma drogano l'economia e la trasformano in un sistema dove non c'è concorrenza, perché l'impresa mafiosa vince perché ha una liquidità sostanzialmente infinita che gli deriva dai traffici illeciti. Allora, se è così, sono noti in Albania, in Romania, in Bulgaria, in Belgio, in Francia, il gruppo Vendôme ha spesso dimostrato questo tipo di circuiti, gli spostamenti, i forum shopping fatti dai mafiosi che in Italia oramai temono di avere i loro patrimoni sequestrati. C'è un'illusione che si coltiva all'estero rispetto all'esperienza italiana, quella di pensare che il denaro non puzza. I latini dicevano pecunia non olet. Non è così. Il denaro criminale puzza e fa molto male. Se ne sono accorti gli amici olandesi. Abbiamo creato delle squadre investigative comuni che hanno avuto una loro efficacia, ma adesso siamo al terzo livello criminale. Non basta più cogliere le interconnessioni tra le organizzazioni criminali, la corruzione, che è lo strumento, se ci pensate bene, più semplice. I mafiosi sono molto intelligenti, ricorrono all'omicidio soltanto quando ciò è assolutamente necessario per la loro logica. La loro logica primaria è quella di corrompere, di comprare il politico, il pubblico ufficiale, l'addetto al tecnico, dal comune fino ai più alti gradi del Parlamento. E quando questo sistema funziona, bisogna esattamente scoprire quali sono gli elementi essenziali di questo tipo di criminalità. E alcuni elementi sono assolutamente chiari e bisogna che noi ne teniamo tutti insieme conto, perché senza cooperazione internazionale andremo sempre un passo indietro rispetto alle forme di criminalità che provocano corruzione e che finanziano indirettamente le organizzazioni criminali. Adesso io sono reduce da seduta di New York per la Convenzione internazionale sul cybercrime, che è la seconda frontiera. Sto nei tempi, sì. Ecco, vedo che mi rimprovera. E allora volevo concludere lanciando un messaggio in questi pochi minuti e avviarmi immediatamente alla conclusione. Se si capisce che bisogna avere un sistema di norme comuni il più possibile omogenee, allora i criminali, i mafiosi non avranno interesse a spostarsi da un paese dove sono più perseguitati, più colpiti, ad un altro dove trovano più facili frontiere economiche, più facili capacità di nascondere le loro ricchezze e di riciclare. Tanto loro replicano il loro sistema con le stesse modalità: aggressione, intimidazione, uso della violenza quando serve e uso di risorse economiche illimitate. Sono molto pericolosi, pregiudicano l'economia e l'unica risposta possibile è la cooperazione internazionale, che adesso si deve spostare sul piano della cyber security, sul piano della persecuzione dei crimini commessi attraverso i sistemi di information and communication technology.
Anche questa è l'ultima frontiera che dobbiamo attraversare e dobbiamo farlo tutti insieme se davvero vogliamo liberarci e vogliamo liberare i nostri figli in futuro da questo terribile fenomeno che condiziona il nostro futuro e la nostra economia e sostanzialmente anche l'esercizio dei nostri diritti di libertà a cui siamo in tempi così tristi particolarmente affezionati. Badate bene, le ultime frontiere di cui discutiamo con i colleghi riguardano, ed è l'ultima cosa su cui vi voglio soffermare la vostra attenzione, la sparizione del concetto di giurisdizione come noi lo conosciamo. Noi facciamo parte di stati che sono abituati a ragionare con un reato commesso in un certo territorio. Io sparo ad uno, ci sparo a Roma, quindi la competenza è di Roma. Io faccio un'associazione per delinquere che controlla il territorio a Milano e allora la competenza è di Milano. Sul web tutto questo non esiste. Io organizzo una truffa da Palermo, la faccio passando per un server rumeno, lo faccio attraverso un complice argentino e un altro diciamo posto sull'altra parte del mondo. Allora, se abbiamo questa consapevolezza politica e ci affezioniamo poco al concetto di giurisdizione nazionale, possiamo trasformare la lotta alla criminalità organizzata come lotta ad armi pari con criminali che si muovono nel mondo con la velocità del web. Ho sentito citare molto spesso Giovanni Falcone in questo convegno con delle frasi che sono famose. Io che ho avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorarci insieme, sia pure per un breve periodo all'inizio della mia carriera, vi posso citare una frase che forse pochi conoscono, ma che è molto significativa. Se lui fosse qui oggi forse vorrebbe concludere il discorso così. Ricordate che non scordate mai che il denaro ha le gambe della lepre e il cuore del coniglio. Si spaventa facilmente e scappa molto velocemente. Se si capisce questo, riusciremo a battere tutti i mafiosi. Perché guardate, i mafiosi la galera non la temono. Quello che veramente temono è che qualcuno gli porti via i soldi. E noi in Italia siamo diventati bravissimi a far questo. Ecco perché sono morti tutti all'ergastolo i killer della strage di Capaci. Compreso l'ultimo latitante preso, Matteo Messina Denaro, non più tardi di qualche mese fa. Excellent. May I ask a question, though? Do you feel that you have adequate legislation in order to prosecute white-collar crimes? You mentioned before the web fraud. Do you have adequate legislation for the white collars and web fraud? Il nostro sistema ha dimostrato di averle, ma adesso, dopo numerosi anni di implementazione, noi siamo partiti con l'assetto delle leggi sulle quali ancora lavoriamo, che sono le leggi scritte da Giovanni Falcone quando Giovanni Falcone era direttore generale degli affari penali del nostro Ministero. Le leggi fatte nel 1991 che riguardavano le confische senza condanna, la disciplina dei collaboratori di giustizia, la premialità per chi collaborava con la giustizia. Su questo abbiamo esteso progressivamente, sempre su quell'albero, diciamo, abbiamo costruito una strategia globale che oggi avete visto anche parlare il prefetto Laganà, che è il capo dell'Agenzia dei beni confiscati. Anche su quello, diciamo, è un'evoluzione della nostra legislazione, ma quello che noi abbiamo notato è che se c'è una disarmonia sia investigativa sia di proprio struttura normativa con la velocità con cui oggi si muove il denaro anche nel dark web, il mafioso produce delitto in Italia e produce reddito in Italia. Se il reddito in Italia rischia che gli venga sequestrato, lui va dove questo rischio è minore, dove dunque c'è una legislazione più blanda, non per colpa dei singoli stati, se vogliamo per fortuna. Che cos'è il paradosso italiano? Avendo noi avuto a che fare con la mafia come fenomeno di potere, con le organizzazioni come fenomeno di potere, abbiamo dovuto imparare sulla nostra pelle a combatterla. Altri paesi, diciamo così, che non hanno questo fenomeno criminale, che non avevano questo fenomeno criminale,
quando per andare da un paese a un altro ci voleva il passaporto, quando non si poteva liberamente circolare in tutto il mondo in poche ore, e allora questo problema per loro fortuna non hanno dovuto affrontarlo. Paradossalmente, quando poi le frontiere si sono aperte, il mondo si è velocizzato, ci si è trovati, ecco, con il mafioso in giacca e cravatta dentro casa, senza sapere chi è. Noi invece lo sappiamo chi è e possiamo darvi una mano ad imparare a riconoscerlo, ma se non c'è un comune intento investigativo, una comune legislazione di base, sarà difficile frenare questo fenomeno. Io però sono sufficientemente ottimista ed è il mio l'ottimismo della ragione, perché noi oggi stiamo parlando di questo ed è questo già un passo importante. E l'Osce, ho visto le dichiarazioni, la più interessante delle quali mi è sembrata quella di Bucarest, che dice la corruzione è anche uno strumento per fare la politica estera, ma anche la criminalità organizzata produce corruzione che poi finanzia la politica estera dei paesi più pericolosi. E ci sono degli stati canaglia che vivono sul narcotraffico, che noi conosciamo bene, che finanziano questo tipo di operazioni perché hanno interesse a tutelare i loro proventi, perché nessuno delinque per amore, delinquono tutti per denaro. Thank you. Thank you. Thank you for your intervention. Obviously, you have an extensive experience on the issue, and hopefully there is the political will there to help you move things on. And now we pass to our second guest, my dearest friend and colleague, Azai Guliev. I believe we'll need no much introduction about Mr. Guliev. Everybody knows him. He chairs the second committee on economic affairs, science, technology, and environment of the PA. Azai, thank you for being here with us today. 10 minutes starting now. Thank you. Sorry, I'm counting. Thank you very much, dear Irene, dear colleagues, dear friends. First of all, let me express my deepest gratitude to our host, to our Italian friends, particularly Eugenio Zoffili and his excellent team and the delegation of Italy to the OECPA for such an excellent organization of today's conference. And of course, as our moderator alarmed us or warned us that I will be very short in making some remarks about the topic. But before doing that, I would like to say that I'm not going to say what is corruption about, how it affects on our daily life, how it affects our democracy, and how it undermines the security and stability in our society, and what is the best way of fighting against that social phenomena, because we all know that. Also, I know that our Parliament Assembly have been or has been instrumental in addressing this issue time from time and in different occasions. Particularly, I very well remember as chair of the second committee, which is in charge for economic affairs, environment and science and technology, as well as having served one of the longest members of the Assembly. I know that we have adopted several let's say resolutions, and we have let's say put on our political agenda in almost each annual session, and we have made very clear our position on the issue. Also, I know that our Assembly has appointed a special representative on fighting against corruption, who is our good friend, Irina Kallambiers. She has been serving in this position very successfully since 2019. So, Irina, you know how it is very sensitive issue that we have to tackle as parliamentarians. Dear colleagues, I would like to use, as I said, this time today to focus on practical, tangible steps that are essential to effectively combat corruption. And I believe that 4 key prerequisites must be in place. First, a clear and coherent anti-corruption strategy with defined goals. Second, genuine political will
Third, effective instruments and mechanisms for implementation. And last one is good governance at all levels. Within this framework, I would like to emphasize three specific areas that should be prioritized by all OECD participating states. First, robust and unambiguous legislation. It is very well known that we should have very legal base to effectively combat these social phenomena, and of course, one of them is to have very, let's say, clear and comprehensive and also aligned with international standards, laws capable of addressing full spectrum of corrupt practices. These, of course, first of all, must define corrupt acts, clearly criminalize illicit enrichment, and eliminate legal loopholes that allow impunity to persist. Second, effective institutions and transparency. As you know, as parliamentarians, law alone are not enough to have successful end. We need empowered, independent, and well-resourced institutions that can implement and enforce these laws effectively. It is equally vital to embed transparency into every aspect of governance, from public procurement and budgeting to policy making and service delivery. Dear colleagues, today we have heard many simple or examples or many cases from participating countries. I would like, in that sense, to bring to your attention two very important innovative examples from my country. ASAN Service, which means the State Agency for Public Service and Social Innovations, these pioneering initiatives has centralized over 320 public services under one roof, eliminating the need for citizens to navigate complex bureaucratic structures. With standardized services, transparent fees, and real-time feedback mechanisms, ASAN has enhanced trust in public institutions and nullified the opportunities for bribery. Its success has gained global recognition, with the United Nations recommending it as a best model to more than 25 countries, including some of the OECD member countries. The second is TOST Agency, which is Sustainable and Operative Social Provision Agency, offering a single window system for 161 social services across certain categories that has simplified access to essential services under Ministry of Labor and Social Protection. It also attracted international interest, with its model being studied and adopted by countries including Moldova, Uzbekistan, and Serbia. These examples demonstrate how institutional innovation, digital transformation, and political will can serve as powerful tools in the fight against corruption and provide valuable models for replication across the OECD region. The third one, legal enforcement and proportionate penalties. Credibility in anti-corruption efforts requires that justice be applied fairly and consistently. Those who misuse public office for private gain must face appropriate consequences regardless of status or political affiliation. At the same time, the legal process must remain impartial and fully aligned with the rule of law. Dear colleagues, as legislators, we are entrusted with the responsibility to act decisively and with integrity. Our duties do not end with drafting and passing legislation. We must also ensure rigorous oversight, engage the public, and foster international cooperation. Over the years, the Assembly, particularly broad its second dimension, has initiated several impactful efforts. In 2024, as you know, Bucharest Declaration urged international donors to improve due diligence mechanisms to ensure that financial and military assistance does not fall into corrupt hands. Since 2023, the OECPA has been contributing to the OECD-wide anti-corruption focal point system, including the Assembly's input to the first annual report on anti-corruption efforts across the OECD region. Today's conference is an invaluable opportunity for us to exchange
the best practices, share innovative approaches, and learn from one another. In conclusion, as the elected leaders of the OECPA, we must reaffirm our full commitment to strengthen cooperation among the member countries, international partners, and policy institutions in our shared goal of eliminating corruption and reinforcing stability across the OECD region. I look forward to our discussions, and I am happy to respond to any question you may have. Thank you for your attention. My dearest colleague, less than 10 minutes. Excellent job. Thank you. You've been very helpful. Now, among our distinguished panelists today, we also have the honor to welcome Brigadier General Giovanni Salerno. He was appointed commander of the Tax Police Unit in Naples. My God, Naples. We all know what we're talking about when we refer to Naples, where he coordinated investigative activities against the Camorra, money laundering, and other forms of economic crime. Prior to being appointed in his current role of commander of the Anti-Corruption Special Unit of the Guardia di Firenze in Rome, he served as commander of the Venice Provincial Command. The floor is yours for 10 minutes. Thank you. Come on, don't do that to me. You have to push the button, the red one. Speaker. Ok, innanzitutto grazie per l'invito che mi è stato formulato a partecipare quale relatore a questo convegno. Io parlerò dell'attività di contrasto alla corruzione sul lato della prevenzione, con qualche accenno al settore degli appalti. Ovviamente, insomma, la corruzione è un fenomeno complesso, vasto, pieno di sfaccettature, ma lo si tende ad identificare normalmente nelle condotte penalmente rilevanti, quindi la classica dazione di denaro a un pubblico ufficiale per il compimento di atti contrari al proprio ufficio. Ma in realtà il concetto di corruzione è sicuramente più ampio e ricomprende ogni comportamento di abuso di potere a proprio vantaggio e a discapito dell'interesse generale, dell'interesse collettivo. Da questo punto di vista anche fenomeni come clientelismo, nepotismo, favoritismo, pur non assumendo in alcuni casi rilevanza penale, sono chiara espressione di abuso di potere. Ma nel concetto di corruzione rientra anche la mala gestio, la mala administration, cioè ogni forma di gestione distorta, deviata, inefficiente, arbitraria della cosa pubblica, che evidentemente ha poi riflessi in termini di ostacolo allo sviluppo e alla crescita economico di un paese, in termini di ostacolo alla migliore, ottimale allocazione delle risorse pubbliche, eccetera. Questo preambolo serve per dire che contrastare la corruzione non è soltanto contrastare i reati di corruzione, concussione, traffico di influenze e tutte le altre condotte considerate penalmente rilevanti, ma significa anche tutelare principi che sono alla base del vivere civile e democratico, cioè principi quali integrità, trasparenza, conflitto di interesse, buona amministrazione, imparzialità. Se passiamo al settore delle commesse pubbliche, libera concorrenza, fiducia, rotazione, par condicio. D'altra parte è noto che ogni strategia di contrasto alla corruzione vede un piano repressivo e un piano di azione preventiva. Ora il tempo non è tale da poter esaminare quelli che sono i principali strumenti della nostra legislazione, però ad esempio ritengo che uno strumento quale il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca uno strumento di fondamentale importanza, perché rappresenta il momento in cui una pubblica amministrazione, ogni pubblica amministrazione, fa un esame al proprio interno, va a guardare al proprio interno in maniera attenta e scrupolosa, va a mappare tutti i processi di lavoro in cui si sostanzia l'attività di quell'organizzazione, e questo serve per individuare eventuali fattori di rischio,
eventuali aree di rischio, individuare il livello di rischio che un determinato evento corruttivo si possa verificare. E questo è importante perché poi mette in condizione la pubblica amministrazione di adottare delle misure correttive o misure che vanno a ridurre il rischio che l'evento di corruzione possa verificarsi. E quindi parliamo di codici etici di comportamento, parliamo di aumentare il livello di trasparenza, la rotazione degli incarichi, la regolamentazione di potenziali conflitti di interesse, riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, semplificare il funzionamento della macchina amministrativa. E poi è importante perché individua un soggetto responsabile di far osservare il piano e quindi di verificare la concreta attuazione di quel piano. Poi abbiamo ovviamente norme che vanno a agire sul conflitto di interesse, cercando di eliminare alla radice che in futuro possa insorgere situazioni di contrapposizione fra un interesse privato e un interesse pubblico, quindi le norme sul pantouflage o revolving doors, le norme sull'inconferibilità e incompatibilità. Abbiamo le norme sul whistleblowing, di cui parlerà probabilmente il Presidente. E poi abbiamo l'area della trasparenza, altro concetto fondamentale, no? La nostra norma sancisce, e questo mi piace perché è veramente una bella espressione, il diritto di tutti i cittadini ad avere accesso al patrimonio informativo della pubblica amministrazione. Questo significa, e ha lo scopo, che ogni cittadino possa tutelare i propri diritti, possa avere una partecipazione attiva all'azione amministrativa e possa anche esercitare una forma di controllo su come l'azione amministrativa viene svolta e come viene correttamente o meno utilizzata la risorsa pubblica. In cosa si traduce poi in concreto? Nell'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare online, in un'apposita sezione dedicata, tutta una serie di informazioni e di dati che la legge prevede. Passiamo al settore dei contratti, della contrattualistica pubblica, il settore degli appalti, che è un settore ovviamente di grande rilievo, non fosse altro per l'enorme quantità di denaro che muove e che chiaramente è un settore a rischio di corruzione, ma direi anche di infiltrazione della criminalità organizzata. E da questo punto di vista la nostra legislazione si muove in maniera coordinata con misure di prevenzione anticorruzione e misure di prevenzione antimafia. Ovviamente tutta la disciplina dei contratti si rinviene, quindi il presidio normativo si ritrova nel codice dei contratti e figura fondamentale è l'autorità nazionale anticorruzione, che è un'autorità amministrativa indipendente, che ha compiti di indirizzo, regolazione, supervisione e vigilanza. In questa azione di controllo e di vigilanza l'ANAC richiede la collaborazione della Guardia di Finanza, che è l'organizzazione a cui appartengo, che tra le forze di polizia italiane è quella a competenza specialistica, quindi polizia economico-finanziaria. Normalmente noi agiamo a presidio del lato delle entrate, la tutela della spesa pubblica, il corretto utilizzo delle risorse. E quindi l'autorità nazionale anticorruzione spesso e volentieri, sistematicamente, anche in virtù di specifici protocolli d'intesa che ci sono, ci delega lo svolgimento di attività ispettive presso le pubbliche amministrazioni o, nel caso degli appalti, nei confronti di stazioni appaltanti o operatori economici aggiudicatari delle gare. In questo settore ritengo di dover sottolineare un'azione che è quella del portare avanti delle specifiche analisi di rischio finalizzate a individuare situazioni che presentano un livello di rischio più elevato degli altri, in modo da poter poi approfondire queste situazioni. E in questo processo è di fondamentale importanza la digitalizzazione che nella materia è portata avanti grazie alle norme del
del codice dei contratti pubblici. Digitalizzazione significa che le stazioni appaltanti, gli operatori economici che intendono partecipare a una gara, che risultano aggiudicatari, devono fornire tutta una serie di dati e informazioni all'autorità nazionale anticorruzione, e questo va a alimentare una banca dati nazionale dei contratti pubblici, che ovviamente costituisce una base dati per le analisi straordinaria. Questa base dati, proprio in virtù di del protocollo e delle intese che noi abbiamo con l'anticorruzione, viene transitata verso la Guardia di Finanza, che ha la possibilità di sfruttare l'interoperabilità delle banche dati. Quindi l'informatica operativa, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale in tutte le sue varie declinazioni assume un rilievo di fondamentale importanza in questo tipo di approccio. Incrociare quella base dati con altre basi dati, quelle di natura fiscale, quelle di natura camerale della Camera di Commercio, le informazioni dalla banca dati antimafia, della DNA, dei precedenti guardie di finanza. Il tutto condito con la valorizzazione di una serie di indicatori di rischio consente di selezionare una serie di soggetti, ripeto, per i quali esiste un alert di rischio superiore. Ora, io non so il tempo a disposizione, voglio solo rappresentarvi un paio di situazioni, no? che vedono corruzione e infiltrazione criminale che si muovono insieme. Esiste nella nostra legislazione, c'è il divieto per operatori economici che si trovano in una situazione di esclusione legata ad esempio a collegamenti, connessioni con la criminalità organizzata, c'è il divieto di poter contrarre con la pubblica amministrazione. Si chiama la interdittiva antimafia. Andare quindi a individuare i casi di affidamenti di lavori a soggetti per i quali esiste l'interdittiva antimafia, quindi non c'è stato un controllo da parte dell'amministrazione della stazione appaltante, è chiaramente un indicatore di rischio importante. Stesso discorso vale per le cosiddette white list. Nel nostro ordinamento sono stati individuati dei settori considerati a rischio di infiltrazione criminale, per esempio il movimento della terra, i servizi cimiteriali, la somministrazione di pasti nelle mense, e tutta una serie di questi settori per le quali è necessario per l'operatore economico essere iscritto in queste white list, che sono valutate e predisposte dalla prefettura, che è l'esito di un'attenta verifica dell'assenza di questi collegamenti. Altri fenomeni, e chiudo, che noi magari andiamo ad attenzionare, è quello dei cosiddetti cartelli d'impresa e il caso dei bandi su misura. Su questo il dottor Birritteri, che faceva riferimento ai tempi di Cosa Nostra, del tavolino, sostanzialmente stiamo parlando di questo, cioè gruppi di imprese che sulla base di accordi reciproci di fatto si spartiscono i lavori attraverso meccanismi di compensazione, di turnazione, ottengono il lavoro a un ribasso molto molto contenuto e di fatto eliminano la concorrenza degli altri soggetti. Il bando su misura, che significa che la stazione appaltante predispone i documenti di gara, il bando, il capitolato, richiedendo dei requisiti di natura tecnica particolari, specifici, eccessivi rispetto alle esigenze, ma è fatto per agevolare un'impresa a discapito di altre. È chiaro che queste analisi mi evidenziano queste anomalie, che sono chiaramente anomalie che segnalano violazione alla libera concorrenza, violazioni alla trasparenza, alla par condicio, ma che possono anche essere indicatori di rischi di corruzione o di rischio di infiltrazioni mafiose. Grazie. Thank you so much for your insights. And now
I would like to introduce our next panelist for today's session, Mr. Nate Sibley. He's director of the Kleptocracy Initiative of the Hudson Institute, a leading research organization in interdisciplinary studies in Washington, D.C. Mr. Sibley works closely with the U.S. government and its allies to advance policies in the fields of anti-money laundering, economic statecraft, and democracy promotion. I think he's online. Are we ready to connect with him? Hello? Hello, we can see you and we can listen to you, and may I address an invitation to you to come to Cyprus. We need your expertise there as well. Oh, great. Well, thank you so much and for that kind introduction and invitation. And hello from Washington, D.C. It's an honor to be invited to speak with you all today. And I'm particularly grateful to our Italian hosts who, as we've just heard from other speakers, really are world leaders in this field of anti-corruption and transnational crime. But yeah, so for those of you who don't know, Hudson's a non-partisan sort of foreign policy think tank here in Washington, promoting American leadership for a secure, free and prosperous future. As the director of Hudson's Kleptocracy Initiative, my policy research examines how major authoritarian adversaries of the United States, primarily China, Russia and Iran, have used corrupt practices to entrench their rule and project power beyond their own borders. Of course, this is a security threat that many countries across the OSCE region have felt very keenly in recent years, and it's indivisible from this conference's broader theme of organised crime, as criminals cannot operate without complicit officials, and they're increasingly themselves co-opted to do the bidding of corrupt regimes. I thought it might be therefore helpful to highlight some of the challenges facing policymakers focused on anti-corruption within the OSCE region, at least as they're viewed from here in the United States. Obviously, the OSCE is too large to explore member states' sort of individual circumstances in the time we have, nor is it particularly helpful to draw sweeping conclusions about such a diverse grouping. But there are some common themes that will shape the future of our shared fight against corruption in a fast-changing world, for which we must be prepared, even if we don't yet have the solutions. I think that said, the first challenge I want to highlight are actually pretty long-standing ones, and that's the persistence of regulatory loopholes and inadequate resources for enforcement efforts, and underpinning both a lack of political will to address these problems. The legislative regulatory framework surrounding anti-corruption work varies significantly between OSCE member states, and it arguably now includes not only anti-bribery laws, but related measures to limit corruption risks, such as foreign investment and screening, and laws regulating foreign lobbyists. This inconsistency is why the OSCE's continued support for implementation of key standards such as the UN Convention Against Corruption by its members remains so important. And given that nearly half of OSCE states are EU members, it's really heartening to see steps towards further harmonisation through the anti-corruption directive currently being negotiated. But the best anti-corruption laws in the world mean nothing without robust enforcement and the political will to take on what are often difficult, costly and controversial investigations. It's this rather than laws that is still lacking in most countries. A 2022 Transparency International study, for example, found that just 2 of the 47 top exporting countries were actively enforcing their own laws against foreign bribery. As national budgets become more constrained, it's tempting for political leaders to refocus law enforcement resources away from anti-corruption work towards headline-grabbing priorities, and this is, in fact, exactly what's happened here in the United States in the past few weeks, more on which in a moment. But that leads me to my next set of challenges, and that's managing public perceptions of corruption amid increasing political polarization and the politicization of anti-corruption initiatives in some countries. I think public awareness of corruption has grown in recent decades thanks to increased transparency and the media scrutiny that this enables. But public perceptions of corruption have also grown in many countries, even when objective indicators suggest that political systems have become more transparent and accountable. This paradox, though, is easily explainable. It's just that the more the public hears about it, the more they think it's happening, when the reverse is probably true. But public perceptions are now also being shaped within and by an increasingly polarized environment, fueled by social media and fast news cycles. They're constantly being hit with stories about how corrupt their leaders are, whether they happen to be true or not. The effect of this is to damage public trust in existing institutions and their ability to hold corrupt elites accountable. And this in turn leads to further partisanship and polarization,
and even leads populations to question whether the problem is not just a few bad apples, but the system itself. Further exacerbating this mistrust is the politicization of anti-corruption institutions in a growing number of countries, including some in the OSCE region. Some governments increasingly engage in selective enforcement against political opponents, including independent media, and are undermining the independence of the police and the judiciary. Corruption and financial crime laws are increasingly being exploited, much in the way that counter-terrorism laws sometimes were in the 2000s to crack down on dissent. The good news is that growing public awareness and outrage cuts both ways. Just as we see growing problems, we also see a growing number of mass protests against corruption, but especially often led by young people who are fed up with the status quo. The third challenge I wanted to highlight is really what I focus on, and that is the continued escalation of so-called strategic corruption by Russia and China across the OSCE region. Strategic corruption is another slightly controversial term, but I use it here simply to mean the use of corrupt practices to advance foreign policy objectives. Russia's track records on this is well known. It's sought to subvert European political elites by offering them bribes, often disguised as business opportunities. It's sought to make Europe energy dependent through bribery, notably, of course, through the Nord Stream 2 project. And it's funneled illicit political donations to parties and causes that it believes will weaken EU and NATO unity. Since Russia's full-scale invasion of Ukraine, it's become harder for it to engage freely in these kinds of illicit activities within Europe. But its incentives to do so are stronger than ever, as it seeks to exacerbate discord over continued support for Ukraine and relations with the United States. China's aims and methods of strategic corruption are more subtle and systemic, but they are also increasingly well understood. It uses bribery to secure market access for Chinese firms, to embed itself in Europe's critical infrastructure, and to undermine European unity on issues such as Taiwan. The rise of Chinese money laundering networks in Europe that often have ties to the Communist Party back in China is also a growing concern. There's no better example of China's boldness than the Huawei bribery allegations sweeping through the European Parliament right now, coming hot on the heels of the Qatargate scandal, no less. Amid heightened tensions with the United States and its European allies, indeed many allies and partners throughout the OSCE region, we can expect China to exploit the situation and double down on these illicit influence efforts. The next and penultimate challenge I just wanted to flag was once again widely discussed, but it has specific implications for the fight against corruption, and that's the emergence of new financial technologies involving artificial intelligence and digital assets such as cryptocurrencies. Cryptocurrency is attractive to criminals, including kleptocrats, for obvious reasons. We know, for example, that sanctioned Russian elites invested very heavily in crypto as a means to evade sanctions and move money in and out of Russia during the invasion of Ukraine. The challenge we face here is that there is currently no obvious way to integrate cryptocurrencies effectively into our existing anti-money laundering frameworks. As you're probably aware, most national anti-money laundering laws require banks and other high-risk sectors to maintain some kind of anti-money laundering program and to monitor and report suspicious transactions to a government financial intelligence unit or the police. While it's possible to regulate cryptocurrency exchanges in this way, and we do that here in the United States, for example, the decentralized peer-to-peer nature of crypto transactions means that this is not an effective safeguard. On the other hand, cryptocurrency is not yet a viable alternative for fiat currency. We do have time to work through these problems and create a framework, just as we did with terrorist financing in the 2000s. The same is true of AI. While kleptocrats and other criminals will undoubtedly find applications of this new technology to further their illicit activities, banks and law enforcement agencies around the world are already exploring its potential to sift the suspicious transactions at a speed and volume that was previously impossible. The final development I just wanted to highlight, because I think I'm probably coming up to time here, is I hope a temporary one, and that is the implications of the United States' apparent retreat from global anti-corruption leadership under the Trump administration. As you may or may not be aware, there have been significant momentum behind anti-corruption initiatives here in the US during the previous administration. President Biden responded to these by formally identifying foreign corruption as a major US national security concern and launching an ambitious cross-government strategy. However, President Trump and his team have made it clear that they don't intend to lecture other governments about corruption or what they perceive to be overly moralistic, values-driven issues that impede America's commercial and security relationships. This approach has already been institutionalized within the US executive branch. The specialist kleptocracy units within the Department of Justice that seized billions of dollars from kleptocrats have already been disbanded. Enforcement of the landmark Foreign Corrupt Practices Act has been suspended,
as has implementation of a new law, the Foreign Extortion Prevention Act, which Congress passed recently as a long overdue counterpart to the FCPA to criminalise the demand side of foreign bribery. Financial and other support for civil society groups and investigative journalists focused on exposing crime and corruption has also been disrupted or been cancelled as part of the dismantling of the US Agency for International Development. On the anti-money laundering front, the US Treasury Department has effectively gutted the implementation of the Corporate Transparency Act, and with it, the introduction of the US Beneficial Ownership Information Register. This deprives US law enforcement and overseas partners of a critical resource, in my view, for identifying the true ownership of US registered shell companies. While I understand the administration's intention to refocus on core US interests and support a bunch of stuff they're doing, the abandonment of US leadership against foreign corruption is, in my view, a misstep. It creates space for China, Russia, and other adversaries that engage in strategic corruption to expand their activities, including throughout this OSCE region in areas where the United States was supporting partners and is no longer. And it will make it easier for Chinese and Russian companies, which are adept at bribery, to win business, not American ones. And beyond the OSCE area, failing to support rule of law in fragile societies creates fertile ground for criminal and terrorist organizations. The positive counterpoint to this is that there is still bipartisan support for these measures in the US Congress. And it's extremely unlikely, for example, will it, for example, see the FCPA fully repealed. Anyway, to conclude, I'm sorry to have to paint such a concerning picture of the fight against corruption in the OSCE region, but I would urge everyone to bear in mind the longer-term perspective in mind. The corruption's always accompanied human societies, and always will. But the progress we've made in mitigating it in recent decades is really unprecedented, and there's no reason to think we can't find solutions to these challenges, even if they are imperfect. Thank you so much, and I look forward to a fascinating discussion. Thank you, Nate. And you have mentioned the key word, that it is political will. And we're all politicians here, so we know what really means. And let's move on to our next guest, Mr. Guglielmo Picchi, who is Director of International Relations, Machiavelli Center for Political and Strategic Studies. The center was founded in 2017 in Florence as a non-profit registered association which promotes traditional values and policies. Guglielmo, before I give you the floor, I need to ask a question. Okay, the name Machiavelli is often associated, fairly or not, with political cunning, manipulation, and the ends justify means. So, how can we call a center that promotes values and policies Machiavelli? Start from that, please. Thank you, Irene. It's always a pleasure to be back in the family of the OSCE after so many years of being absent, and with easy starting question like this one. But before answering this and addressing you, I switch to Italian, because Italian is the official language of the OSCE, quindi permettetemi di parlare in italiano e di ringraziare prima di tutto Eugenio Zoffili, il Presidente Eugenio Zoffili della Delegazione italiana, per l'invito e per l'eccellente organizzazione di questa conferenza, e per suo tramite naturalmente tutta la delegazione italiana, gli uffici del Parlamento italiano e del segretariato dell'Assemblea parlamentare dell'Osce, per la qualità dei relatori, dei contenuti e della riuscita della partecipazione dell'evento. Machiavelli ha inventato la strategia, ha inventato l'arte di governare. Da fiorentino mi sembrava giusto rendere omaggio a colui che ha di fatto creato la moderna arte della politica 500 anni fa, e ci ha insegnato che spesso la ragione di Stato deve prevalere sugli interessi particolari. Siamo tutti politici, abbiamo, almeno io lo ero, oramai sono un privato cittadino, ma voi lo siete politici, molti di voi in questa sala lo sono, dovete rendere conto a un elettorato, e è spesso necessario prendere decisioni che sono difficili, non semplici, e che quindi devono contemperare tanti interessi differenti. Machiavelli ci ha insegnato che contemperare tutti questi
interessi era fare politica, e quindi ci sembrava giusto dedicare a Machiavelli il nostro centro studi e poter proporre ai politici, non solo italiani, ai policy maker, ai decisori politici in Italia e in Europa, soluzioni politiche per poter governare meglio nell'interesse dei cittadini, ma tenendo sempre presenti le condizioni contingenti in cui ogni politico si trova a decidere. Ma veniamo alla corruzione, perché siamo qui per parlare di Osce e di... Ok, no problem. I'll try to be as short as possible. Oggi affrontiamo un tema che riguarda tutti noi. Nella mia precedente attività di legislatore, tanti delle disposizioni legislative che sono state ricordate in questo panel, nei precedenti, mi hanno visto protagonista come legislatore nel Parlamento italiano, nei 17 anni che ne ho fatto parte, vedendo quali erano le difficoltà di scrivere normative che potessero andare incontro alle richieste di legalità, trasparenza, ma che permettessero anche di poter continuare a svolgere un'attività economica nel rispetto della legalità e della libera impresa, perché combattere la corruzione, il fenomeno corruttivo, non è solo contrasto, ma è anche favorire e permettere a chi svolge tutto in maniera corretta la propria attività economica, in modo tale che possa anche esserci una libera iniziativa economica, una vera competizione, e che non sia macchiata dalla corruzione. In tutto l'ambito Osce la corruzione è una vera e propria minaccia che va a colpire una forma di guerra ibrida, si può dire, che indebolisce le istituzioni, che corrode la democrazia, facilita la criminalità organizzata, come è stato ricordato, e apre, per chi come noi opera in ambiente internazionale, anche le porte a influenze straniere ostili. È stato ricordato i fenomeni di corruzione nei parlamenti, dal Parlamento europeo a parlamenti nazionali, di attori esterni che hanno cercato di coartare, di imporre una determinata linea politica, è sotto gli occhi di tutti e alle cronache. Per fortuna è stata anche perseguita, identificata, non sempre per tempo, ma gli strumenti per combatterla ci sono tutti. La corruzione mina, come dicevo, la sicurezza, in quanto in tutti gli aspetti in cui consideriamo la sicurezza, che sia quella politica, economica, umana, militare, la corruzione sta sempre, è un crocevia che sta alla base di tutto. La corruzione erode la fiducia nei processi elettorali. Per chi un'organizzazione come la nostra, che attivamente opera i monitoraggi elettorali e i processi elettorali in tutti i 57 paesi dell'organizzazione, mina anche spesso l'indipendenza della magistratura e può trasformare forze dell'ordine non in strumenti di repressione, ma in strumenti al servizio dell'interesse privato. Questo fa sì che reti criminali possano operare in modo impunito, come è stato ricordato, ben al di là dei confini nazionali. Io non ho avuto il privilegio, come alcuni dei relatori, qua come procuratori militari, di conoscere personalmente il giudice Falcone, però ho avuto l'occasione di avere una lunga conversazione con qualcuno che ha lavorato molto con lui proprio in ambito transnazionale, con l'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, che in oltre 2 ore di colloquio privato ha raccontato tutto il retroscena e le questioni che poi
nel corso degli anni sono venute fuori sui giornali, ma all'epoca erano molto limitati a un circolo ristretto. Per chi come me non faceva parte del circolo, di chi investigava, di chi era sul pezzo, è stato assolutamente utile e ci ha fatto capire, insomma, come il detto che è stato riferito qui dal procuratore Militeri era assolutamente giusto su i soldi hanno le gambe della lepre e il cuore del coniglio. Credo che sia qualcosa che assolutamente anche Rudy Giuliani in altri modi ha trasmesso come concetto. Spesso, dicevo, la corruzione mina anche la stabilità politica. In ambito Osce abbiamo visto tantissimi esempi, non ultimo anche quanto sta avvenendo in questi giorni in un paese membro in cui il primo ministro è stato costretto alle dimissioni per colpa di diciamo, se non fenomeni corruttivi conclamati, almeno percepiti dalla popolazione. Ma ricordiamo nel passato i casi del Tagikistan, dell'Ucraina e di altri paesi che hanno visto minato dal risentimento popolare per via della corruzione la stabilità politica. L'Osce ha in questo contribuito sempre con le proprie istituzioni a cercare di formulare soluzioni e a formare con iniziative concrete, penso nell'Asia centrale, in Kirghizistan, l'Osce ha sostenuto il Consiglio anticorruzione per il mondo imprenditoriale, in Kazakistan la formazione di giudici e procuratori sulle tecniche di recupero di beni illeciti. Le nostre stesse missioni di monitoraggio elettorale sono di fatto, noi abbiamo svolto, per chi come me ne ha fatte 30 di missioni di monitoraggio elettorale, ci ha permesso di essere sentinelle e di verificare l'abuso di risorse pubbliche da parte della politica. Non solo quindi i dettagli procedurali, ma abbiamo quindi compreso se una società era o meno corrotta dentro, e quindi questo è il ruolo che l'Assemblea parlamentare può svolgere e deve svolgere, e come ricordava bene Irene, serve la volontà politica per combattere la corruzione, perché possiamo fare le leggi migliori del mondo, avere i team investigativi migliori del mondo, i giudici migliori del mondo, ma se poi dopo non c'è la volontà politica di perseguire il crimine e di eradicare la corruzione, non è possibile arrivare fino in fondo. Ma in prima linea non c'è solo la politica, gli inquirenti e i magistrati, ci sono anche i giornalisti, la società civile, che sono elementi importanti. Il generale ricordava bene la normativa sul whistleblower, cioè come proteggere coloro che denunciano fenomeni corruttivi, perché non possiamo limitarci, come spesso avviene, all'elogio dopo, postumo, quando magari qualcuno è stato colpito in vario modo, anche senza estreme conseguenze, ma dobbiamo poterlo proteggere durante il proprio percorso di denuncia della corruzione. Ricordo bene come anche la normativa italiana abbia finalmente accolto, anche con un certo ritardo rispetto agli altri, però fu un procedimento legislativo che ricordo bene, a cui ho partecipato, che insomma fu denso di discussioni, ma credo che il risultato sia assolutamente buono. Quindi che cosa occorre fare nel nostro ambito Osce, sia come voi come parlamentari, ma anche come tutti coloro che lavorano a combattere la corruzione? Cercare di rafforzare in tutti i modi le istituzioni indipendenti, quindi avere nei nostri Stati membri, nei 57 Stati membri dell'Osce, istituzioni anticorruzione che devono essere realmente indipendenti, non catturato o sottoposto al potere politico,
cercare di garantire la maggiore trasparenza possibile, che siano appalti pubblici, ma comunque la gestione delle risorse, proteggere, come ricordavamo prima, chi denuncia e anche tutelare chi indaga, perché questo è qualcosa di non trascurare. Bisogna tutelare chi indaga e chi giudica poi, perché senza questo non possiamo andare avanti. E poi il punto che il generale ricordava bene, che è la digitalizzazione. Quello è uno strumento che permette di eliminare tantissima aleatorietà. Io ricordo un fenomeno molto bello di tantissimi anni fa, di un'elezione in un paese del centro Asia, dove c'era questo bellissimo computer dove venivano messi i dati elettorali, tutto sembrava trasparente, osservatori che controllavano, peccato che il computer non era collegato a niente e quindi ore ed ore a inserire dati che non sarebbero stati mai utilizzati. Quindi la digitalizzazione vera può essere qualcosa che permette di veramente di superare questioni. Ricordiamo che non tutti i 57 paesi dell'Osce hanno lo stesso livello di digitalizzazione, quindi i paesi che sono più avanti possono ben aiutare con buone pratiche e esempi concreti e con anche sostegno a ampliare questo processo. Ribadisco, noi parlamentari, anche se io non lo sono più, ma l'Osce, l'Assemblea parlamentare, abbiamo una grande possibilità, intanto di essere d'esempio a tutti i nostri elettori. Questa è la prima funzione che dobbiamo svolgere. Lo possiamo fare nei parlamenti nazionali cercando di promuovere la legislazione corretta per poter combattere la corruzione, e lo possiamo fare anche in un modo nelle nostre riunioni dell'Assemblea parlamentare dell'Osce, promuovendo collaborazione tra di noi, lo scambio di idee, lo scambio di buone pratiche e anche l'adozione di risoluzioni che possano essere valide per tutte. Diceva bene il procuratore, la cooperazione è fondamentale. E qui abbiamo uno spazio di 57 paesi, 1 miliardo e passa di abitanti, credo che possiamo fare molto bene. Concludo dicendo che la corruzione prospera nell'ombra. Ecco, il compito dell'Osce, dell'Assemblea parlamentare dell'Osce, è proprio quello di portare la luce in questa ombra, con costanza, imparzialità e talvolta anche coraggio. Ricordo che non è solo una questione morale, la corruzione, combattere la corruzione, o umana, è una questione strategica, e ogni euro che finisce in corruzione è un problema potenzialmente sociale, è un problema economico, e quindi combattere la corruzione significa difendere la democrazia, la sicurezza e la sovranità dei nostri paesi. Per cui grazie. Now, may I give the floor, please, to our colleague, Mrs. Zaikova Mojica from Northern Macedonia. Yeah, thank you. The floor is yours. Madam Chairperson, dear colleagues, we all agree that the corruption is not just a domestic issue for each of our countries, but it's a transnational threat that undermines democratic institutions, public trust, and distorts the economic development, and also creates a fertile ground for organized crime to flourish. The OSCE region presents a complex landscape when it comes to corruption challenges. While Western European countries consistently rank among the least corrupt in the global index, many countries in Eastern Europe, the Balkan countries, and parts of Central Asia continue to face significant challenges. I will speak a little bit about my country, North Macedonia.
We have undergone significant political and institutional changes over the past decade. The State Commission for Prevention of Corruption has been given enhanced power and independence, and the new Specialized Prosecutor Office for Organized Crime and Corruption was created. We have adopted comprehensive anti-corruption legislation, including a new law on prevention of corruption, enhanced whistleblower protection, and strengthened conflict of interest regulations. Over the past 2 years, several high-profile corruption cases have been prosecuted, demonstrating both the persistent nature of corruption and our commitment to addressing it regardless of the status of those who are involved. These cases reveal how corruption network operated at the highest level of government, judiciary, and state-owned enterprises. They demonstrate that no institutions was immune to penetration by corrupt network, and that those networks often operated with a sense of impunity. Beyond these high-profile cases, other corruption and economic crime cases have been discovered and prosecuted, involving serious abuse of official duties and powers. These cases involve senior officials in state and public institutions who, through accepting bribes, abusing public procurement procedures, and concluding illegal contracts, secured personal material benefits while undermining public interest and eroding trust in institutions. I will not speak about the cases, but I will just say that the prosecution of high-level officials demonstrate our commitment to the principle that no one, regardless of position or political affiliation, is above the law. However, I must be honest that the challenges are still here for us. Public trust in institutions, especially in the courts and juridical institutions, remains low, and perception of corruption while improving are still high. Despite these challenges, we remain committed to comprehensive anti-corruption reform. Fighting corruption requires not just law enforcement action, but fundamental changes in how we govern, how we ensure transparency, and how we hold officials accountable. According to the regional cooperation, I think is also crucial in fighting corruption. Corruption networks operate across borders, and our response must be equally coordinated within the OSCE region. We need better mechanisms for sharing information about the corruptional cases, criminal networks, and best practices. While respecting national sovereignty, we should work toward greater harmonization of the anti-corruption standards, particularly in areas like assets declaration, public procurement, and whistleblower protection. Fighting corruption requires constant willingness, and together we can build a region where corruption is not tolerated, where public institutions serve the people effectively, and where the rule of law provides the foundation for prosperity and security. Thank you. Thank you, dearest colleague. Before concluding today's proceedings, I would like to extend my sincere thanks to all our panelists. Excellent contributions, gentlemen, and insightful perspectives indeed on the fight against corruption. It was a unique opportunity to bring together such a diverse range of expertise. I trust we are all leaving this inspired, but not in a Machiavellian way. I have to underline this. Thank you all very much. And I would also like to say thanks to all of you, dear colleagues, who have traveled from across the OSCE region to be here today. Your presence, your engagement have greatly enriched our discussions. Also, one more time, I would like to thank Eugenio for his hospitality and the Italian Parliament. Thank you, Eugenio. And thank you all for being here with us. Let's keep in contact, all of us. We need each other. Thank you. Bye.